Buona giornata a tutti e benvenuti. Vi prego di prendere posto. Iniziamo. Si dice che il famoso quarto d'ora accademico, anche per agevolare i tanti partecipanti venuti da fuori, è scorso, anche per rispetto delle autorità che sono qui presenti, numerosi e al massimo livello. Iniziamo questa importante giornata voluta da Federsanitanci Veneto in collaborazione con l'azienda US9 Scaligera. Il tema è di grande attualità, di grande interesse, lo dimostra il numero dei partecipanti qui presenti. Abbiamo dovuto chiudere anche qualche giorno prima le iscrizioni. Altrettanto grande attenzione l'ha data la conferenza dei sindaci e ringrazio anche qui dalla Presidenza a tutti gli intervenuti. La Regione Veneto, qui è presente la Vicepresidente. Io inizierei la giornata prima di tutto nel ringraziare chi ci ha concesso gratuitamente questo splendido luogo, che è il Presidente di Cariverona, che lo invito a salire per il saluto che ci dà di benvenuto, il Professor Mazzucco e tutti, e con lui anche il Direttore che è presente e poi tutti coloro che all'interno del Ristori ci hanno permesso di organizzare al meglio questo evento. Prego, Presidente. Tra l'altro ricordo che Fondazione Cariverona da tempo in questo triennio sta sostenendo con tante progettualità quanto di buono fanno i comuni e anche l'azienda ULS all'interno dei servizi territoriali, ma soprattutto con il grande messaggio dell'integrazione sociosanitaria. Prego, Professore. Grazie. Ringrazio il Dottor Faccincani, ringrazio il Dottor Girardi per l'invito a partecipare. Abbiamo messo ben volentieri a disposizione questa bella realizzazione che la Fondazione ha fatto nella città di Verona, dedicata prevalentemente ad eventi culturali, però al servizio del territorio, ovviamente avendo anche la necessità di selezionare gli argomenti più importanti. Io sarò veramente breve ed incisivo e così più che altro credo che con il gesto di concedere a titolo gratuito questo spazio per un evento così importante dica ampiamente la nostra visione del ruolo della Fondazione Cariverona all'interno del territorio. Siccome io sono stato ormai verso la conclusione dei 2 mandati che ho portato a termine, prevalentemente la mia vita è legata al mondo della medicina. Mio padre era medico, avevo 2 zii che erano medici, ho un fratello che è medico e dall'inizio della mia frequenza agli studi della facoltà di medicina, unica in quell'epoca nel nostro territorio a Padova, ho sempre donato a quegli studi tutta la mia capacità intellettuale e il mio impegno anche fisico. Oggi voi parlate di un tema che ovviamente in quell'epoca parlo del 1960 e pochi anni a seguire non esisteva. La medicina era un ambito, il sociale era un ambito diverso. Adesso siamo di fronte ad un progetto che dal significato di questo incontro evidentemente sta progredendo e che è quello di una integrazione fra sociale e medicina. Scambiavo qualche parola con un sindaco che è qui seduto di fronte in prima fila, il sindaco di Soave, e gli ricordavo che sì, bene l'integrazione purché si abbia la piena consapevolezza che sono 2 cose diverse. Se non si tiene ben presente questa realtà si rischia di fare delle enormi confusioni. Io ho fatto per 50 anni il medico e permettetemi soltanto un suggerimento che deriva dalla esperienza, che è stata a cavallo di periodi politicamente molto diversi. Allora, per fare il medico, una cosa è
indispensabile. O perlomeno due cose sono indispensabili. Il primo è il valore della conoscenza. La conoscenza, il valore in medicina è il principio assoluto. Non esiste il medico che sappia una cosa e che non sa l'altra. È chiaro che il sapere è diventato veramente senza limiti, ma lo sforzo deve essere quello di conoscere integralmente gli argomenti della propria professione. I medici a conoscenza ridotta non devono avere collocazione nella professione. Questo è in realtà un problema primario delle università. Le università sono state, grazie anche a pressioni politiche non banali, indotte a trascurare il principio del merito individuale. E siccome si tratta di selezionare persone che avranno nelle loro mani la responsabilità della salute del prossimo, devono obbligatoriamente essere integralmente preparati, senza sconti, senza lacune. E questa è una cosa fondamentale. La seconda questione, permettetemi, probabilmente appartengo ad una epoca che è separata, ma a me vengono i brividi quando sento parlare degli orari di lavoro del personale medico. Io ho lavorato negli Stati Uniti d'America, dove credo si conviene che ancora vale la pena di andare per imparare il meglio di quello che c'è nell'acquisizione della capacità della medicina. Permettetemi di dire, io ho lavorato all'ospedale pediatrico di Boston, probabilmente il miglior ospedale pediatrico del mondo. Lì semplicemente l'orario di lavoro non esiste. Si lavora finché ce n'è bisogno. Questo potrà sembrare nei confronti di una era in cui il principale tema è la sindacalizzazione. Ed è chiaro che anche lì chi comanda è il direttore del reparto. Il direttore del reparto incarica i compiti, incarica i singoli per le operazioni, per i risultati che ci sono da fare. Ma bisogna che i singoli siano disponibili a lavorare nella misura in cui è necessario. Altrimenti le risorse sono infinite. In conclusione, visto che ci sono delle importantissime personalità, che c'è l'avvocato De Berti, vicepresidente della nostra regione, oltre ovviamente a autorità specificamente nel campo della sanità, mi permetto di darvi una comunicazione che viene da uno dei massimi esperti mondiali in tema di economia sanitaria. È un grandissimo ricercatore israeliano che ha fatto l'analisi di tutti i paesi del mondo per quanto riguarda l'organico della sanità ed ha stabilito in una tabella facilmente leggibile che i paesi in cui la sanità è ai massimi livelli sono quelli in cui il rapporto tra il numero dei medici e il numero degli infermieri è pari a 10. E voi sapete che in Italia è pari a 1. E questo, ovviamente, è facile la conclusione, non ci include nei paesi in cui la sanità è ai massimi livelli. Il lavoro dell'infermiere è prezioso in sé per assoluto e nella misura in cui è una formidabile integrazione del lavoro del medico, che è lavoro primariamente sulla salute, non sulla assistenza di natura di nursing. Quindi qui mi fermo perché voi avete un tempo prezioso. Ringrazio le autorità per questo importante incontro. Vi pregherei cercare di ricordare questi 2 o 3 spunti che vi ho dato, che vengono da una persona che è nata 80 anni fa e che ha vissuto epoche molto diverse nell'organizzazione medica dell'Italia. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente Mazzucco, di cuore ancora grazie per quanto la Fondazione ha fatto per permettere l'organizzazione di questo evento. Chiedo al Presidente Scibetta
che non vedo più in questo momento di salire, per cortesia, presidente di Federsanitanci Veneto. Penso che sia impegnato con le TV che erano arrivate. Allora iniziamo e proseguiamo con i saluti delle autorità convenute. Chiedo di salire a Sua Eccellenza il Prefetto di Verona, ringraziandoli a nome degli organizzatori della loro grande disponibilità, sapendo che oggi è una giornata molto impegnativa, soprattutto per la città di Verona, il venerdì gnoccolar, vero Assessore e Prefetto? Prego, Eccellenza. Bene, buongiorno. Innanzitutto devo ringraziare il Direttore Generale Girardi per avermi rivolto il cortese invito a partecipare ai lavori di questo convegno che ha molti profili di interesse e già dall'inizio si rivela di grande importanza. Purtroppo, come già è stato detto, non potrò personalmente seguire i lavori odierni, però volevo esserci personalmente sia per una doverosa cortesia istituzionale verso chiaramente l'ambiente sanitario, ma verso anche tutti i partecipanti, ma anche per portare fisicamente il senso dell'interesse che io personale dell'istituzione che rappresento verso temi così importanti che riguardano tutti noi, sia come cittadini ma anche come istituzione. Nel frattempo saluto tutte le autorità presenti, il signor Questore, i vertici di Cari Verona, la Vicepresidente della Regione, i tanti sindaci che ci sono e tutti gli altri che si collegheranno. Vorrei dare pure il benvenuto a tutti coloro che non sono della nostra provincia per essere nella nostra città qui oggi. Questo mi porta intanto a dire che questo di oggi è un convegno che ha una dimensione sicuramente regionale, ma che vede tra l'altro nell'ambito delle varie sessioni anche confronti con regioni diverse. Mi sembra che sono presenti i rappresentanti delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, insomma c'è una grande interesse verso quello che si dirà oggi, perché si parla di cura delle persone, non tanto di cura in senso di terapia, in senso medico, ma di cura, cioè di provvedere ai bisogni degli altri, e questo credo che sia l'obiettivo che ci accomuna tutti. È già ben definito nel titolo del convegno di oggi, non rispondere ai bisogni della comunità. Credo che questo sia il dovere un po' di tutti quelli che hanno responsabilità pubbliche e che si occupano anche a livello istituzionale del territorio. Però, oltre questo, c'è da rimarcare che oggi si discute di un disegno di legge, essenzialmente legge regionale, nel quale io vedo una grande presa di coraggio, se vogliamo, da parte della Regione del Veneto, perché con questo provvedimento si riesce a coniugare il potere legislativo esclusivo in tema sociale con quello concorrente con lo Stato in tema di sanità. E quello che poi deve essere applicato sul territorio alla fine è un potenziamento della risposta complessiva che viene data in favore della nostra comunità e soprattutto delle fasce più deboli, per i vulnerabili, verso un bisogno che da tutti i dati di cui siamo in possesso sappiamo sarà sempre crescente nei prossimi anni per tutta una serie di ragioni che ovviamente conosciamo tutti. Quindi l'idea di realizzare un disegno di legge anche datato con il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali attraverso una stabilità di questi organismi che saranno dotati di personalità giuridica ma anche di un proprio bilancio per essere più veloci nel mettere in campo gli interventi a sostegno di questo bisogno è chiaramente motivo di grande interesse anche mio e ovviamente del massimo sostegno per quelle che sono le competenze del Ministero dell'Interno e della Prefettura del Territorio verso il miglior approdo a questo obiettivo. L'altra cosa che volevo dire è che comunque parliamo di sicurezza sanitaria e sicurezza sociale, componenti entrambe del concetto più esteso di sicurezza territoriale, nella quale chiaramente anche noi siamo parte con i profili più specifici che riguardano la sicurezza e l'ordine pubblico, ma c'è una grande connessione nell'ambito della sicurezza tra il vivere meglio delle nostre comunità, il rispondere quindi ai bisogni anche come dicevamo prima, un po' di tutti i cittadini e il mantenimento di condizioni di sicurezza migliori che poi alla fine costituiscono un progresso nella vita sociale e anche individuale di tutti i cittadini alla quale tutti quanti noi
dobbiamo certamente concorrere. Io affiderò la mia rappresentanza al viceprefetto Calabrese, che è qui con me, e non mi resta che quindi formulare a tutti voi i migliori auguri di buon lavoro. Grazie. Grazie Eccellenza per il suo intervento qualificato e soprattutto per la disponibilità. Chiederei anche al signor Questore di salire per il suo saluto. Buongiorno a tutti. Io innanzitutto vorrei cercare di rispondere alla domanda che magari qualcuno di voi si starà facendo: ma che c'entra il capo della Polizia di Verona con questo convegno? Allora ve lo spiego subito, a due motivi. Il primo è l'amicizia istituzionale nei confronti di Pietro Gerardi, che mi ha invitato e molto volentieri ho risposto al suo cortese invito, perché ci tengo ad esserci. Il secondo è un po' più sostanziale di risposta. Vi faccio fare una riflessione. Dal titolo di questo convegno potremmo facilmente cancellare sanità e mettere sicurezza, e tutte le altre parole vanno benissimo, perché si parla di risposta, bisogni, comunità, che sono i grandi temi che attengono anche al profilo della sicurezza. Non a caso il periodo che abbiamo vissuto del Covid ci ha visti insieme. Mentre tutti i cittadini erano a casa e avevano l'obbligo di stare a casa, sul territorio si incontravano le volanti, i farmacisti e i medici, che hanno anche pagato in maniera importante uno scotto a questa emergenza sociale. Quindi credo che, siccome anche da quei momenti di sofferenza bisogna trarre degli insegnamenti, l'insegnamento dell'insieme istituzionale che ci ha consegnato il Covid debba rimanere forte. Debba rimanere forte perché il tema della risposta ai bisogni della comunità è un tema sempre più complesso e non è una frase fatta, è semplicemente un'analisi di quello che mi restituisce il quotidiano di responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio veronese dalle relazioni delle volanti, cioè dalla realtà di tutti i giorni, che ci restituisce un quadro di domanda di sicurezza, ma lo stesso discorso lo potremmo fare per la domanda di salute da parte dei cittadini, in un contesto in cui, nella parte di mia competenza, vorrei che si abbandoni il concetto della percezione della sicurezza o della percezione dell'insicurezza, perché non la considero un sentire singolo, ma lo considero un dato che discende da quello che definisco un contesto di inestetismo sociale, che è quello al quale si sta avviando la nostra società, all'interno della quale ci sono delle realtà che non sono figlie di un'emergenza, mi riferisco al fenomeno migratorio, ma sono figlie di un accadimento ed un evento che ha la caratteristica dell'epocalità, quindi non finisce dopodomani, con cui bisogna fare i conti, e che dal punto di vista del comportamento individuale rispetto all'esigenza di prevenire un male ulteriore, sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della sanità, sono un problema. Sono un problema. Io spesso mi trovo a dover collaborare con gli ospedali, dove peraltro abbiamo i posti di polizia che sono sempre sottodimensionati rispetto alle reali esigenze di quel microcosmo, in cui il vulnus sull'attività dell'ospedale stesso deriva dalla presenza di persone che agiscono tutti i comportamenti pregiudizievoli di quella che è la prevenzione anche in campo di salute. E questo poi diventa ovviamente un problema per chi deve curare quando non si è prevenuto, ma lo stesso discorso ovviamente riguarda il mio settore, perché quando si agiscono comportamenti al di fuori della legalità, poi la commissione del reato diventa la conseguenza più logica. Quando vado a fare le analisi delle operazioni di polizia e vedo, come è successo la scorsa notte, che abbiamo arrestato 3 cittadini stranieri, uno che aveva rubato delle bottiglie di alcol di alto valore che poi
rivendeva sul mercato nero dell'alcol, perché esiste pure questo, e 2 cittadini marocchini che hanno per motivi futili avviato una lite tra loro che poi è diventata una rissa, e ti trovi di fronte a delle situazioni rispetto alle quali, quando vai a analizzare le cause, arrivi a farti la fatidica domanda: vabbè, ma se non facevano questo, che altro avrebbero potuto fare nelle condizioni in cui stavano? È come quando ti prendi l'influenza, no? Dice, beh, mi sono preso l'influenza, e grazie, vai in giro senza cappotto, non hai nessuna cautela nel contatto con le persone, c'hai i bambini che vanno all'asilo e quindi sono fabbricatori di batteri e di germi, è normale che ti prendi l'influenza, non c'è un atteggiamento, un agire di carattere preventivo. Tutto questo per dire che io credo che la ricetta per guardare al futuro con un'analisi di quello che è la caratterizzazione sociale di questo momento storico, ma soprattutto per individuare le azioni da mettere in campo per arrivare a rimettere un po' a posto le cose, io credo che risieda assolutamente nell'insieme istituzionale. L'insieme istituzionale è una splendida via di prevenzione e anche di cura. È una medicina che può valere nella prima e nella seconda fase, quando necessario anche nella terza, cioè quella del contrasto, del rigore e della repressione. Quando le istituzioni stanno insieme, io penso che il risultato è garantito. Quindi, per rispondere alla domanda di voi che qualcuno si è fatto, spero di esserci riuscito, è questo. L'insieme istituzionale è un valore, esserci e metterci la faccia è un valore sempre. Grazie Pietro e buon lavoro. Grazie signor Questore. Sono previsti ancora all'interno dei saluti delle autorità, era previsto il saluto di Sua Eccellenza il Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, ma impegni fuori sede dell'ultima ora non gli permettono di essere presente. Ci ha detto di riferire che augura il meglio non solo per la giornata, ma per quello che sarà il cammino molto importante sul ruolo dell'integrazione tra il mondo degli enti locali e la sanità, perché è sempre più atteso, fondamentale dalla parte delle nostre comunità. Altrettanto era previsto il saluto del sindaco di Verona, che anche lui oggi è una giornata molto impegnata, si scusa, ma ha delegato l'assessore Luisa Ceni, chiedo di salire, che è anche presidente della conferenza dei sindaci, sia il comune di Verona che la conferenza, sono tanti come ho detto prima i sindaci e gli amministratori presenti, hanno dato patrocinio e collaborato attivamente a questa giornata. Prego Assessore. Sì, velocissima, appunto porto i saluti del nostro sindaco Damiano Tommasi, che è impegnato a Roma per la giornata del ricordo al Quirinale su invito del nostro Presidente della Repubblica, e quindi si scusa, non può essere qui con noi. È chiaro comunque l'attenzione non solo dell'amministrazione del Comune di Verona, ma di tutte le amministrazioni. Oggi attendiamo questo confronto, attendiamo di sapere, di avere informazioni, di avere idee, di avere tante cose che vogliamo sapere, perché impattano sui nostri territori. Noi abbiamo i cittadini, noi rispondiamo ai cittadini, e quindi abbiamo bisogno di concretezza, di cose che vengano calate sulla realtà e che rispondano alle tante domande di integrazione sociale. I bisogni sociali, come ha ben detto il Questore, sono tantissimi, tantissimi, e chi, come è in questa sala, opera nel sociale, sa di cosa parlo, non c'è bisogno che glielo spieghi. Quindi veramente speriamo di avere tante risposte che ci aspettiamo. Gli amministratori hanno bisogno di questo, di risposte concrete e veloci. Grazie. Grazie Presidente. Invito a salire la Vicepresidente della Regione Veneto, Avvocato De Berti. È stato detto più volte quanto sia il ruolo strategico importante, soprattutto in questo periodo, con l'attenzione al disegno di legge. Prego, Presidente. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ringrazio Federsanità e anche il direttore dell'ASL 9 Scaligera per l'invito. Io sono qui oggi, non ho ovviamente, come voi sapete, la delega né alla sanità né al sociale, che sono degnamente rappresentati da Manuela, ma Manuela è impegnata in un altro impegno, sta arrivando, e quindi porto io i saluti della Regione. Quando il Questore è salito e ha iniziato a parlare, Questore, lei ha detto togliamo salute, mettiamo sicurezza, e io volevo venire qua a dire togliamo salute, mettiamo infrastrutture, trasporti, perché alla fine
questo è un titolo veramente che si può applicare a tanti ambiti, ma quello che può definire la cosa importante di questo titolo è che ci deve essere una visione dietro una affermazione di questo tipo, dove a me le parole che piacciono di più sono comunità e integrazione. Però, professor Mazzucco, che la ringrazio per averci ospitato, sono d'accordo con lei che quando si parla di integrazione bisogna sempre tener conto che ciò che si integra spesso e volentieri ha nature e finalità diverse che devono essere complementari tra di loro per essere ancora più efficienti ed efficaci, però tenere ben distinte le questioni. Guardate, noi siamo in un momento in cui io mi definisco una persona ottimista e solitamente anche dalle situazioni più difficili cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché il bicchiere mezzo pieno c'è sempre anche nei momenti più terribili. E l'ha un po' detto il questore prima, con il Covid, ma io in questi anni l'ho sentito spesso dire dai sindaci. I sindaci, prima che arrivasse il Covid, erano delle singole persone che curavano il giardino di casa loro, pensavano ai fabbisogni dei cittadini loro elettori, ok? Ed erano strettamente legati al consenso elettorale. Il Covid ha spinto i sindaci ad un esercizio importantissimo dove si sono trovati a dover far squadra tra di loro, non solo tra di loro ma anche con le altre istituzioni, diciamo volenti o nolenti. Addirittura ci sono stati dei sindaci che si sono conosciuti, dei sindaci che non sapevano neanche che esistesse il collega o che faccia avesse il collega o che non avevano mai avuto la possibilità di confrontarsi, e questo ha spinto il territorio ad iniziare a pensare oltre i confini del comune. Io ho una grande fortuna che prima di andare in regione, che la considero una fortuna grande anche dal punto di vista di formazione personale, sono stata sindaco. Quindi spesso e volentieri anch'io ho a che fare con i sindaci, interpreto i fabbisogni dei sindaci e li sgammo anche quando cercano ovviamente di portarsi a casa il risultato, però quello che a me piace è il confronto con il territorio, dove queste, guardate, noi prima ne parlavo con Maria Rosa Pavanello, che è stata presidente dell'ANCI e sindaco di Mirano, stiamo tentando di rimettere in piedi le IPA. Le IPA sono le intese programmatiche d'area, che sono andate un po' scemando negli ultimi anni. Adesso si parla di ambiti territoriali con gli ATS, con l'assessore Lazzarin. L'assessore Calzavara sta portando avanti il piano di riordino territoriale. Una cosa è importante, esiste la comunità. Non si può più pensare localmente, ma bisogna riuscire a raccogliere la sfida di vedere tutti, soprattutto gli amministratori, perché gli amministratori sono legati ad un consenso elettorale, al di là del proprio naso e mettere davanti i fabbisogni della comunità. Ci sono 3 assessori che si stanno muovendo sostanzialmente in quest'ottica su ambiti completamente diversi, perché insomma io ho infrastrutture, trasporti, navigazione, portualità, insomma lavori pubblici, siamo su qualcosa che è un po' meno vivo, diciamo, però sicuramente corrisponde a dei bisogni ed è un obiettivo che ci siamo posti, che è importantissimo, ma è un obiettivo che può raggiungere lo scopo per cui è stato pensato solo ed esclusivamente se si fa un gioco di squadra. Quindi se si collabora, se ci si confronta e si riesce a fare un passo avanti quando bisogna fare un passo avanti e un passo indietro anche quando c'è da farlo a favore ovviamente dell'interesse della comunità. Io
vi ringrazio per l'invito, per avermi dato l'occasione di poter portare i saluti da parte della Regione. Con me è presente anche il consigliere Alessandra Sponda, che è seduta in prima fila, e vi auguro veramente una buona giornata e un buon venerdì gnoccolare. Grazie. Grazie Presidente De Berti. Chiedo di salire al vicepresidente vicario di ANCI Veneto, Maria Rosa Pavanello, anche presidente emerito di ANCI, essendo stata presidente di ANCI Veneto. Abbiamo ricordato prima il ruolo strategico importante dei comuni e anche di ANCI, che sostiene fortemente questo percorso e la giornata di oggi. Prego Presidente. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto ringrazio la Fondazione e il Presidente per la messa a disposizione di questo splendido teatro, ed è anche un piacere vederlo riempito e quindi c'è una grandissima attenzione rispetto a questo tema. Il prefetto se n'è andato, ma porto i saluti al viceprefetto, al questore, a tutte le autorità, all'assessore del Comune di Verona, alla vicepresidente, e ringrazio in particolar modo l'ASL 9 per aver collaborato all'organizzazione di questo evento, quindi ringrazio il direttore. E ringrazio in maniera particolare il Presidente di Federsanità Veneto, perché qualche mese fa, proprio all'interno del direttivo di Federsanità, in cui siamo io e il Presidente Mario Conte, di cui vi porto i saluti, che è impegnato in altro contemporaneo evento, parlavamo di questa grande riforma, insomma, della costituzione con forma giuridica degli ambiti territoriali sociali e della messa proprio in atto di tutta questa epocale riforma. Abbiamo parlato del disegno di legge, ma è già stato citato del PDL 200 io ho cercato di dare uno sguardo rispetto a quelle che sono le preoccupazioni degli enti locali, che proprio si attendono di conoscere, di verificare e poi di provare a calare nei nostri territori, capire come altre zone del nostro Paese hanno già affrontato questa riforma. E quindi oggi è una giornata molto importante di confronto, di esame. E anche prima parlavamo, ci aspettiamo che emergano degli spunti e delle provocazioni importanti, perché non ci sono delle risposte scritte. Se posso riprendere un po' l'intervento che ha fatto la vicepresidente De Berti, credo sì che il Covid ci abbia messo di fronte a dei cambiamenti e alla necessità davvero, quando ci sono degli eventi, anche a volte, il Covid è stato assolutamente imprevedibile, ma lì ci siamo messi insieme e i sindaci di tutto il Veneto hanno lavorato in strettissima connessione all'interno delle conferenze dei sindaci con le proprie aziende sanitarie, hanno cercato di costruire risposte poi personalizzandole rispetto ai territori. Per cui serve un pensiero globale, un agire locale, che a volte è uno slogan, ma in realtà sempre più dobbiamo lavorare in rete, sempre più dobbiamo saper affrontare dei cambiamenti, perché anche il Presidente, il professore prima, il professor Mazzucco citava, ci sono state delle evoluzioni importanti. Noi che abbiamo fatto gli amministratori, che abbiamo ricoperto, che siamo attualmente amministratori, abbiamo ricoperto diversi ruoli, abbiamo sentito raccontare una sanità che è cambiata profondamente. Poi abbiamo sempre cercato di rinforzare, di migliorare il sistema dell'integrazione sociosanitaria della nostra regione, che a livello nazionale viene portato negli organismi. Ricordo che c'è anche Federsanità Nazionale, degli organismi come esempio, però ci troviamo di fronte ovviamente a delle criticità, perché non nascondiamoci tutto il tema, insomma, delle difficoltà, delle risorse che ci sono sia negli enti locali, ma ci sono in tutte le figure sanitarie, e non voglio aprire questo fronte perché credo che noi dobbiamo comunque trovare una modalità di agire e di operare che possa dare delle risposte ai bisogni di salute della comunità con quello che ci è dato oggi e con i cambiamenti a cui siamo siamo chiamati a rispondere. Non è che possiamo magari rimpiangere,
Cioè non possiamo semplicemente rimpiangere un passato, dobbiamo dare delle risposte. Gli amministratori locali sono chiamati a fare questo ai propri cittadini. Saluto anche i tanti sindaci, amministratori e assessori che sono qui a nome sia del Presidente Mario Conte e di tutto l'ufficio di presidenza di ANCI Veneto. Io sono abituata a essere molto sintetica e pratica e credo di aver racchiuso quelli che sono le aspettative, cioè ci aspettiamo dei confronti, delle idee, magari anche le paure che ci sono, le criticità, perché ovviamente costruire anche una nuova veste giuridica degli ATS non nascondo che è una delle preoccupazioni che hanno gli amministratori locali, perché non stanno affrontando solo questo, ne parlavo prima con qualcuno, stiamo affrontando tantissime sfide, non ultima la sfida della messa in esecuzione di tutti i fondi PNRR che vi assicuro sta mettendo a dura prova le strutture comunali che sono venute da un decennio di tagli, riduzioni e quant'altro, però in Veneto, e lo dicono i dati, lo dice spessissimo anche il presidente di ANCI Veneto in tantissime occasioni, i comuni, gli enti locali hanno raccolto anche la sfida del PNRR, perché non si sono limitati a dire ci sono delle difficoltà a farlo, non lo facciamo, si sono messi in gioco e in campo e così cercheremo di fare anche con questa riforma così importante, sempre però con lo sguardo attento ai bisogni della nostra comunità, perché la salute, sapete, è un tema sempre molto molto delicato e ci sono tantissime aspettative e non è quindi facile operare. Grazie. Grazie Presidente. Allora, nel ringraziare nuovamente tutte le autorità intervenute, colgo anche l'occasione per ringraziare, sono presenti in sala vari direttori generali delle aziende ULSS, direttori dei servizi sociosanitari, sanitari e amministrativi, compresa della nostra azienda, e passerei, adesso darei la parola al Presidente di Federsanità ANCI Veneto, dottor Domenico Scibetta, il perché di questa giornata, ma soprattutto la scelta del tema. Io penso che già dagli interventi di alcune autorità si è capito la rilevanza, l'importanza e la voglia di fare questo sistema, di fare comunità. Prego, Presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Il perché lo hanno sottolineato e testimoniato le autorità che hanno fatto i loro interventi, sottolineando appunto qual è l'importanza del tema dei bisogni di dare risposte integrate e complesse ai bisogni di salute della comunità. Quindi siamo in un momento di grande elaborazione anche normativa. Il dopo Covid ha visto un po' un'accelerazione di tutti i percorsi di elaborazione di pensieri normativi che si stanno concretizzando vuoi a livello nazionale, i decreti sulla non autosufficienza, sulla disabilità, il dibattito è stato sottolineato prima sul PDL 200, cioè la legge che in Veneto si sta discutendo proprio sugli ambiti territoriali e sociali. Ecco, il senso di quello che abbiamo voluto organizzare oggi, grazie alla ULSS 9, che è una associata a Federsanità ANCI del Veneto, grazie anche al conforto e al sostegno che ci ha dato ANCI, lo ricordava prima Maria Rosa Pavanello, quando nel direttivo abbiamo parlato di come affrontare alcuni temi sul sociosanitario, perché ricordo che Federsanità e Federsanità ANCI del Veneto, ed è questa la peculiarità per cui la propria vocazione è quella di Federsanità è una associazione delle aziende sanitarie del Veneto, quindi è la casa comune delle aziende sanitarie del Veneto, ma anche l'anima di ANCI, ed è questa la peculiarità. Quindi rivolge la propria attenzione a quei temi, a quei territori, stavo per dire di confine, ma di confine non sono più, ma di quei territori fondamentali dove a bisogni sempre più complessi bisogna dare risposte sempre più complesse. Le risposte complesse vengono date solo se si danno in maniera integrata
È stato sottolineato prima il gioco di squadra, no? La vicepresidente De Berti ha sottolineato il gioco di squadra, ha sottolineato altri due temi importantissimi, la comunità, quindi si parla sempre più oggi di welfare, di comunità e di integrazione. È chiaro, integrazione è stata detto prima, pur rispettando quelle che sono le peculiarità di chi si siede attorno a un tavolo con vari ruoli e compiti, però l'integrazione, il gioco di squadra è assolutamente fondamentale per dare risposte complesse, come dicevo, ai bisogni sempre più complessi. Abbiamo voluto, dicevo, organizzare questo, e ringrazio il direttore generale Girardi, ma ringrazio il professor Mazzucco, presidente di Fondazione Cari Verona, che ha messo a disposizione quel teatro Ristori denso di storia e di cultura. E abbiamo voluto farlo, grazie alla Fondazione, in questa sede, perché voleva essere oggi l'occasione di un confronto, di un dibattito. Lo scopo non è quello di dare risposte alle domande, perché non ne saremmo in grado, e non è neanche nostro compito formulare risposte compiute, ma certo creare un'occasione di riflessione, di confronto, di sottolineatura di criticità e di temi, e anche capire quali sono le aspettative dei territori, degli enti locali, le difficoltà dei sindaci, il lavoro di squadra importante che i sindaci sono stati chiamati a fare, accelerato dal Covid. Noi ci ricordiamo quei momenti tremendi che, se non fosse scattato un meccanismo di gioco di squadra, il nostro sistema veneto, che ricordo e ricordo sempre, è un sistema che nasce integrato, perché le nostre aziende sono aziende sociosanitarie, senza trattino in mezzo, come mi ricorda sempre l'amico Enriquez di Agenas. Nascono già nativamente votate a un'integrazione sociosanitaria, e forse non è che dovremmo inventarci ex novo nulla in Veneto rispetto all'integrazione sociosanitaria, perché, se non vado errato, gli ambiti territoriali e sociali in Veneto sono stati normati nel 2016, certo, limitati al tema della povertà, e che oggi allargano il proprio campo d'azione con una strutturazione multilivello di responsabilità e sotto una cabina di regia regionale. Ma per cosa? Per dare risposte sempre più complesse e adeguate e standardizzate, attraverso forme istituzionali di associazionismo tra chi ha il compito e il dovere di dare queste risposte, perché piccolo e fragile. No, la stragrande maggioranza dei comuni in Italia sono comuni di pochi abitanti, non so, sotto i 5.000 abitanti. Per cui come si può pensare che di fronte a questa fragilità del piccolo, a volte piccolo è bello, ma in questo caso è fragilità, come si può pensare che di fronte a questa fragilità si possa essere in grado da soli di dare risposte complesse? Allora gli ambiti territoriali del sociale hanno questo significato, di dare risposte coordinate, integrate con il mondo del sanitario a bisogni sempre più complessi, in un momento della vita sociale dove questi bisogni diventano sempre più drammaticamente evidenti, conseguenza del Covid, dell'esperienza, di quello che sta succedendo in giro per il mondo. È chiaro che il nostro tessuto sociale, che rischia di sfaldarsi, ha bisogno che le istituzioni, chi ha responsabilità in questo campo, dia forza alle nostre strutturazioni nei territori. Devo ringraziare Maria Rosa Pavanello, perché da questo momento in poi adotterò col suo consenso una cosa che mi è piaciuta molto: pensiero globale e agire locale. Noi abbiamo bisogno di un pensiero non unico, ma globale,
frutto di una concertazione, di una cogestione. Il termine co io lo metterei davanti a molti verbi, no? A una cooperazione, una cogestione, una collaborazione che crei un condiviso pensiero globale, ma che poi si traduca in agire locale. Altrimenti abbiamo fatto solo un esercizio di retorica e noi, dico noi, non siamo abituati a fare esercizi di retorica. Almeno nella nostra regione non è mai stato così. E quindi pensare globale e agire localmente. Questo è un po' il senso di quello che dobbiamo fare. Oggi volevamo, con la giornata di oggi, abbiamo condiviso con l'amico Girardi il fatto che oggi debba essere un momento di stimoli, di provocazioni, di domande, di porre una serie di quesiti, molte delle quali non avranno risposta definitiva, ma quantomeno sono state evidenziate e poste ai numerosissimi responsabili di enti locali, di aziende sanitarie, regionali, gli assessori, eccetera, che oggi sono qua presenti in aula. Un po' questo è il senso della giornata di oggi. Io vi ringrazio moltissimo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata. Non tralascio di ringraziare Maurizio Faccincani, che è stato da un punto di vista organizzazione l'eminenza grigia e che sta facendo funzionare a meraviglia tutta la macchina organizzativa. Grazie. Grazie Presidente, troppo buono e gentile, ci mancherebbe. Allora io estendo a chi veramente, dicevo prima, sia dei ristori sia dei colleghi dell'azienda ULSS hanno dato l'ampia disponibilità perché questa giornata riesca al meglio. Dottor Girardi, abbiamo sentito dagli interventi delle varie autorità e poi del Presidente Scibetta quanto sia importante fare rete, quanto sia importante, si diceva, collaborare, quanto sia importante scambiarsi esperienze e fare sinergie per dare le risposte alla comunità. È ovvio che oggi parliamo soprattutto di salute, ma altre figure istituzionali hanno ricordato sulla sicurezza, sulle infrastrutture, sul vivere sociale questa importanza. Dagli interventi si è anche capito che il sistema veronese, per merito di tutte le istituzioni e chi le rappresenta, e sono tante queste figure, sta mettendo il massimo impegno perché ciò avvenga, soprattutto davanti a questa grande sfida. L'US 9 ha dato subito l'adesione a Federsanità ANCI Veneto per organizzare questa giornata e penso che sia un onore per la città di Verona e per il suo territorio veronese ospitare quello che si augura, mi diceva il Presidente Scibetta, di essere uno dei primi eventi da portare poi sul territorio nazionale. A lei la parola, riprendendo queste considerazioni, perché l'US 9 ha ritenuto importante essere in sinergia per questa giornata e quanto potrà fare per il cammino poi, come qualche sindaco più volte ha sottolineato, di concretezza in materia appunto di integrazione alla luce della riforma. Prego. Sono stato l'unico col compitino, tutti gli altri sono partiti e hanno detto quello che volevano. Vabbè, accetto la sfida. Allora anch'io avevo sottolineato la frase che Anna Maria Pavanello aveva detto, quindi mi associo a quella bellissimo slogan, l'ha chiamato lei, ma in realtà non è uno slogan, è un modo di fare. Riprendo un po' delle cose dette per cercare un po' di dare confine a quello che il dottor Faccincani mi ha chiesto un po' di centrare. È un periodo questo particolarissimo. Chi non è ragazzino sta capendo che stiamo vivendo un momento che poi probabilmente andrà nei libri di storia. Ci sono 100.000 trasformazioni che stiamo vivendo. Poi i postumi del Covid li abbiamo ancora tutti quanti sulla pelle e chi ha i capelli li ha ancora nei capelli, un po' come la tossicità di alcune sostanze che restano pertanto dentro di noi. E la memoria sta anche cercando di lavorare, almeno la mia, per cancellare certe cose che abbiamo vissuto. Però il momento è particolarissimo perché la trasformazione demografica, la trasformazione sociale, sti affari qua che non ci dimentichiamo mai di portare con noi per vedere se qualcuno ci scrive. Veramente userei di nuovo il termine tossicità. E allora dobbiamo cercare di prendere in mano la situazione probabilmente, un po' come l'abbiamo fatta nel Covid. Il dottor Scibetta da tempo
mi diceva dobbiamo organizzare qualcosa a Verona, perché Verona è una bellissima città, adesso lui viene da Padova, ma insomma lasciamo perdere, ma Verona è una bellissima città, c'è l'arena, c'è qui, c'è là, c'è su, c'è giù, insomma alla fine avevamo organizzato questa cosa, anche perché il tema dei distretti, il tema delle ATS era un tema pregnante all'interno della nostra conferenza dei sindaci che non mi dimenticherò mai di ringraziare tanto per il lavoro che stiamo facendo insieme, tutti quanti, ma non solo il sindaco. Allora, quando poi, non solo i sindaci, quando poi prima il prefetto piuttosto che il questore hanno messo in rilievo la capacità di lavorare insieme, e qua si torna al discorso del pensiero globale e così via, no? Vado subito al dunque, dobbiamo imparare di più, un po' come diceva prima la vicepresidente De Berti, a portare sopra di noi l'interesse comune, non l'interesse del singolo. È stato bellissimo ieri sera quando ci siamo trovati tra di noi, tra le persone che sono arrivate qua ieri sera per il convegno, e devo dire che in 448 sembravamo amici che si conoscevano da tempo. Io veramente sono rimasto entusiasta della serata di ieri sera, perché ci siamo addentrati nei problemi della società, del lavoro, in qualche modo, quasi non parlando necessariamente di quello che sarebbe venuto stamattina, ma facendoci capire che eravamo comunità. A me questa è stata un po' la considerazione. Io ieri sera poi l'ho ringraziato per l'opportunità che in qualche modo ci ha dato di organizzare questo convegno, e questo convegno è stato organizzato, prima abbiamo ringraziato la Fondazione, ma io voglio ringraziare anche chi poi ci darà ospitalità per il pranzo, per il coffee break, il Gresner, per dare idea, dove ci sono i ragazzi disabili che in qualche modo lavorano, e ognuno ha messo del proprio per far sì che questa giornata venisse fuori al meglio. E anche questo vuol dire che tutti quanti noi volevamo questa giornata, volevamo affrontare un problema che in qualche modo è comune. Io ieri sera ho chiesto ai relatori che poi si seguiranno due cose. Voglio sapere cosa state facendo, come lo state facendo, e voglio sapere le criticità di quello che state facendo, perché di nuovo il bene comune deve essere soprattutto, quindi fatemi capire, fatemi imparare in modo che possa imparare dagli errori, okay? E cercare di approfittare invece delle cose che fate bene. E anche questa è un'altra cosa che secondo me dobbiamo imparare tanto, perché significa saper lavorare insieme. Poi un'altra cosa, se il dottor Sibetta mi vuole all'interno della tavola rotonda, io cercherò con qualche battuta e qualche cosa di animare per cercare anche di rendere, di rendere eventualmente la discussione di dopo un attimino più vivace. Grazie dottor Girardi. Iniziamo ora con gli interventi. Prima do la parola al presidente Scibetta, prego. Ecco, pochi secondi per presentare il prossimo intervento, che sarà curato da Francesco Enriquez. Francesco Enriquez, che insomma ha una lunghissima storia professionale nel campo della sanità, con ruoli diversificati, oggi rappresenta qua Agenas. Perché Agenas? Perché da qualche anno, 3 anni, abbiamo cominciato, Federsanità, ANCI e Agenas, un percorso di condivisione sulle buone pratiche di integrazione sociosanitaria. Da lì si è evoluto, come succede spesso, un confronto e un pensiero, una collaborazione sempre più stretta. Lui è project manager che ha portato avanti per conto di Agenas e del Ministero il progetto della presa in carico della cronicità. Ne è nato un pensiero di sempre più stretta condivisione rispetto ai temi della sanità e dell'integrazione sociosanitaria. Come dicevamo stamattina prima che iniziasse il convegno, dare risposte di salute sanitarie è un qualcosa di incompleto, così, perché come diceva un famoso epidemiologo, perché noi dovremmo curare i malati e guarirli se poi li restituiamo alle stesse condizioni sociali che hanno provocato e creato quelle malattie? Allora le strade sono convergenti in un unico filone, che è quello della
della risposta di salute globale, dell'osservatorio delle buone pratiche che si interfaccia, si intreccia con quello del presa in carico della cronicità. Da quella convenzione è nata la collaborazione e quindi molto spesso ascoltiamo volentieri Francesco Enriquez che ci racconta la visione, le strategie e gli strumenti, avendoli elaborati attraverso una comunità di pratica della presa in carico della cronicità, ma con l'occhio rivolto anche ai bisogni del sociale. Francesco, a te la parola. Presidente, chiederei prima di dare la parola al primo dei relatori di dare qualche informazione logistica per la continuità della giornata. Allora, come avete visto dal programma, era previsto il coffee break alle 10:45. Abbiamo deciso, per organizzare il meglio, sapendo che è un venerdì e gli impegni di tutti anche per guadagnare sui tempi, vi è la possibilità di usufruire del coffee break al piano rialzato e al primo piano. Vi chiediamo di uscire pochi alla volta in continuità, Presidente, per non sospendere i lavori, perciò magari partendo dal fondo e man mano trovate già l'opportunità di poter utilizzare il coffee break. Questo perché in tanti ci hanno ricordato, anche i relatori che vengono da fuori, di rispettare le tempistiche e questo ci farà guadagnare un po' di tempo. Poi l'impegno, stiamo rispettando i tempi di prosecuzione, quello che alle 12:50 finiremo la prima parte per trasferirci, magari partiamo tutti insieme a circa 200-250 metri, abbiamo la location per il light lunch. Mi sembrava importante e opportuno in modo di favorire. Dottor Enriquez, non vado oltre di dire... non interrompiamo i lavori, ma chi ha voglia fuori con discrezione, la potete possibilità salire di al bere piano un rialzato caffè. e al primo per usufruire del coffee break. Non c'è bisogno di dire altro perché l'ha già presentata bene il Presidente Scibetta, è un onore averla qui. Grazie, prego. Ci sono delle slide a disposizione, poi il materiale a chi ne farà richiesta verrà inviato se i relatori ci daranno l'assenso. Questo varrà per tutti i relatori della giornata. Grazie. Grazie, ringrazio sicuramente l'amico Domenico per l'invito di oggi e il direttore Girardi e il dottor Fancincani per l'organizzazione. Devo dire che io sono impressionato dall'organizzazione, dalla location e anche dagli interventi che ho sentito finora, perché di solito i saluti sono i saluti istituzionali. Qui sono i saluti di chi veramente crede in quello che fa e in qualche maniera trasmette insieme a questi saluti quell'idea che noi abbiamo perseguito con grande difficoltà ma anche con grandi soddisfazioni durante il percorso del Pongov Cronicità di Agenas e di Federsanità e di ANCI, sul cercare di reperire in mezzo a tante cicale le formiche che stavano costruendo magari in silenzio tutta una serie di cose che poi si sono dimostrate, ahimè, a macchia di leopardo rispetto alla nazione, utili a gestire un'emergenza terribile come quella che è stata il Covid. E devo dire, ma questa è opinione e patrimonio di tutti, che la Regione Veneto sicuramente ha fatto scuola su questo e sicuramente questo non è casuale, ma nasce da lunghi anni di preparazione di un sistema sanitario che abbia attenzione per il territorio. E questo è anche, come dire, il tentativo che si cerca di fare col PNRR, col DM77, che guardate non nascono come funghi, nascono prima e molto prima del Covid e poi portano avanti tutta una serie di... c'è qui il vicepresidente del CARD che praticamente rappresenta i direttori di distretto, di una situazione che covava sotto le ceneri rispetto alla necessità di mettersi tutti insieme a cercare di fare un qualche cosa che rispondesse alla vera presa in carico del cittadino. Guardate, io vi dirò delle cose che possono sembrare anche in qualche maniera provocatorie, però guardate me, non sono un fuscello, ho già una bella età, diciamo che sono iperteso e ho anche quello che una volta si chiamava il diabete grasso. Allora, in quale PDTA mi volete squizzare? Bisogna che ci sia una presa in carico. E vi dico un'altra cosa che può sembrare provocatoria.
noi abbiamo la concezione di 30 anni di vita per studiare, entrare nel mondo del lavoro, fare, 30 anni per lavorare e poi una volta erano 5, 10, 15 anni dove bisognava cercare di dare il meno fastidio possibile alla famiglia, ti ficcavano nell'RSA, nel letto, il farmaco, addirittura una volta li legavano, quelli come me, quando diventavano non autosufficienti e anche un po', diciamo così, poco riconducibili alle regole. Adesso sono 30 anni quelli lì, perché arriviamo a 85 anni più o meno, c'è molta gente che vive 90 e più anni. E cosa facciamo in quei 30 anni? Non è solo l'apice della piramide dei non autosufficienti, di cui giustamente bisogna prendersi carico e vedremo poi quali sono gli strumenti, ma c'è anche tutto un bisogno di riempire il tempo, la mentalità di queste persone. Li mandiamo al bar a bere grappa oppure cerchiamo di fargli un progetto di vita. Ecco, questo è un po' il cambiamento culturale che secondo me dobbiamo cercare di dominare. Avanti per cortesia. Io non ho il puntatore. Ah, ok. Allora, noi siamo partiti a un lungo percorso. Questo è l'incontro di Novara, avanti. Poi c'è stato un incontro in Lombardia, ce n'è stato uno nelle Marche, avanti ancora. Ci sarà il 1° marzo a Sacile nel Friuli, c'è qui il Presidente Napoli, un altro incontro. Che cos'è tutto questo? È andare a cercare le buone pratiche, metterle a disposizione di quelli che stanno costruendo e cercare di costruire una comunità di pratica critica che però non è che prende e fa il copia e incolla, ma capisce quello che sta succedendo laddove è stato in qualche modo magari non superato al 100% ma migliorata la situazione, cerca di implementare a casa sua, forte di questa esperienza comune. E guardate, noi abbiamo preso un'esperienza del Trentino, l'abbiamo portata a Ragusa. Questi del Trentino, quando sono tornati indietro, hanno modificato la loro organizzazione proprio perché hanno riconosciuto altre difficoltà, altre cose. Questa è la comunità di pratica, quello che tutti stiamo evocando adesso. Allora, però non è che ce la siamo inventati noi. Cioè, bisogna sapere anche perché si parla di trasformazione. Io preferisco parlare di trasformazione e non di cambiamento, perché non è detto che tante cose belle e buone non fossero già nelle radici del passato. Gli insegnamenti di cui stiamo parlando oggi ci vengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Guardate, questo è del 48. Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattie e infermità. Guardate, io ho fatto il chirurgo d'urgenza per 40 anni. È facile pensare alla sanità curando la malattia, aprire una pancia, togliere il pezzo e andarsene. Il problema è la persona. E allora, come vedremo, un servizio sanitario, e io ho piacere di dire sociosanitario, si deve prendere in carico la persona, avere la risposta dell'acuto nell'ospedale, ma avere anche una presa in carico degli stili di vita quando siamo ancora in tempo. Allora, di cosa stiamo parlando? Vabbè, questi sono dati ormai noti a tutti, però c'è qualcosa che forse noi ancora non abbiamo ben compreso. È vero che abbiamo il 24% della popolazione complessiva sopra i 65 anni, è vero che ci sono le fragilità degli anziani, poi parleremo anche delle fragilità dei giovani e degli adolescenti, che non è che perché ci dobbiamo occupare degli anziani ci dobbiamo dimenticare di questi, e i sindaci ben sanno quali sono i problemi delle famiglie che sono costantemente alle porte quando c'è un disagio sociale a carico di un adolescente, ad esempio. Però guardate, 4,2 milioni di quel 24% vivono da soli. E di questi c'è un 30% che non ha ricevuto una telefonata da almeno 60 giorni. Allora, qui c'è un tema di presa in carico di gente che sta ancora relativamente bene e che magari può anche essere utile alla società e a se stesso, se in qualche maniera entra, come diceva molto bene il vostro Presidente, in una comunità e se in qualche modo presa in carico prima di tutto da chi gli vive vicino,
Perché guardate, si parla tanto dei disagi dei piccoli comuni o quant'altro, però rendiamoci conto che le situazioni più terribili, ad esempio per un anziano solo che abbia dei problemi, non sono l'anziano che vive in un paese che è conosciuto da tutti e che in qualche maniera ha una sorta di vigilanza di territorio da parte dei suoi concittadini, ma ad esempio uno che ha il diabete in un paese è diverso da uno che ha il diabete sul marciapiede della stazione Termini di Roma. È diversa l'inclusione sociale di questi due soggetti. Ecco, lasciamo perdere tutta una serie di considerazioni che nulla hanno a che fare con gli aspetti tecnici, però è veramente importante pensare che alle persone non le dobbiamo soltanto curare, e questo ce lo diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità a suo tempo. E se ne vogliamo curare di meno e curarle meglio, è meglio parlare di stili di vita, parlare di alimentazione, parlare di rapporti sociali tra persone e di attenzione da parte del territorio. Ve lo dice uno che ha fatto il chirurgo d'urgenza per 40 anni. Per cui questo, pensate che cambiamento anche di indole bisogna in qualche modo che ciascuno di noi affronti. Io vado avanti velocemente, insomma noi siamo i più vecchi, sono i giapponesi più vecchi di noi. Guardate, noi guardiamo i giapponesi ogni tanto, cosa combinano, cosa non combinano, hanno una mentalità diversa dalla nostra, lo sappiamo tutti, però il resto dell'Europa comincia a guardare abbastanza a noi su come stiamo organizzandoci, pensiamo noi i più vecchi. Allora, il PNRR, allora io qui vorrei lanciare un'altra provocazione. Ci sono tutta una serie di strutture, le case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative, fanno parte di un sistema. Io ci tengo a dire che il DM77, ci arriveremo, chiedo a Scibetta poi di fermarmi se sono troppo lungo, il DM77 non nasce come un fungo. Se noi andiamo a vedere, si parla di numero unico per il cittadino per le cure primarie non urgenti europeo 116-117, già in un accordo Stato-Regioni del 27 febbraio del 2013, e poi del numero unico c'è proprio un accordo Stato-Regioni del 24 novembre 2017, se ne parla già nel famoso del 2012 del Balduzzi, e nel regolamento del DM70 ci sono gli strumenti per la casa della comunità anche. Quando proprio in pieno Covid, nel maggio del 2020 è uscito il famoso DL34, l'articolo 1 in nuce è già il DM77. Si parla dell'infermiere di famiglia o di comunità, ci sono finanziamenti specifici, ci sono le USCA, ci sono tutta una serie. L'articolo 2 parla di una rete ospedaliera dove sono stati implementati 3.500 posti letto di terapia intensiva, ma sono stati implementati non tenendo conto della mobilità passiva e quindi dando a tutte le regioni uno strumento per poter fronteggiare. E quella roba lì non è nata come un fungo, è nata da una call fatta con i primari di rianimazione che in quel momento erano più fortemente sotto pressione, che hanno detto noi altri, ci dicono che ci vogliono 10.000 letti se rispondiamo così, però guardate che non ne possiamo gestire più di tanti, perché lì ci vuole il personale per gestire, cioè cominciare a parlare, a capire, non fare le cose in astratto, ma farle, e qui siamo nella patria della concretezza e della capacità di gestire le cose in maniera sentendo quelli, come diceva bene il vostro questore, sentendo quelli. Quando insieme al vostro Rosi e ad altri abbiamo costruito il 118, cioè Scibetta dice che ho fatto tante cose, le ho fatte perché sono vecchio, mica per altro, però ai tempi si era parlato di mettere insieme il sistema dell'emergenza-urgenza. E con chi è che abbiamo dialogato nel 92 quando abbiamo cominciato quella partita lì? Coi vigili del fuoco, con le forze di polizia e coi sindaci. Perché guardate che quando si è fatto il protocollo del TSO, il TSO per legge lo firma il sindaco. Ecco perché già da allora, e sto parlando degli anni 90, e poi è vero che è stata fatta la conferenza dei servizi, il parere dei sindaci e quant'altro, ma
se non, come dice giustamente Domenico, se non facciamo una coprogettazione tra chi veramente ha il cittadino alla porta e chi va dentro le strade a sentire i bisogni, perché tanto se no non può attraversare la strada, perché tanto la gente dal sindaco va, dal direttore di ASL va, ma un po' meno, alla regione arriva successivamente. Quindi se non cominciamo a progettare insieme, e questa è stata l'idea che ci ha portato a costruire, a cercare le buone pratiche. Ne abbiamo trovate 41 già pubblicate sul nostro manuale, adesso vado veloce, però ci tenevo a dire questo per far capire che è un processo di trasformazione. Siamo arrivati al PNRR, ci siamo resi conto che non c'era tutto questo personale, ci siamo resi conto che c'era l'1,4 di tetto, abbiamo costruito di nuovo un accordo Stato-Regioni col MEF e con il Ministero della Salute, le regioni e Agenas, che abbiamo coordinato noi come gruppo, il direttore Mantoan, sugli standard di personale, che per 3 anni sforano l'1,4 mitico per vedere di poter riaggiustare il tiro. E se questo come sperimentazione funziona, finalmente si va sui fabbisogni reali e non su formule astratte e su tetti di spesa difficilmente poi dopo gestibili. Vado avanti velocemente. Vedete il personale, il nostro problema del personale, guardate, non è che non è finanziato, non è che l'università non si sta addestrando, al di là del cambio di mentalità, perché l'infermiere non è più possibile leggerlo come quello che fa semplice assistenza e mette la pezzuola sulla fronte del malato con la febbre. L'infermiere gestisce organizzazione, gestisce tecnologie, l'infermiere ha una sua professionalità, è un laureato, voglio dire, e quindi bisogna fare anche dei cambi di passo da questo punto di vista. Però noi in Italia di infermieri ne abbiamo 284.000, ce ne serviranno 360.000 quando alla fine del PNRR nel 2026. Noi dobbiamo diventare di nuovo attrattivi per i nostri giovani nel mondo del sociosanitario, perché non è soltanto un fatto di stipendio, guardate, è un fatto di coinvolgimento, è un fatto di coprogettazione, è un fatto di appartenenza, è un fatto di sentirsi parte di un sistema. Ecco, per questo Agenas da tempo sta cercando di essere un po' la casa comune in cui tutte queste dinamiche vengono discusse. Guardate che si traduce poi, io non voglio spingermi troppo oltre perché sono in un consenso pubblico, ma le contrattazioni, diciamo così, col comparto, coi medici, non possono essere confinate soltanto alla funzione pubblica. Cioè il fabbisogno dei medici e degli infermieri deve essere concertato tra regioni e Ministero della Salute, è quello. Non possiamo pensare che ad esempio l'università decida le specialità per conto suo. Cioè, questo mondo qui non c'è più. Perché, non solo perché ce l'ha insegnato il Covid, ma perché sennò affondiamo in un coacervo, come dicevamo prima, di cicale e non tiriamo fuori quelle che sono le reali. E quali strumenti? Beh, intanto, pur nel rispetto della diversità della programmazione delle regioni, ci vuole un fil rouge perlomeno tecnico che metta a disposizione gli uni degli altri quelli che sono le competenze migliori, anche in quello spirito di solidarietà di cui si era parlato. Allora, questo ragionamento Agenas lo sta portando avanti e Agenas è l'agenzia di raccordo tra regioni e Ministero della Salute e non solo. Ci siamo dati anche dei sistemi di monitoraggio, di misurazione, ma non misurazione e monitoraggio poliziesco, ma misurazione e monitoraggio per capire come si può migliorare e suggerire a vicenda. E questo è lo spirito dell'accordo che abbiamo fatto con ANCI e Federsanità. Arrivo alla conclusione. Ecco, questo è un messaggio che lancio ai sindaci perché non potevo non provocare anche i sindaci. Io ho fatto per 2 anni il direttore sanitario nell'azienda della Sardegna. E queste qui, secondo voi che cosa sono? Ve lo dico io, sono le postazioni di guardia medica della Sardegna. Allora, noi stiamo dicendo che mancano i medici e quant'altro. Qui in Italia abbiamo dai 12 ai 15.000 medici di guardia medica. Ci sono realtà dove hanno 0,5 chiamate per turno.
hanno ancora il cartaceo quando lo compilano. Non ho tema di dirlo questo, il vostro direttore dei distretti mi dà ragione su questo. E allora questa gente qui non è che bisogna bombardarli e chiuderli, bisogna metterli in condizioni di essere riqualificati e entrare in un sistema. E allora quando parliamo di casa della comunità, ecco che abbiamo delle risorse di medici che non sono, tra l'altro hanno avuto anche un'esperienza di emergenza e urgenza sul territorio. E neanche, e questo dico ai sindaci, difendere ad oltranza una postazione di guardia medica che lavora poco, non è. Bisogna chiedere di andare a rispondere al fabbisogno dei cittadini. Siamo in Veneto, vi faccio vedere la provincia di Chieti, così nessuno si può preoccupare di... Questi sono i codici rossi per intensità comune per comune. Questo è un altro discorso che noi in Agenas facciamo. Quando ragioniamo parliamo di numeri perlomeno, no? Allora, è chiaro che le postazioni di elisoccorso le vado a mettere laddove c'è una maggior frequenza di codici rossi, così faccio il rendezvous con le ambulanze e li posso portare all'ospedale hub. E questo può valere per i codici verdi, per tantissime cose. Quindi la programmazione, la coprogettazione. Dopodiché il sindaco di quelli lì mezzo arancioni però tendenti al rosso può dire vabbè, mettimi almeno un'ambulanza medicalizzata, a buona ragione. Però il sindaco che ha 2 basi di elisoccorso e magari chiede i cardiologi oppure i fisioterapisti per gli ictus. Ecco, questo vuol dire coprogettare, questo vuol dire studiare insieme, darci i numeri e andare avanti. E questo è il lavoro che fanno anche i direttori delle ASL, naturalmente, però secondo me molto spesso isolati, perché non esiste un tema di stratificazione della popolazione uguale per tutti. Esiste una fruibilità dei dati che è ancora abbastanza ballerina, anche se si sta lavorando molto. Qui sto sfiorando un tema che non è il caso di... però vedo già la faccia del nostro direttore generale. Sì, perché mi vengono in mente i protocolli di tutte le aziende sanitarie che sono diverse tra di loro in tutta Italia. Cioè, e questo è il lavoro. Ne potremmo fare delle cose. E questo è il lavoro. Vado alla conclusione perché non voglio... Però guardate, anche qui, la missione 5 e la missione 6 si devono parlare, perché guardate che il DM77 dice tante cose, questo è il PONGOV, la comunità di pratica, ma ci arrivo al fondo, non voglio e c'è poi il manuale su cui ci sono tutte queste 41 buone pratiche, ci sarà un'altra edizione, basta andare sul sito Agenas, è a disposizione di tutti. Domenico ha collaborato alla stesura di questo manuale. E queste sono alcune delle buone pratiche, alcune sono state anche premiate. Però ecco, arriviamo al ruolo dei sindaci. Non è che i sindaci non c'erano e non sono coinvolti. Tutte le volte che c'è, scusate il termine, tutte le volte che c'è un problema, ecco, diciamola così elegantemente, vero, che sia una maxi emergenza, è il sindaco poi che si trova a doverlo gestire, ma anche con ruolo istituzionale. È il responsabile in corso di maxi emergenze, i TSO li stabilisce, nel distretto collabora alla definizione dei fabbisogni, insomma, e allora costruiamola insieme dall'inizio, non caliamo dall'alto o lateralmente quelle che sono le scelte. E questo è il modello. Questo modello non è che viene preso e calato dall'alto, è un modello che veramente parte da tutta questa serie di esperienze, vede il cittadino che chiama il numero unico 116-117, il quale è in relazione con le centrali operative territoriali. Il cittadino non chiama la centrale operativa territoriale, ma la centrale operativa territoriale coordina tutti i servizi e mette in relazione tutti i soggetti. E allora io, se fossi un sindaco, vorrei avere una sedia per il mio assistente sociale in quella centrale operativa territoriale, perché il ruolo finale è il coordinamento dei bisogni sociosanitari del singolo cittadino e mettere a disposizione di case di comunità e degli attori gli strumenti e creare connessioni. Ma nella fase di costruzione o di trasformazione di un sistema, il direttore di distretto e il sindaco o chi per loro devono utilizzare questo strumento quotidianamente. E queste sono anche le esperienze che abbiamo fatto in alcune regioni, dal Piemonte alla Sicilia, di costruzione di questa partita.
Uno dei grandi temi è che il direttore del distretto sanitario deve imparare a diventare direttore del distretto sociosanitario. Esattamente. Però guardate, qui siamo in casa di gente che ne ha già costruito un bel pezzo, perché guardate, quando si va a pontificare in giro, da qualche parte bisogna tirarle fuori le idee, no? Ecco perché le buone pratiche, la comunità di pratica. Non è che uno nasce con la scienza infusa, è proprio nella condivisione. Scusate, vado velocemente. Quindi il servizio sanitario è unico. Cioè il nostro cardiochirurgo della fondazione, lui era all'apice della piramide là. Quando uno ha un bisogno acutissimo si va lassù. Però qui sotto ci sono la gente in qualunque età che sta relativamente bene ed è lì che comincia la presa in carico, gli stili di vita ed è lì che comincia la concertazione con i sindaci. Se hai 10 palestre sul tuo territorio, vediamo cosa riusciamo a fare per questa gente qua e avanti di questo passo. E poi la casa di comunità e poi l'ospedale di comunità e poi hub e spoke fino ad arrivare all'hub. Arrivo alla fine, voglio solo dire 2 parole su una cosa importante secondo me. Il DM77 trascura alcune cose, non è che le trascura ma non ne parla. I centri di salute mentale, i non autosufficienti, vedete i posti residenziali. Qui non è solo più un problema di posti letto, come diciamo, di presa in carico a domicilio e anche delle comunità, ivi comprese le comunità ristrette, quali ad esempio le carceri, e le situazioni di difficile gestione. E poi le persone con disabilità. Vedete i posti per disabili, vedete che grande divario c'è tra le regioni del nord e le regioni del sud. La salute mentale, guardate che quanto sommerso c'è nella salute mentale, quanto fragili sono i nostri giovani che proprio in quell'età lì che si sono in qualche modo curati possono dare delle risposte, la neuropsichiatria infantile, le dipendenze che non sono solo più la droga, sono il gioco d'azzardo, le ludopatie, guardate che ci sono famiglie al tappeto. E dove vanno poi a chiedere i soldi per mangiare? Dal sindaco. I SERD, la neuropsichiatria infantile e quant'altro. Adesso arrivo alla fine e dico l'integrazione. Tutti dicono hai un bel dire, però se c'è un finanziamento per il sociale, uno per il sanitario, non si parlano. L'unica cosa che possiamo fare noi, che siamo degli umili tecnici, è lavorare dal fondo e fare il sistema bottom up, che è triplamente faticoso, ma resta, perlomeno nella testa delle persone. Guardate, il DM70 non tutti l'hanno applicato, ma se ci sono delle persone che lavorano in ospedale qui, sanno che non c'è più un solo chirurgo che si permetta di operare un tumore della testa del pancreas in un ospedale privo di rianimazione. Quando ero giovane io, ci si strappava i pazienti pur di operare, indipendentemente dalla struttura. Questo è il cambiamento di mentalità, lo ha prodotto veramente. E quindi istituzionale, gestionale e professionale. I LEPS, i livelli essenziali per il sociale. Bisogna lavorare insieme su questo, mentre i LEA in qualche modo ci assumiamo noi della sanità che bisogna in qualche modo migliorarli, modificarli. Arrivo alla conclusione. Quale opportunità abbiamo? Va bene, il Pongova, raccolto le buone pratiche e quant'altro. Il DM77, il PNRR, facciamo in modo, noi ci poniamo, diciamo così, come degli umili servitori nella idea che abbiamo avuto con Domenico e Michelangelo Caiolfa, quella di portare a disposizione di tutti le buone pratiche e di fare delle connessioni, i semplici numeri di telefono, il semplice chiacchierare insieme dei nostri problemi, perché guardate, c'è una cosa che nessuno considera e ce ne accorgiamo tutti quando siamo quasi al fondo del nostro percorso umano e professionale. Per quanto siano importanti le tecnologie, le strutture, gli strumenti e le risorse, se tu non hai le persone giuste al posto giusto, non combini niente. Erano proprio minuti che stavo pensando. Scusate, la finisco qua dicendo che la comunità di pratica può essere il nostro futuro. Erano minuti che stavo pensando. Integrazione uguale organizzazione, ma l'organizzazione senza le persone non vanno avanti. Quanto ci formano come persone
per far sì che le integrazioni funzionino? Zero. Facciamo formazione tecnica e così via, ma purtroppo mai nessuno, bravissima Elisa, mai nessuno pensa al fatto che dobbiamo raggiungere un risultato insieme e dobbiamo collaborare. C'è sempre quel pizzico di egoismo e di protagonismo che ci rovina e che rovina però i risultati dell'operazione complessiva. Mimmo. Devo dire che della relazione Bravissimo. È sempre un piacere ascoltare Francesco Enriquez per la sua concretezza che nasce. Si è concreti quando si ha una lunga esperienza. I vecchi sono così. Sì, molto concreti e molto asciutti, nel senso senza ridondanze. Ecco, una delle cose che mi piace richiamare della relazione di Francesco è il fatto che lui all'inizio ha detto: noi andiamo in giro a raccogliere la voce delle formichine, perché in realtà i nostri territori pullulano anche di buone pratiche, di esperienze anche locali che meritano di essere evidenziate, di essere ascoltate e anche magari di mutuarne le esperienze. E quando noi andiamo in giro per i territori ad ascoltare queste cose ci interessano anche i punti di forza ma anche i punti di debolezza, le difficoltà, perché non è stato possibile realizzare quell'idea che in partenza era ottima. Quindi noi stiamo facendo, lo ha accennato Francesco, i laboratori territoriali, non convegni, ma laboratori, con l'osservatorio delle buone pratiche di integrazione sociosanitaria. Siamo stati già in 4 regioni. Il prossimo appuntamento, il 1° marzo, è in Friuli, Venezia Giulia, grazie alla sapiente organizzazione di Federsanità del Friuli. Io saluto e ringrazio il presidente di Federsanità Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Napoli, che è qua in sala con noi, e il suo vicepresidente vicario Marco Terenzi, che è anche direttore della IRCS, la nostra famiglia. Quindi in questa peregrinare per i territori noi andiamo a raccogliere spunti, idee di cose già fatte, non di progetti a venire o di idee, ma di cose concretamente fatte. E facciamo come l'ostetrica fa, cioè la maieutica, cioè far venire fuori le migliori pratiche e far crescere una comunità di pratica che nasca dal basso su esperienze consolidate. Questo è un po' il senso di quello che con Aginas con Aginas, Federsanità, ANCI, da 3 anni si sta cercando di fare, e vi assicuro che anche per chi ha 30 anni di esperienza nel sistema sanitario si rimane spesso sbalorditi e colpiti da alcune idee innovative, geniali, che noi andiamo a trovare nelle varie regioni d'Italia. Ne potrei citare tante, ma ne tralascerei altrettante, quindi non lo faccio. Ma vi assicuro che l'intento è questo di far emergere, di far crescere dal basso, dando anche degli stimoli, perché l'Osservatorio nazionale nasce anche come nella convenzione con Aginas e ANCI c'è scritto per dare supporto alle politiche, ai decisori, che poi devono definire le modalità di. Introduco la prossima relazione. Troverete nel programma scritto Banca Mondiale. E io vi confesso che quando abbiamo provato a mettere insieme il programma, di fronte a questo Banca Mondiale, mi sono detto: ma che ci accocchia una banca? No, perché da ignorante pensavo che Banca Mondiale Infatti noi pensavamo che fosse uno sponsor, invece. Da ignorante io pensavo fosse una banca finanziaria, ho detto: ma che ci viene a raccontare una banca, se ci mette schio o no? In realtà Banca Mondiale, io adesso capirete, vi do per esteso il nome di questa istituzione mondiale, è Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo / Banca Mondiale. Ma cosa fa? Perché oggi
ascolteremo una relazione di Banca Mondiale? Perché la Banca, in sintesi detta Banca Mondiale, ha fatto un accordo di partenariato per i servizi di consulenza tra questa banca internazionale e il Ministero italiano del lavoro e delle politiche sociali, in maniera da avere un supporto nella elaborazione di linee guida per la definizione di modelli organizzativi omogenei degli ATS. Quindi ecco, avete capito il motivo perché ha supportato, sta supportando nell'elaborazione di queste linee guida, che ovviamente rimangono linee guida, non hanno carattere prescrittivo o normativo, però le linee guida sono come una specie di faro che orienta anche il professionista quando deve prescrivere una terapia, si basa sulle linee guida. Ecco il perché della presenza della Banca Mondiale, in sintesi. Ci rappresenterà il loro lavoro Giovanni Santarelli. Giovanni Santarelli, che è in collegamento e che io ringrazio e saluto, perché vi assicuro, per motivi che non sto qua a spiegarvi, che Giovanni Santarelli, per essere oggi qua con noi e illustrarci il loro lavoro, ha fatto i salti mortali, nel senso che per delle problematiche molto particolari si riprometteva di essere qua con noi, alla fine pur di esserci si è detto disposto al collegamento. Io ringrazio Giovanni Santarelli, siamo qua tutte orecchie. Giovanni, a te la parola. Bene, grazie. Datemi un segno se si sente a sufficienza la mia voce. Dopo. Ecco, sì, purtroppo non sono potuto venire, così per darvi un'idea della problematica, per un motivo legato a un'esperienza che peraltro si è concluso proprio poco fa, di funzionamento dell'hospice, a cui era stato ricoverato un mio strettissimo parente e che, al di là del dolore e della fatica di cogliere una situazione del genere, mi ha dato l'idea di come questa esperienza dell'hospice è davvero un punto di garanzia importante per la sanità, perché ha questa capacità di cogliere non soltanto la persona malata, ma la persona. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, Banca Mondiale. Io sono italiano e non sono un banchiere, quindi vengo da una lunga esperienza di dirigenza regionale. Io sono stato dirigente regionale nelle Marche del Servizio Politiche Sociali e Integrazione Sociosanitaria dal 2006 al 2021, quando sono andato in pensione, e dall'inizio, dall'anno 2000, ho vissuto la fase di implementazione lunga, articolata e complessa della legge 328. Non è stata mai citata, ma per chi lo sa o non lo sa, la legge 328 è una legge che ha di fatto riformato il sistema integrato di interventi e servizi sociali, così si chiamava la legge, dandogli una connotazione unitaria, almeno tentando di dare una connotazione unitaria, intervenendo sulla specificità della competenza comunale sul sociale. Questo lo dico perché all'inizio il presidente della fondazione ha proprio detto che sociale e sanità sono due cose diverse. Ecco, io confermo questa affermazione. Sociale e sanità sono due cose estremamente diverse, che non a caso hanno fatto fatica a collaborare in questi anni e continuano, a mio avviso, ancora a far fatica a collaborare in questi ultimi anni, perché hanno in sé una connotazione che su alcuni aspetti è davvero l'opposto. Quando nelle Regioni Marche facemmo una decina di anni fa un piano sociosanitario, dedicammo un intero capitolo intitolato I disallineamenti tra sociale e sanità e elencammo tutte le caratteristiche istituzionali, finanziarie, di personale che differenziavano questi due mondi, in modo da poter dire, avendo questa consapevolezza, sappiamo che l'integrazione tra questi due mondi avviene quando entrambi avranno una connotazione organizzativa chiara, rappresentando le specifiche differenze,
ma da questa posizione di chiarezza delle diversità arrivare a elementi di collaborazione. Quindi un mondo estremamente diversificato che agisce sostanzialmente sulla testa e sulla vita delle stesse persone. Quindi capite che è una complessità che io ho seguito dall'inizio, tant'è che sono stato chiamato dal Ministero e quindi da Banca Mondiale nella sua funzione di supporto, di consulenza, in particolare sulla lotta alla povertà, a seguire questo specifico aspetto, che è nato da una norma di bilancio, una norma della 234 con la legge di bilancio, che è, e qui ci terrei a dirlo, una norma che è dentro una filiera di normative che si sono succedute dal 2000 ad oggi e che sono altra cosa rispetto alle normative che hanno caratterizzato lo sviluppo della componente sanitaria. Nella 328 venne approvata nel 2000 e il modello istituzionale proposto dalla 328 era un modello che vedeva la collaborazione tra la componente nazionale, che comunque era deputata a normare e a fare programmazione nazionale, una componente regionale che normava in termini di concorrenza e faceva attività di programmazione, e una componente comunale che veniva chiamata a collaborare con i comuni vicini per avere un bacino di riferimento importante e quindi con competenze di programmazione e di gestione dei servizi. Questo era un po' il disegno che ovviamente fosse andato avanti secondo questa modalità avrebbe permesso di superare da subito le differenze che erano presenti da prima e creare un sistema che fosse in grado di collaborare a livello di programmazione nazionale, a livello di trasferimento dei fondi, con tutti i problemi che vedremo che ci sono ancora sui LEPS, e il livello territoriale che ha una forte componente di gestione in capo ai comuni e quindi in capo ai sindaci, cosa che ad esempio nella sanità è un pochino diversa. Cos'è avvenuto l'anno dopo l'approvazione della 328? Che la ricorderete, la riforma del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, la quale riforma prevede un anno dopo l'approvazione della 328 che la competenza in materia di politiche sociali fosse esclusivamente in capo alle regioni. Competenza esclusiva, o meglio, competenza residuale viene chiamata, per cui ci fu il distacco dal livello di governo nazionale e il livello di governo regionale, con una serie di conseguenze che sono state sostanzialmente conseguenze negative, non soltanto perché hanno contraddetto un modello approvato l'anno precedente, ma perché nel corso degli anni ha prodotto sistemi di welfare, politiche sociali diversificati da regione a regione. Quindi si erano creati 20 sistemi di welfare diversificati. E ovviamente anche qui non ha aiutato a garantire la tutela dei diritti, anche sul versante sociale. Tant'è che ogni volta che Istat produce l'indagine sulla spesa sociale, pro die e pro capite, emerge sempre il dato che nel Trentino sostanzialmente si spende 300 euro pro die e pro capite, in Calabria se ne spendono 30. Questo un po' è stato il problema che si è portato avanti sostanzialmente dal 2001 fino al 2017. Questa parcellizzazione dei sistemi di welfare. Quindi capite anche una parcellizzazione, diversificazione dei modelli di integrazione con la sanità. Tant'è che la Regione Veneto è una delle esperienze più significative di questa integrazione, diversa dal modello lombardo o piemontese, diversa da quello marchigiano di cui sono stato dirigente, diversa da quello toscano di cui so che si parlerà più tardi, quindi capite con questo problema di diversificazione. Quindi cos'è avvenuto? Che il governo, insomma il livello politico ha cominciato a porre questa problematica. Allora che cosa ha fatto? In sede di istituzione del REI, interventi di sostegno al reddito, che ha definito livello essenziale all'interno della normativa, legge delega e decreto attuativo 147 del 2017, ha detto
considerato che lavoriamo su un settore, la povertà, che abbiamo dichiarato a livello essenziale, ci permettiamo di reintervenire come governo centrale per recuperare una attività di omogeneizzazione delle differenze che sono maturate in questi 15 anni. Per cui, se guardate bene il decreto legislativo 147, c'è un capo quarto dall'articolo 23 in poi che non parla tanto di povertà, ma sostanzialmente interviene aggiornando la legge 328 in termini di forte integrazione tra componente sociale e le altre componenti del sistema, in particolare la sanità e il mondo del lavoro, perché essendo una normativa che riguarda con i cambiamenti avuti il tema del sostegno al reddito, era evidente che fosse necessario un rapporto con i centri per l'impiego che favorissero tutti i percorsi di inclusione lavorativa. Però questa norma ha istituito livelli essenziali, finanziandoli con fondo lotta alla povertà, e ha normato in maniera molto più specifica rispetto alla 328 processi di integrazione che comportavano integrazione nella gestione, integrazione nella programmazione, ma addirittura integrazione nei confini geografici. Si parla esplicitamente di coincidenza ambiti stretti in quel testo. Poi che cosa succede? E qui si situa, scusate, e qui si situa la norma che ha prodotto le linee guida, e cioè la 234, la legge di bilancio. Tenete conto che io nel frattempo ero stato coinvolto nel Ministero, ero alla fine della mia attività lavorativa, nella stesura della legge delega sull'alunnato sufficienza, quella che poi è diventata la 33. Andai a far parte di una commissione, una delle due commissioni volute dall'allora Ministro delle Politiche Sociali Orlando e Speranza come Ministro della Sanità, e lavorarono congiuntamente, più o meno congiuntamente, queste due commissioni, producendo degli atti normativi che poi, dopo un po' di tempo, sono diventati la 33, e io lavorai in particolare su due aspetti. Da una parte sul tema del rafforzamento degli ambiti, dall'altra parte su quello che poi è diventato l'articolo 4, cioè le questioni poste poco fa, che danno i processi di presa in carico integrati della persona, che necessariamente non potevano non essere componente sociale della sanità e componente sanitaria, perché la persona è la stessa che viene presa in carico dai due sistemi. No? Quindi questo articolo 4 di fatto, sono andato a rileggere, della 33 disegna questi processi integrati, ed è peraltro un articolo che è stato molto discusso a livello nazionale, perché ho partecipato a alcuni di questi incontri tra il Ministero Lavoro, Politiche Sociali, Direzione Generale Inclusione Sociale e il Ministero della Sanità, che hanno discusso sui contenuti di questo testo di legge proprio per arrivare a un qualcosa che non c'era stato fino a poco fa, fino a prima, e cioè una legge che a monte fosse sociosanitaria, non soltanto a valle. Faccio un esempio: quando si è trattato di implementare il Fondo lotta alla povertà, che prevedeva nel decreto 147 l'integrazione in sede di presa in carico tra componente sociale e componente sanitaria, essendo stata prodotta soltanto dal livello sociale del governo, in sede di ricaduta aveva una sostanziale, vuol dire, indifferenza nei confronti della sanità, dicendo in realtà non è una cosa che ci riguarda. In questo caso invece si tratta di una componente sociosanitaria, la legge 33, e il decreto attuativo che sta uscendo, che è ancora più significativo da questo punto di vista, soprattutto relativamente a ruolo e funzione degli ambiti territoriali, che vi chiederete di andare a leggere quando usciranno, che è, come dire, l'elemento termine che si collega la 328, purtroppo riforma del titolo quinto, la 147, la 234 legge di bilancio, la legge 33, il decreto attuativo, e nel frattempo abbiamo avuto anche di nuovo, anche qui dopo 15 anni, un piano sociale nazionale che comprendeva al suo interno, previsto peraltro dal decreto legislativo 147, sia il piano lotta alla povertà
che il piano sulla non autosufficienza. Quindi capite che si è ricreato quello che per 15 anni è venuto meno e che sicuramente non ha favorito un'integrazione con la sanità, lasciando un pochino alle differenziazioni territoriali un mondo, quello del sociale, in capo ai comuni, che non aveva più un riferimento nazionale. Oggi siamo in una situazione diversa con tutte ancora le loro complessità, per cui queste linee guida, che sono frutto della legge 234, che prevedeva proprio questo organismo, no? Queste linee guida sono dentro questo sistema. E uno dei motivi per cui si capisce che sono dentro questo sistema, perché è stato citato poco fa il DM77, che è espressione della missione del PNRR, e diciamo la legge 234, che è ancora in fieri, poi lo sarebbe stato con la 33, espressione della missione 5, quindi sulle politiche sociali, si citano. Cioè nella DM77 c'è un punto in cui si dice l'integrazione con servizi sociali, così come definita dall'articolo 1, comma 163 della legge 234, rappresenta uno dei cardini del nuovo sistema di funzione realizzato dalle case di comunità. Quindi viene citata nel DM77 la legge 234 perché ancora non esisteva la legge delega e si dice questo è un elemento che garantisce l'integrazione. Quindi capite che le linee guida che sono espressione della legge 234 si situano all'interno di un contesto in cui già c'è lo scenario che permette elementi di integrazione, però in questo caso con alcuni elementi in più, che si è discusso quando questa commissione presieduta da Livia Turco, che poi era stata chiamata a lavorare alla legge delega, decise di lavorare su il comma dal 159 al 171 della legge di bilancio dicendo intanto mettiamo alcune premesse importanti su cui poi lavorare quando si arriverà all'approvazione della legge delega sulla non autosufficienza. E quindi si fecero questi articoli che sono continuamente richiamati. Anche nella legge 33 viene richiamato questi commi dell'articolo 1 di questa legge di bilancio per dire questo è il sistema che abbiamo creato. Allora, le linee guida, che ripeto, sono comprensibili all'interno di questo contesto e che la cui implementazione e accompagnamento è stata affidata a Banca Mondiale in quanto elemento di supporto al Ministero, hanno sostanzialmente queste linee guida 3 parole d'ordine, che sintetizzo così: omogeneità, rafforzamento e integrazione. Omogeneità per superare le differenze regionali, rafforzamento per gestire livelli essenziali l'EPS, integrazione perché non è possibile lavorare in maniera separata e il motivo per cui queste linee guida intervengono sulle diverse modalità organizzative che sono date le regioni e gli ambiti sono l'elemento che può permettere il raggiungimento di queste 3 parole d'ordine: omogeneità, rafforzamento e integrazione. Ma questo è importante dirlo perché la legge 234 nel comma specifico il 161 parla di intesa, che ancora peraltro non è stata raggiunta, parla di intesa tra regioni, ministero e ANCI, comuni, i quali sottoscrivono sotto forma di intesa queste linee guida e si impegnano ad attuare non soltanto, come dire, il supporto informativo che danno queste linee guida, che sono il capitolo dall'1 al 3 di queste linee guida, ma anche il capitolo 4. Le linee guida sono state ampiamente discusse con le regioni e con ANCI, che riportano 33 punti, che sono 33 impegni da portare avanti rispettivamente in capo al Ministero, in capo alle regioni, in capo ai comuni e agli ambiti territoriali sociali. Adesso qui non abbiamo pubblicato le slide, però le ho inviate, però questi punti, che sono appunto l'elemento finale, prevede tutta una serie di impegni, come dire, verificabili. Cioè una volta che si approva l'intesa, è chiaro che abbiamo di fronte
una situazione che da una parte presuppone, e questo sarà il compito di Banca Mondiale e dei colleghi che con me fanno parte di questo gruppo, no? Stanno facendo una ricognizione dettagliata utilizzando i dati dei sistemi informativi di quella che è la situazione ad oggi dei livelli organizzativi che gli ambiti si sono dati. Quindi ci sono dei dati disponibili e abbiamo già, come dire, a disposizione l'enorme differenziazione che esiste tra le diverse realtà regionali, ma anche le differenze che ci sono tra gli ambiti territoriali e sociali all'interno di una stessa regione. Quindi capite che aver individuato, dopo aver dato nei capitoli precedenti, adeguate informazioni su quello che deve essere la funzione che l'ambito territoriale e sociale deve garantire. C'è una funzione che la si può applicare anche nella diversità di modelli istituzionali, che siano le unioni comuni, che siano le unioni montane, che siano le aziende, no? Che siano altre modalità previste dalla legge sulle autonomie locali. Il modello di funzioni, quindi funzione politica, funzione tecnica, funzione di gestione del personale, lo abbiamo riportato in modo che, pur nelle diversità di situazioni, questo elemento comune in capo agli ambiti territoriali e sociali venga garantito. Poi capite, è così difficile dare un elemento unico, no, come modello istituzionale, perché è così diversa la situazione nazionale, che ci siamo detti: fate riferimento alla normativa sugli enti locali, aggiungete la normativa sulla riforma delle IPAP, no? Quindi decidete voi, perché è una competenza comunque in capo alle regioni, ma sostanzialmente in capo ai comuni, purché garantiate questa tipologia di funzioni, che adesso non lo sto a elencare se non la faccio lunga, no? Che mi permettono, come governo centrale, di essere sicuro che sarete nelle condizioni di poter implementare le EPS, che sono una mia competenza. Ora, questo è il percorso che si sta seguendo, e i 33 punti dovranno diventare, una volta approvata l'intesa, un momento di recupero, di un confronto che non sempre c'è stato tra il governo centrale, attraverso Banca Mondiale, che ha messo a disposizione i propri tecnici, no? E le regioni nella loro diversità, per fare in modo che venga anche singolarmente, regione per regione, definito un processo di raggiungimento di obiettivi, di discussione sugli obiettivi, di raggiungimento sugli obiettivi, in modo da permettere il governo centrale, e su questo poi in particolare il MEF è molto sensibile, di garantire la spesa di quelli che sono stati divisi nei livelli essenziali, che peraltro nelle linee guida e anche nelle slide abbiamo elencato. Ci sono un elenco di livelli essenziali LEPS, che è una componente dell'EP costituzionale che è articolato in LEA, in LEPS e in LEP sulla politica del lavoro, no? Che costituiscono il motivo per cui il governo dice: questi fondi dobbiamo avere la garanzia che vengono spesi, tenendo conto anche qui altra complessità, che a differenza, come sapete bene, dei LEA sanitari che hanno un fondo unico trasferito alle regioni attraverso il patto per la salute e poi alle aziende, in questo caso abbiamo tantissimi fondi diversificati. Nella mia regione ne abbiamo contati 33 fondi diversificati che servono per finanziare il mondo del sociale a livello essenziale, quindi capite che c'è una complessità che necessita che gli ambiti territoriali, per gestire questa complessità finanziaria, complessità di bisogni, complessità di programmazione, complessità di raccordo con la sanità, siano nelle condizioni di poter avere tutti gli elementi organizzativi di personale, e anche su questo abbiamo previsto il livello essenziale di personale sulle assistenze sociali, che garantiscono che questi soldi, fondi europei, fondi nazionali, fondi di bilancio, fondi regionali, vengono effettivamente spesi per gli obiettivi che questi fondi hanno peraltro a loro volta elencato, e che si raccordano anche con i LEA, che sono periodicamente, l'ultimo nel 2017, indicati con specifico decreto. Ecco, su questo partirà, una volta approvata, sta partendo già adesso, la ricognizione sullo stato degli ambiti territoriali e sociali, normative,
livelli di spesa e così via. No? E essenzialmente vorremmo fare in modo che ci fosse questo processo di rafforzamento, perché io credo, almeno nelle esperienze che ho avuto in regione, ma io peraltro vengo anche dai comuni, cioè riuscire ad avere due sistemi diversi che nelle loro specifiche caratteristiche, modalità organizzative differenti, riescono a creare dei collegamenti partendo da situazioni che nei limiti del possibile siano chiare tra loro. Ecco, questo è il senso che ritroverete nelle slide che ho inviato, e mi auspico quanto prima di poter che diventino. Ieri tra l'altro mi sono sentito col direttore generale, e in questo momento le linee guida sono al vaglio del MEF, mentre gli altri ministeri hanno dato parere positivo, le regioni hanno dato un parere positivo, collaborando molto anche sui contenuti, soprattutto dei 33 punti. Ecco, quando partirà questa cosa davvero, Ministero, con il supporto di Banca Mondiale, con l'esperienza anche dei colleghi che con me lavorano a questo specifico settore, di cui uno è il vostro Tomasin, ma altri che hanno avuto esperienze regionali, esperienze di gestione di aziende, saranno nelle condizioni di poter supportare le regioni componente sociale e integrazione sociosanitaria nella realizzazione e implementazione di norme che, come vi ho detto, le linee guida sono una parte di uno scenario più ampio che ha finalmente dato elementi significativi. Grazie. Grazie a lei per la approfondita relazione, l'escursus anche storico. È un percorso che si appresta alla sua conclusione, mi pare di capire, quello del documento sulle linee guida. La sua relazione è sintetizzata nelle diapositive che lei ci ha trasmesso, anche per quanto riguarda l'elencazione dei 33 punti fondamentali con quelli che sono i compiti a carico, cioè quelle che dovrebbero essere la ripartizione delle azioni a carico delle regioni, dei comuni. Noi metteremo, se lei è d'accordo, a disposizione di tutti i partecipanti le diapositive che possono servire come sintesi e come traccia del ragionamento complesso che lei ci ha fatto. La ringrazio ancora, soprattutto per aver partecipato oggi al nostro convegno. Grazie ancora, dottor Santarelli. Grazie a voi, ci tenevo particolarmente perché mi sembra un momento importante dove si potrebbe davvero, partendo da qui, arrivare a quel collegamento tanto auspicato. Quindi spero che questo lavoro che portate avanti possa avere questo esito non soltanto per la vostra regione, ma per tutto il Paese. Grazie di nuovo. Grazie di cuore. Iniziamo a essere nel cuore in qualche modo della giornata e viene chiamata con noi la dottoressa Midena per spiegarci com'è l'iter e il modello che il Veneto si sta preparando a portare avanti. Dopo di lei invece vedremo le esperienze delle altre regioni. Cosa succede in Veneto? Innanzitutto ringrazio qui a fianco con me la dottoressa Elisa Casson, che è la responsabile della posizione organizzativa dell'inclusione sociale, che è anche la referente tecnica poi tra l'altro del PDL 200, quindi una persona assolutamente qualificata per essere a questo tavolo. E ringrazio davvero gli organizzatori perché oggi è, da quello che ho potuto ascoltare, è un'occasione di confronto importante non solo a livello territoriale, ma anche si aprirà al confronto con le altre regioni, e questo confronto ovviamente in questo momento così anche complicato per tutti questi bisogni di cui parlavano poc'anzi i relatori è estremamente importante per tutti noi. In questo breve intervento che io farò cercherò di raccontare, di illustrare
quella che è la prospettiva disegnata dal PDL 200, che si intitola Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali, considerando le ragioni storiche e normative che hanno portato la Regione Veneto a promuovere questa riforma. Dal punto di vista dell'integrazione sociosanitaria, di cui si è tanto parlato e accennato stamani, la Regione del Veneto rappresenta senz'altro, ha rappresentato e rappresenta tuttora un modello anche per altre regioni, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista professionale. Ma significativi cambiamenti di contesto a livello economico, sociale e normativo, avvenuti ormai da un decennio, si sta muovendo soprattutto alla parte economica, forse anche di più, perché parte ancora dalla crisi del 2008, rendono necessario rivisitare questa organizzazione, promuovendo la gestione associata della funzione socioassistenziale. A proposito di cambiamenti, ma lo dirò brevemente perché molto è stato anticipato da Banca Mondiale, dal collega Santarelli, che ringrazio particolarmente davvero per essere stato presente. La Regione del Veneto lavora, la mia unità operativa, lavora da 7 anni con Banca Mondiale, abbiamo l'assistenza tecnica, per cui tutto questo questa ricostruzione che io vi farò è frutto anche dell'intensa collaborazione che abbiamo avviata all'interno della nostra unità operativa, che aveva tra uno dei tanti temi proprio quello dell'inclusione sociale. Abbiamo iniziato un lavoro veramente importante che poi ha portato anche alla elaborazione e alla stesura di questo PDL. Quindi, per quanto riguarda le misure, citava poc'anzi il collega Santarelli, il cambio di passo proprio a livello nazionale avviene con la legge di stabilità del 2016. Lì istituiscono il Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale. Fanno seguito, come enunciato prima dal collega, nel 2017 la prima misura nazionale di lotta alla povertà, il SIA, che poi diventa REI, che poi diventa reddito di cittadinanza, fino ad oggi praticamente con la legge 85 del 2023 in cui viene nominato assegno di inclusione. Per quanto riguarda i LEPS, bisogna riconoscere ovviamente che lo Stato aveva effettivamente attivato i livelli essenziali delle prestazioni sociali già con la legge 328 del 2000, iniziando però a finanziarli e a definirli proprio a partire dal decreto legislativo 147 del 2017 e poi compiutamente nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali e successivamente con la legge di bilancio 234 del 2021 di cui poc'anzi parlava Santarelli. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali sociali, questi sviluppi e in particolare il comma 160 della legge 234 del 2021 riconoscono l'ATS quale dimensione territoriale e organizzativa necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi e le attività utili al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata degli stessi sul territorio, concorrendo al tempo stesso alla piena attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito delle politiche per la inclusione e la coesione sociale. Quindi questa profonda evoluzione normativa è stata accompagnata anche da un'evoluzione in termini ovviamente di risorse. È infatti doveroso portare a conoscenza come negli ultimi anni le risorse finanziarie rivolte alle politiche sociali sono notevolmente aumentate. Cioè, oltre al Fondo Nazionale per la lotta alla povertà, che mi dava dei dati proprio, guardavamo, 2018-2022 per la Regione Veneto si sono tradotti in più di 100 milioni di euro,
Vorrei ricordare poi che ci sono stati il PON Inclusione 2014-2020, il PON 21-27, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Fondo Nazionale Politiche Sociali, il Fondo della Non Autosufficienza e i fondi del Dopo di Noi. Facevamo delle piccole stime, senza l'FSE e l'FSE Plus sono più di 300 milioni sicuramente, che sono arrivati nei territori e che sono destinati agli ambiti territoriali sociali. Questo excursus quindi ci porta a comprendere e a collocare quello che adesso vedremo nelle slide, che sono alle mie spalle ma io le ricordo bene, che sono state elaborate, eccola, perfetto, quella prima, scusate un secondo, non gira? Va, torna indietro, eccole qua. Queste slide vi rappresentano, sono molto importanti perché sono state elaborate proprio grazie alla collaborazione con Banca Mondiale e il dottor Paolo Tomasin, che io ringrazio sempre, e all'utilizzo dei dati del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, il SIOS, quindi una banca dati molto importante. Si tratta di una fotografia del quadro attuale della gestione associata della funzione socioassistenziale nel sistema della Regione Veneto, aggiornata al 31 dicembre del 2022, che ci consente di rilevare la figura 1, lì, dice, nella maggior parte dei comuni la funzione socioassistenziale è esercitata in forma mista, ossia dal singolo comune che da forme associative. Ma se io vado a guardare poi la figura 2, quella in rosso, vedete, e guardo e fotografo dei singoli servizi, e in questo caso è stato fotografato perché era molto importante, perché qui abbiamo la maggior parte dell'organico degli assistenti sociali, e cioè il servizio sociale professionale, si osserva che quasi tutta la gestione mista della funzione socioassistenziale è in effetti una gestione singola, cioè dei singoli comuni. E quindi emerge inoltre chiaramente, vedete che all'interno poi dei singoli ambiti, okay, ci sono ovviamente degli inserimenti, non c'è una omogeneità interna. Ma la cosa più straordinaria è che, guardando la slide, scusami Elisa, quella successiva, anche nei territori dove si pensava, negli ATS nei quali si pensava che ci fosse una certa omogeneità, in realtà vediamo che ci sono circa una sessantina, lì sono scritti 70, ma in realtà ci sono dei soggetti attuatori che sono presenti in più territori, quindi guardandoli singolarmente sono circa 60 gli enti attuatori in forma associata, per cui ci sono deleghe alle aziende US, aziende speciali consortili come nel territorio del Bellunese, unione dei comuni, comuni capofila con convenzioni per gli interventi in tema di povertà, dei servizi che sono distribuiti nei 21 ambiti. Questa è molto significativa ed sono dei dati che sono stati anche portati nella 5ª commissione consigliare proprio di supporto al processo di analisi di questo PDL. E quindi queste slide ve le ho riprodotte e sono le uniche cose che ho preferito tratteggiare attraverso delle slide, proprio perché permettono di comprendere come a livello della Regione Veneto vi sia un'elevata frammentarietà della gestione dei servizi sociali e la presenza di modelli organizzativi profondamente diversificati tra di loro. Quindi uno dei temi che poi desidero affrontare è quello di un istituto che caratterizza la nostra regione, con cui in un certo senso noi abbiamo dato traduzione al concetto della gestione associata, che era quello della delega obbligatoria, disciplinata dalla legge regionale 55 del 1982, cioè un altro mondo. Questa norma parla di delega obbligatoria, della gestione di alcune materie. Tenete conto, le dipendenze, la salute mentale, i consultori. Per queste materie direi che da molto tempo, cioè perlomeno dal 2001, sono quasi tutte rientrate nell'alveo dei LEA e quindi sono già disciplinate compiutamente all'interno di un altro strumento e finanziate poi tra l'altro dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per altre materie sociali a titolarità comunale, possiamo pensare una tutela dei minori, oggetto di delega facoltativa, si è venuta poi a creare nel tempo e negli anni quello scenario che abbiamo rappresentato proprio nelle slide poc'anzi riprodotte. Il piano poi sociosanitario nel 2019 e il 2023 avevano colto una serie di elementi per cui, al fine di garantire la ricomposizione di queste risorse, evitare frammentazioni, sovrapposizioni e inefficienze del sistema, si raccomandava che il processo di delega fosse esteso il più possibile anche alla totalità dei servizi sociali. Ma questo orientamento non ha trovato un riscontro direi omogeneo, oppure ha trovato un riscontro solo parziale nei nostri territori, per cui ci sono stati dei territori, ad esempio l'ATS, mi viene in mente quello di Sona, che è uno poi dei più omogenei. Nel corso degli anni c'era una delega che interessava tutti i comuni e poi si è arrivati al ritiro di una delega da parte di un comune. Poi abbiamo visto che alcuni davano una delega tecnica, altri una delega amministrativa, altri tutti e due, cioè effettivamente continuava a permanere una grandissima frammentarietà e questo vuol dire modelli organizzativi diversi. Oltre alla questione della delega, poi, c'è anche un'altra questione che è collegata alla dimensione ovviamente territoriale degli ambiti territoriali sociali, perché con la riforma sociosanitaria della legge regionale, la 19 del 2016, che ha riorganizzato le aziende ULSS, passando da 21 a 9, doveva essere mantenuta per i servizi sociali la prossimità con la comunità, prossimità ovviamente che correva il rischio di perdersi in territori di dimensioni estremamente vaste, come quelle corrispondenti alle attuali aziende sanitarie, in particolare di alcune. Quindi l'assessore regionale nel 2016, l'onorevole Lanzarin, nel 2016 introducono la misura sperimentale di contrasto alla povertà, che era il SIA. Quando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede alle regioni di individuare gli ambiti territoriali sociali per la gestione di questa misura, l'assessore individua i territori corrispondenti alle 21 ex conferenze dei sindaci. È stato chiesto poi esplicitamente ai comitati dei sindaci di distretto, ex conferenze dei sindaci, di individuare un ente capofila. E solo in pochissimi casi furono solo l'ULSS 1 per Feltre e l'ULSS 2 per Castelfranco che si assunsero il ruolo di capofila, per poi lasciarlo nel corso del tempo in realtà e trovare, come in tutte le altre quasi realtà venete, hanno lasciato questo incarico e lo hanno affidato poi ad un comune capofila. La scelta assessorile è stata estremamente importante al fine di evitare la condizione di marginalizzazione poi da parte di piccoli comuni rispetto ovviamente alle aziende sanitarie. Ma sappiamo quanto la dimensione dell'ambito sia ad oggi oggetto di discussione proprio nel contesto del PDL per territori molto vasti, come ad esempio quelle delle province di Verona e di Padova, dove la popolazione dell'ambito raggiunge quasi 500.000 abitanti. Oltre ovviamente a questi elementi che vi portano tutti a pensare come si sta muovendo questo PDL, oltre alla dimensione territoriale, anche quella programmatoria e quella di governance, ovviamente che sono poi l'articolo 23 del 147 chiede esplicitamente di disporre di ambiti di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche del lavoro, prevedendo che gli ATS trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Ricordiamo che qui c'è anche la dimensione del lavoro, che ovviamente quando si parla di sociale è un elemento fondamentale, cioè il sociale e il lavoro sono già perfettamente integrati, stiamo lavorando da molti anni assieme.
rispetto a tutte le risorse che ovviamente sono destinate agli ambiti. Quindi l'importanza e il ruolo riconosciuto all'ambito territoriale e sociale hanno rafforzato ancora di più la convinzione a livello regionale di andare verso la direzione della gestione associata tra comuni nell'ambito territoriale sociale. Alla luce di quello che vi ho appena detto, è necessario quindi che i comuni esercitino la piena titolarità della funzione socioassistenziale, assumendosi nel contempo la responsabilità condivisa di una pianificazione, programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali che coinvolgano le proprie comunità. Ovviamente questo richiederà anche un'evoluzione degli assetti organizzativi attuali. Quindi, rispetto a queste questioni, si precisa che questo PDL 200, per quanto riguarda la delega, promuove la gestione associata della funzione socioassistenziale dei comuni nell'ambito territoriale e sociale e quindi rende facoltativo l'istituto della delega, che però deve essere disciplinato non dal singolo comune, ma deciso dal comitato dei sindaci di ambito. La dimensione territoriale. Il PDL rappresenta una sorta, direi, di restituzione di responsabilità, ma anche decisoria, perché dietro a una responsabilità c'è sempre una capacità decisoria, ovviamente, alle amministrazioni comunali. Una nuova opportunità per rispondere, certo in modo associato, alle necessità della popolazione, favorendo quindi equità di trattamento, prossimità dei servizi, prossimità che va intesa poi secondo più dimensioni, la prossimità di lettura del bisogno, la prossimità di erogazione degli interventi, la prossimità nei processi decisionali in capo ai comuni. E poi il PDL ovviamente prende le mosse, oltre che da questa evoluzione e la Costituzione, anche nelle diverse forme giuridiche che sono state considerate nell'articolato, e per poter ovviamente avere una personalità giuridica forte, per poter acquisire, per poter gestire al meglio le risorse finanziarie e tutto quello che è prodromico, e poi per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Con questo PDL si intende anche rivisitare il sistema dell'integrazione sociosanitaria, allargandolo però a nuove dimensioni del welfare: il lavoro, la giustizia, la sicurezza, i trasporti, l'energia, promuovendo quindi l'avvio di nuove strategie sul piano istituzionale, professionale e gestionale. Quindi l'obiettivo in realtà è quello di rendere l'integrazione sociosanitaria più forte, prevedendo l'instaurarsi di un dialogo tra due soggetti alla pari dignità, e entrambi con personalità giuridica, l'ambito territoriale sociale e l'azienda ULSS, e nel contempo un rafforzamento sul piano professionale attraverso lo strumento dell'equipe multidisciplinare, e sul piano programmatorio ovviamente lavorando a livello del piano di zona di ambito e poi a livello dei piani attuativi locali e dei piani attuativi territoriali, che saranno proprio in apposite sezioni delle aziende sanitarie. Il fine è quello di attribuire al sistema dei servizi sociali quella affidabilità e struttura che sono già presenti in altri settori del welfare, come la sanità e come il lavoro. E quando noi parliamo di sistema dei servizi sociali, dobbiamo rammentare a tutti noi che sono degli strumenti fondamentali di resilienza della nostra comunità, in quanto caratterizzano
caratterizzati dalla prossimità, non solo in senso fisico ovviamente alle persone, e il sistema dei servizi sociali inoltre svolge un ruolo chiave nella promozione della coesione sociale, ma anche della costruzione di sicurezza sociale, di cui hanno parlato in apertura degli interventi ovviamente gli illustri relatori che mi hanno preceduta. Quindi i comuni, che sono chiamati ad intervenire in contesti sempre più complessi e in evoluzione, dovranno poter disporre e quindi garantire servizi di prevenzione e supporto capaci di interpretare e rispondere anche in modo innovativo a dinamiche e bisogni anche latenti, ricordatevi, perché non tutti i bisogni emergono in modo chiaro davanti ai servizi sociali, ce ne sono molti che dobbiamo andare ad intercettare attraverso il welfare e attraverso scoprirli attraverso molte misure che abbiamo in campo a livello della Regione Veneto. L'ambito deve diventare quindi il punto di riferimento per gestire queste sfide, ma in stretta sinergia con tutti gli altri attori del welfare. Sfide che mettono in luce come questo PDL sia da interpretarsi come una straordinaria opportunità che impegna tutti in una logica interistituzionale e sussidiaria a lavorare per lo sviluppo di un territorio regionale nel suo complesso e soprattutto per non lasciare indietro nessuno. Non sarà semplice, perché sappiamo anche che sono in arrivo dei nuovi cambi, potrebbero esserci dei cambi delle amministrazioni comunali, ma quello che vi possiamo garantire come Regione è che la Regione si impegna ad assicurare un'attività di accompagnamento e formazione anche di tutti i nuovi amministratori, affinché non siano sopraffatti dal localismo, ma siano capaci di stare al passo con questa riforma, costruendo percorsi di confronto e alleanze sovracomunali. Vi ringraziamo davvero tanto. Ringraziamo moltissimo la dottoressa Medena, perché ci ha dato una approfondita lettura, una chiave di lettura di quello che è il PDL 200 e come questo diventi il PDL 200 la chiave di volta, il registro su cui promuovere tutti i cambiamenti organizzativi di gestione sovracomunale, di nuovi assetti organizzativi, allargando, come ci ricordava la dottoressa Milena, sempre più le aree dell'integrazione sociosanitaria, includendo aree ad oggi frammentate che non fanno parte del tema dell'integrazione. Quindi grazie molte, una lettura guida molto, molto interessante dell'iniziativa assessorile per quanto riguarda questo importantissimo PDL 200. Intanto ci ha raggiunto l'assessore Manuela Lanzarin, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza, perché sappiamo che le sue giornate, oggi in particolare, molto concitate, per cui il fatto che ha voluto essere presente qua con noi è un grandissimo segno di attenzione verso temi così importanti. Io volevo solo sottolineare come anche dall'intervento della dottoressa Medona si è vista come organizzazione, integrazione, e di nuovo secondo me tornerà il tema delle persone che dovranno poi far viaggiare questa organizzazione, perché siamo sui bisogni delle persone, bisogna riuscire a essere capaci di percepirle e capaci poi di riuscire a trovare le soluzioni. Ora, è una cosa che in qualche modo diventerà importantissima, come i vari interlocutori riusciranno a parlarsi anche in funzione di quelle che chiamiamo deleghe oggi, perché le aziende, i comuni fanno le deleghe, l'abbiamo visto fino adesso come termine, ma questo termine poi cambierà anche in funzione della scelta giuridica
Prima sentivamo parlare di quello che il Veneto prospetta, ma altre regioni hanno già fatto queste scelte, quindi nel tavolo di adesso chiamiamo chi è già portato avanti le esperienze, cerchiamo di imparare da loro, ma a loro chiedo anche di fare un minimo di, non dico autocritica, però di capire le scelte che hanno fatto, che problemi hanno comportato, perché questo secondo me è poi anche lo spirito del Pongov, come abbiamo sentito prima, e quindi chiamiamo al tavolo, prego. Beh, il sindaco Alberto Belleli, che è sindaco di Carpi, ma è anche responsabile welfare ANCI della regione Emilia-Romagna, grazie, benvenuto. Mara Begheldo arriva dal Piemonte, ci racconterà l'esperienza piemontese. Mara Begheldo è direttore del consorzio CISA 12 di Nichelino. E ha origini venete. E chiamiamo al tavolo Michelangelo Caiolfa, che ci racconterà l'esperienza della regione toscana. Michelangelo Caiolfa è di Federsanità ANCI Toscana e l'avete sentito nominare più volte stamattina perché è il responsabile scientifico dell'Osservatorio delle buone pratiche di integrazione sociosanitaria e socio fondatore dell'osservatorio, insomma, diciamo che è un motore primo dell'osservatorio. Ecco. Tenuto a sottolineare che ha il cognato del Veneto. Io direi di cominciare con Alberto Belleli, che io ho avuto il piacere di ascoltare ad Arezzo in una sua brillantissima relazione. Che per inciso ha lavorato per molto tempo a fianco del dottor Annichiarico, giusto per dare un po'... Esatto, infatti lo cercavo prima. Sì, siamo semplicemente 5 caselli sulla 22 del Brennero più a sud, ma ci siamo anche noi. Io intanto vi ringrazio per l'opportunità che ci date oggi, perché per voi è un approfondimento, ma per noi in particolare, io lo dico, per gli amministratori che si occupano di sociale, di scambiarsi anche best practices, capire cosa si sta muovendo, fare alcune riflessioni è preziosissimo, io l'ho visto in questi mesi. A me viene richiesto di fare un riassunto di qualcosa che è estremamente complesso, quindi cercherò veramente di limitarmi, in particolare sul tema delle ASP, ma non solo, sul sistema che noi abbiamo adottato in Regione, e con estrema umiltà cercherò anche di dire quali sono i limiti, però dall'altra parte anche i pregi di qualcosa che è stato importante. Prima cosa, le ASP. Noi abbiamo l'esperienza dei servizi pubblici alla persona gestiti all'interno di aziende che nascono come l'evoluzione di IPAB e che a loro volta erano i raggruppamenti delle opere PIE. Quindi sostanzialmente la Regione nel 2003 con la legge 2 decide di costruire queste che sono aziende dalla dimensione diversa rispetto alle IPAB, coordinate, ma il tutto sta in un disegno più complessivo, che è quello in un qualche modo di uniformare quelle che sono le necessità non soltanto meramente gestionali, ma anche programmatorie dei distretti e dell'impianto dei piani sociali. Il distretto diventa il centro della programmazione. Noi abbiamo 48 distretti sociosanitari sul territorio emiliano-romagnolo, vengono create 46 ASP, questo per dire che sostanzialmente lo strumento gestionale aderisce quasi completamente al modello. Non è obbligatorio, però al tempo stesso, come proverò a spiegare, diventa assolutamente opportuno e quasi necessario. Ha un'autonomia statutaria, gestionale, hanno anche ovviamente autonomia patrimoniale, cioè, i soci sono i comuni del distretto. Spesso e volentieri c'è una totale corrispondenza, che vi parla è socio dell'ASP Unione Terre d'Argine, si chiama in questo modo, prima prevedeva la partecipazione dei singoli comuni, noi oggi partecipiamo a livello di unione, in particolare il mio territorio ha una filosofia esplicita da questo punto di vista, il distretto sociosanitario coincide con l'unione dei comuni, esperienza per noi estremamente positiva, ma coincide anche con quello che è il perimetro su cui si muove la stessa ASP.
Ecco allora che l'ASP non viene disegnato, e questo è il primo elemento su cui voglio insistere, non viene disegnato all'interno di qualcosa che da subito è immaginato come un grande piano di welfare mix, dove a produrre i servizi sono il privato sociale, ovviamente il terzo settore, ma sono anche le stesse ASP. Non viene disegnato in termini concorrenziali, ma dal punto di vista programmatorio l'opportunità di gestire le CRA, i diurni, la domiciliare, anche con l'ASP all'interno della complessità, consente di, e qua traccio un primo, diciamo così, bilancio, clinicamente di non perdere la mano. Cioè sostanzialmente chi ha le funzioni di controllo, che è il comitato di distretto, che è l'ufficio di piano, non perde la mano rispetto alla professionalità della gestione di quelli che sono, diciamo così, i luoghi del servizio sociosanitario. L'ASP stessa gestisce punti della filiera gestionale. E questo è importante da un benchmarking dal punto di vista qualitativo. Ovviamente noi viviamo all'interno di un accreditamento che ci permette di, diciamo così, programmare laddove c'è il gestore del privato sociale o dove c'è il gestore di ASP. L'opportunità di confronto continuo è un elemento che è a garanzia di tutti i cittadini. Cioè, sia la produzione pubblica dei servizi, sia la produzione che avviene all'interno del privato sociale, ma sempre con programmazione pubblica, ha anche, diciamo così, un confronto qualitativo quotidiano. Poi io, devo dirlo con grande sincerità, non ho proprio nulla di cui lamentarmi del privato sociale che agisce sul territorio, lo fa all'interno di un disegno, diciamo così, di programmazione, ma da questo punto di vista questo elemento dà un'opportunità in più anche dal punto di vista della tenuta dei servizi tutti. L'ASP però è un soggetto giuridico che ha un proprio peso. Banalmente, l'ASP paga un IRAP che il privato sociale non paga. Questo per dire uno dei difetti del sistema, quindi è un'economia pubblica che tra l'altro fa una partita di giro rispetto alla regione, perché poi la paghiamo in quella direzione. Poi la regione si sforza e restituisce parte di quelle risorse all'interno del Fondo regionale della non autosufficienza, che voi sapete il Fondo regionale della non autosufficienza dell'Emilia Romagna è il primo fondo a livello nazionale su cui abbiamo investito tanto. Altro limite. Ovviamente i dipendenti di ASP sono inquadrati dal punto di vista del contratto nazionale in maniera assolutamente diversa dal privato sociale, hanno un costo diverso, hanno ovviamente anche un percorso contrattuale più oneroso, più difficile da gestire, anche in termini ovviamente di accordi. Non è il limite sicuramente per i dipendenti. No, non è il limite per i dipendenti, però allora mi avete chiesto di essere provocatori, quindi provoco. Allora uno dirà, ma allora gli amministratori emiliano-romagnoli hanno un sistema di privato sociale che funziona, hanno un accreditamento che gli permette di programmare, perché hanno le ASP? Beh, adesso provo a spiegarlo, perché le ASP mi permettono di fare innovazione. Perché tutte le cose che ha detto Enriquez prima, che io condivido, perché ce le siamo già dette ad Arezzo, stanno in piedi, mi permetto di provocare. Penso che tra il pubblico oggi ci siano colleghi amministratori, sindaci, eccetera. Tanti. Bene, li saluto tutti, come saluto tutti gli altri. Noi abbiamo una grande difficoltà a volte di uscire dallo schema dei puntini. E quel passaggio in più spesso e volentieri ci vede in un'azione programmatoria all'interno di regole che sono già prestabilite e che non ci permettono di fotografare la dinamicità o l'evoluzione a cui noi assistiamo all'interno della nostra società quotidianamente. E quindi se tutte le volte che noi andiamo ad identificare un problema, manifesto o non manifesto, faccio riferimento alla relazione precedente, quindi a un bisogno latente anche che c'è sul territorio, se tutte le volte io devo fare una gara, così ci capiamo, no? O devo immaginarmi di costruire un percorso di coprogrammazione, coprogettazione, il problema è già macerato, è finito. È sempre perché sto nella provocazione. Noi viviamo nella società dell'invecchiamento. Io vi do un dato. Recentemente Enriquez era con me a Roma, IFEL, insieme a Federsanità, hanno presentato quello che è il bilancio sociale dei comuni, il bilancio sociale al quadrato, diciamo così. C'è un dato che lascia a bocca aperta. Negli ultimi 6 anni, nel periodo dei 6 anni, 2014-2020,
i comuni italiani hanno speso il 14% in più in termini di output di spesa sociale, pari allo 0,47% del PIL nazionale. Il dato, ovviamente, me lo permetterete, nei comuni del nord che sono ricchi di servizi va ben fuori scala rispetto a quel 14%. Perché? Perché abbiamo società più complesse e dove il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione incide in termini di domanda sociale in maniera straordinaria. Allora, parto da questo per dire che su quell'invecchiamento della popolazione, prima cosa, se penso che la mia risposta è soltanto quella dei servizi e dell'ambito del sociale, abbiamo perso, lasciamo lì subito. Perché quei numeri, che sono numeri che si leggono in quella quercia demografica mostruosa che vediamo e che sta arrivando in termini di bisogno, vanno affrontati e vanno affrontati con tutti i sistemi possibili. A volte una risposta sono le politiche abitative, dall'altra volta le risposte sono la pianificazione di una città, altra volta è il sistema dei trasporti pubblici, altra volta è il coinvolgimento di altri attori, antenne sul territorio. In una società dell'invecchiamento io non mi posso permettere che un anziano viva a vita sola e non abbia un giro di telefono in 60 giorni. Cosa abbiamo fatto noi? Io vi dico, purtroppo noi abbiamo avuto... A Roma si dice una sveglia, no? Quando ti arriva... Nel 2012 a noi la sveglia è arrivata. Io ero assessore alle politiche sociali all'epoca, terremoto dell'Emilia. Carpi ha 73.000 abitanti. Non potevi più stare in casa, la terra tremava in continuazione. E adesso, al di là del fatto che non c'era più la casa, noi vivevamo abbiamo vissuto per 1 mese e mezzo in tenda. Perché se rientravi, cioè anche semplicemente la paura, ma il tempo di andare a vedere come erano messe le case dal punto di vista strutturale. Cosa abbiamo visto noi dentro quelle tende? Cosa ha visto l'assessore sociale e tutti gli altri? Li aprivamo e dentro chi c'erano? 2 anziani a vita sola, oltre 75 anni, rete familiare, come posso dire, più povera, visto l'andamento anche demografico, relazioni scollegate. Bene, siamo riusciti ad intervenire ovviamente nell'urgenza, abbiamo aperto delle CRA non ufficiali che poi ci hanno permesso, poi tra l'altro le persone sono state accolte in tutto il sistema dei servizi sociali del nord Italia, ivi compreso il Veneto, quindi noi siamo debitori con l'Italia. In quel momento c'erano delle persone fragili da sistemare perché banalmente una persona in una tenda in maggio, a fine maggio, inizio giugno, ferma sotto un lettino, le piaghe da decubito arrivano dopo pochissimo. E cosa abbiamo imparato da lì? Che non potevamo più permetterci di non sapere cosa c'era dentro la nostra comunità. Quindi siamo andati a cercare un dato, la nostra base anagrafica. Abbiamo individuato dove erano le persone oltre 75 anni e l'abbiamo incrociato con gli altri dati del nostro sistema informativo territoriale, a cui abbiamo aggiunto i dati dei medici di medicina generale. Riassumo, io oggi ho un programmino che possono vedere soltanto persone abilitate, che mi permette di cliccare su un condominio e sapere quanti anziani a vita sola sono lì dentro, qual è la loro rete familiare, chi è il medico di medicina generale e se questa persona ha prestazioni dal punto di vista dell'accesso sociale o sanitario e dall'altro punto di vista so anche se è passato tramite il nostro sistema, noi usiamo un gestionale che è iCare, ma per capirci ogni servizio sociale ha un sistema di gestionale, ho anche gli appunti, se non c'è dalle ore 12 alle ore 15 dove consegno il pasto tramite il pasto a casa, so di suonare al campanello vicino. Ovviamente è stato difficilissimo, perché dal punto di vista delle autorizzazioni in un paese che continua a parlare di integrazione sociosanitaria e poi non riesce a costruire un fascicolo sociosanitario, perché ovviamente le privacy complessive non consentono di... Diciamo così, abbiamo lievemente forzato il sistema, ma siamo arrivati a un punto che ci ha permesso di fare queste cose che provo a riassumere adesso. In tempo di emergenza... Fatemi, non faccio per eleganza scongiuri, però insomma delle sfortune ce ne sono già state, so però dove sono ubicate le persone e detta come va detta, durante il Covid
a ognuno di questi anziani è arrivata una telefonata del personale della scuola dell'Unione Terre d'Argine, che ovviamente non andando a lavorare aveva ricevuto a casa gli elenchi e telefonava: come sta signora oggi? Tutto a posto? Le è arrivata la spesa? Altrimenti le attivo, volontariato che ti porta la spesa a casa. E poi ovviamente tutto si conclude con: ma chi è il Presidente della Repubblica? Tipica domanda che i geriatri fanno per sapere lo stato di lucidità del loro interlocutore. Ok? Questo ci ha consentito però di dare una sicurezza sociale straordinaria a quelle persone. Ma non finisce qui, perché poi da lì ovviamente noi evolviamo il sistema. Siccome abbiamo costruito i care residence gestiti dalla nostra ASP, e qua il tema di nuovo dell'innovazione, perché l'innovazione la fai quando le intuizioni che ha anche chi fa le scelte politiche, che non siano soltanto di ordine programmatorio sul territorio, no? Noi abbiamo il care residence, che sono alloggi assistiti, ma sono alloggi per autonomi, non è una stanza di una CRA, è un appartamento, dove entra un anziano con la vita familiare, diciamo così, con le relazioni sociali corte, per non essere isolato, vive lì dentro, e lì dentro stiamo sperimentando quello che è il nostro braccialetto e il sensore di movimento per sapere se quella persona sta bene o no, perché se vedo che il sensore non mi segnala movimenti, quella persona sarà in difficoltà. E ovviamente il prossimo step qual è? Montare quel sensore nella casa di tutte le persone ultra 75enni che non vivono delle relazioni quotidiane. Ma non solo. Con il privato, o meglio, scusate, con l'associazionismo, costruire il sistema di adozione. Vanno a suonargli il campanello. Non sarà una telefonata, ma il campanello è il campanello. E se li faccio andare là con la divisa, con scritto che è il volontariato, e vogliono sapere soltanto come stai e se hai bisogno, quella persona non mi sfugge dai radar. E se addirittura quella persona dovesse arrivare a situazioni limite al wandering, quindi di far male a se stessa o agli altri, perché guardo gli amministratori, avete visto che con l'allungamento della vita partono gli accumulatori seriali, le persone che cominciano ad isolarsi, c'è una marginalità della vita che è tremenda. Bene, allora riusciamo ad incidere per prevenire questi fenomeni. Questo potrebbe essere visto soltanto come sociale? No, è sociale e sanitario, perché dall'altra parte noi che stiamo aprendo tra un mese esatto la casa di comunità, abbiamo cercato di interpretare al meglio il cambio da casa della salute alla casa di comunità, per tentare di immettere in quel sistema tutti gli elementi che potevano permetterci di sfruttare il vero appoggio alla domiciliarità, che è un obiettivo, non può essere uno slogan, e quindi riuscire a passare alla medicina di iniziativa. Ma la medicina di iniziativa ovviamente calcola una persona per quello che è, per il proprio fattore di età, le proprie condizioni di salute, il proprio stile di vita, arrivando a programmare le analisi prima, e questo per noi è fondamentale. E ovviamente la territorializzazione di un pezzo di sanità passa attraverso il supporto sociale, perché da sola non riuscirebbe. Perché quella profondità qualitativa di informazioni che ha il sociale, la sanità ce le ha da un punto di vista, permettetemi, classificatorio. Vanno messe assieme queste due robe, perché altrimenti qua siamo due criceti che girano su due rotelline diverse e non ci diamo una mano, ma la sfida è enorme. La sfida per me è enorme. E quindi non possiamo permetterci di disperdere da questo punto di vista le forze. Iniziamo noi, perché deve iniziare, a mio parere, sempre il pro tempore. Io tra 4 mesi ho smesso di fare il sindaco e non mi ricandido, però io sono sempre contento quando il sindaco, la sindaca, l'assessore, insomma l'amministratore, che è poi quello a cui vanno a bussare se non gli arriva la risposta, ha gli strumenti per innovare il sistema. Perché se è soltanto messo nelle condizioni di gestire, il sindaco, l'amministratore e l'assessore diventano dei risponditori automatici di una domanda crescente e di risorse che calano. Allora, io che faccio il tifo per i politici tutti, poi dopo ho la mia opinione, ma faccio il tifo perché i decisori politici siano sempre messi in condizione di avere questi strumenti, ovviamente parteggio, no? Sono partigiano in questa sala eterogenea, però io dico che
non possiamo immaginare diciamo così, di evolvere un sistema di fronte a queste complessità non soltanto se non c'è il dialogo sociale e sanitario, non soltanto se non si provano queste nuove esperienze, ma soprattutto se non si dà l'opportunità ai territori quella complessità di non farla diventare individualizzante, perché altrimenti è un altro di quelle traiettorie che ci farebbe perdere tutto, ma se siamo in condizione di fare queste innovazioni, scambiarcele, dirne i limiti, come avete provato a fare, secondo me, giustamente oggi voi, e metterci in condizioni di fare in modo che queste best practices passino da uno all'altro, ma su impulso degli stessi amministratori e decisori politici, perché questo ci consente veramente di captare alcuni elementi. Io volevo dire soltanto l'ultima cosa, perché ho sentito prima l'intervento che riguardava, molto interessante, ma anche se molto profondo, su tutto il tema delle risorse. Non vorrei, sempre perché avete detto che bisogna essere provocatori, no? Quindi io ho accettato, come si dice dalle mie parti, avete invitato un'oca a bere. Io provocatoriamente dico questo: non vorrei che alla fine di tutte queste riflessioni che meritoriamente si stanno facendo, sia devo dire Federsanità in maniera forte, ANCI sempre, Agenas, insomma ormai non dico che siamo diventati una compagnia di giro, ma è qualcosa di estremamente positivo, giungessero alla conclusione: sì, ma il problema sono i silos organizzativi. I silos organizzativi, secondo me, si creano quando non si ha il coraggio di rimettere in discussione all'apice la modalità con cui vengono costruiti i fondi, perché i silos si costruiscono sulle risorse. Poi dopo diventano con pareti molto spesse e non ci consentono di parlare. Bisogna avere il coraggio, a mio parere, di partire dalla sopra, con i temi, la non autosufficienza, la marginalità giovanile, la povertà. Noi abbiamo delle ASP, non ve l'ho citato tutto, che agiscono direttamente per mano dei comuni e organizzano le mense per i non abbienti, piuttosto che... Ora, da questo punto di vista, io penso che però in particolare le autonomie locali e regionali debbano riuscire a rimettere in discussione il modo con cui oggi vengono, non soltanto la quantità, ma anche il modo con cui vengono allocate e organizzate le risorse, perché solo così si costruisce l'integrazione sociosanitaria. Quindi dal modello dell'azienda sanitaria alla persona, che è l'ASP, giusto per capirsi, adesso passiamo alla scelta invece del consorzio che è stata fatta in Piemonte, dalla nostra Veneta. Buongiorno a tutti, intanto grazie per questa opportunità di poter acquisire esperienze e raccontare una nostra esperienza. Mi permetto solo di fare un appunto, perché è un'impressione che ho avuto stamattina entrando qui, e man mano che vanno avanti gli interventi ho questa conferma. Stamattina quando sono entrata ho detto: che bello, un teatro per parlare di sociale e sanitario, cioè un posto di cultura, e mi rendo conto che oggi stiamo facendo cultura, cioè nel senso che dobbiamo veramente darci quel valore anche che spesso pensiamo di non avere, che i nostri interventi, i nostri servizi fanno parte di una cultura di un paese, e arrivare ad una partecipazione così ampia rispetto a mettere insieme cultura sociale e cultura sanitaria, che da tanto tempo viaggiano su binari paralleli con dei tentativi di incontro, ma non così sempre semplici, io penso che sia veramente un'azione di cultura importante. Quindi ritengo che questa collocazione di questo evento abbia anche questo significato, e quindi grazie per aver scelto questa esperienza. Nel frattempo dico a tutti che la sfilata dei carri oggi non c'è, quindi non ci sarà nessun tipo di problema logistico dopo. Non avete più scusa per svegliare. Allora vado avanti io. Allora, io partirei da qui.
perché dovevo cercare di capire da dove partire per raccontare che cosa è successo in Piemonte. Io partirei da questa affermazione: qual è l'obiettivo del servizio sociale? Poi secondo me potrei scrivere anche l'obiettivo del servizio sanitario. Colgo un po' l'affermazione del questore stamattina quando diceva: dal titolo possiamo sostituire le parole, ma i problemi sono quelli. Qual è l'obiettivo del servizio sociale? Creare raccordi tra bisogni e risorse, attivando un sistema di aiuto intorno ai problemi del singolo e della collettività, favorendo e migliorando i rapporti e le relazioni tra gli individui e fra gli individui e i sistemi di risorse, dove per risorse naturalmente non sono solo le risorse economiche, ma sono anche le risorse professionali, e ritorno e confermo quanto accennato anche negli interventi precedenti, le persone che fanno i servizi e i sistemi. Tralascio tutta la parte normativa perché secondo me Banca Mondiale ci ha fatto un excursus molto dettagliato di quello che è avvenuto in ambito normativo, ed è quello che in qualche modo ha determinato per il Piemonte la scelta di individuare nel consorzio la forma gestionale migliore del servizio sociale. Siamo negli anni 90. Stiamo parlando di un sistema normativo dove si sta ricostruendo anche il servizio sanitario. Il servizio sociale incomincia a guardare un po' oltre rispetto a quello che è solo un bisogno sanitario delle persone, ma incominciamo a parlare di un benessere, quindi di quella definizione dell'OMS che diceva sullo stato di quando una persona sta bene, e che non è solo una questione di presenza o assenza di malattia. I comuni piemontesi decidono di creare un sistema di risposta al cittadino che sia il più vicino possibile al territorio, mettendo insieme individuando nella formula consortile un ente dotato di un proprio bilancio, di un riconoscimento giuridico e quindi della possibilità di mettere a frutto anche delle risorse attraverso programmazione che partono dal consorzio, pensando che questa formula fosse la migliore. Soprattutto perché in Piemonte i comuni sono tantissimi, 1180 comuni nella regione Piemonte, quindi voglio dire un numero enorme. Però abbiamo comuni, città di Torino, 850.000 abitanti, e comuni che non arrivano a 100 abitanti. Quindi voi immaginate che la gestione del servizio sociale in un'ottica di risposta al cittadino, ai suoi bisogni, non può essere gestita allo stesso modo da un comune come Torino al comunello con 100 abitanti. Quindi la necessità di far sì che anche i cittadini di quei comuni piccoli potessero beneficiare di interventi e di servizi alla pari di chi abita nella grande città. Vi porto, così la vediamo, era perché ho visto la slide della Regione Veneto e quindi riporto quella della Regione Piemonte. Anche noi questa figura dove vedete con il logo di Regione Piemonte è la situazione al 31/12/2022. Allora, da una parte la Regione Piemonte è divisa nelle sue 8 province, dall'altra parte, colorati in modi diversi, sono tutti i nostri consorzi. Quindi 47 consorzi che sono però diventati 40 ambiti, e vi spiego anche questo passaggio. Proprio perché, come citavamo prima, a un certo punto i consorzi, cioè per la legge 147 che ci chiede di lavorare sulla povertà per ambito, alcuni consorzi che già stavano lavorando insieme su molte tematiche decidono di sfidare, cioè di mettersi un po' in gioco insieme per affrontare una tematica, quella legata al lavoro, perché stiamo parlando di interventi a sostegno delle persone che hanno difficoltà economiche determinate per mancanza di lavoro. Poi possiamo andare a ragionare sul perché non hai il lavoro, però apriamo una porta immensa, di sperimentarci in questo ambito nuovo del lavoro insieme. Quindi consorzi che si mettono insieme
decidendo di trattare questa tematica in un modo comune. Diventa una necessità di quel momento, una opportunità, non una necessità, un'opportunità di quel momento storico, che però pian piano è diventato che l'ambito ha acquisito un'identità sempre maggiore, soprattutto da parte del Ministero, che ha incominciato a destinare le risorse andando a pensare alla dimensione di ambito. E all'interno della Regione Piemonte questa situazione un po' di problemi li ha creati, perché voi capite che l'ambito, che non ha un riconoscimento giuridico, quindi non dispone di un proprio bilancio, di un proprio sistema che permettesse di utilizzare risorse e decidere una programmazione su tutte le tematiche in questo senso, ha fatto sì che alcune esperienze nate per gestire il problema e il servizio del SIA in quel momento non potevano più essere riconducibili alla stessa necessità e stessi bisogni per trattare altre tematiche, non ultima la non autosufficienza, per esempio. Ho dimenticato di dirvi una cosa: quando sono stati costituiti i consorzi, i comuni hanno utilizzato come strumento per regolarizzare la loro collaborazione delle convenzioni che andavano a definire quali erano gli ambiti di attività che venivano trasferite a questo ente consorzio. E all'inizio degli anni 90, nel corso degli anni 90, quando i consorzi iniziano ad agire e a costituirsi, erano stati trasferiti ai consorzi la tematica, diciamo così, simbolo del servizio sociale, quindi minori in situazione di difficoltà, anziani, disabili. Questi erano i 3 target sui quali si fondavano le convenzioni, le prime convenzioni, che si sono dando però, e questo secondo me è stato un buon segno di prospettiva, dando l'opportunità però che ogni comune, quindi che all'interno di quella forma primaria, diciamo così, potessero essere integrate altre attività, presupponendo un'evoluzione del bisogno dei cittadini. E questo ha portato poi a definire che all'interno del target minori, anziani e disabili ben presto comparissero gli adulti, con tutto quello che ha il significato degli adulti. Quindi adulti che è vero che possono essere disabili e anziani, ma adulto nel senso di famiglia, adulto nel senso di bisogni che sono altri oltre alla semplice assistenza, ma sono anche di empowerment, sono anche di accompagnamento, sono anche di accrescimento delle competenze e valutazione delle competenze rispetto a quelle tutte le altre tematiche che sono riconosciuti come determinanti di salute, non ultimo la casa, il lavoro e le infrastrutture del luogo dove abiti. Non si può pensare che una persona sanissima vada in un paesino che non ha nulla e che, magari ognuno di noi spera un po' di dire avessi la possibilità di andare per una settimana in un posto con un bel libro, leggo e non penso più a niente, però penso che ognuno di noi una settimana, 10 giorni, 15, poi o torno nel caos a cui sono abituato dove ho anche dei servizi, oppure veramente mi ammalo di tutte le cose più impensabili che posso individuare. Qual è, perché la scelta del consorzio che oggi noi definiamo consorzi? Io vengo a parlare di consorzi, ma noi stiamo incominciando a definirci ambiti, perché effettivamente siamo un ambito. Quindi ci riconosciamo come enti gestori dei servizi sociali, ma ambito territoriale sociale, perché in questo modo riusciamo anche a interpretare al meglio quelle che sono le indicazioni sia ministeriali e anche con la nostra regione riusciamo a ragionarci meglio in questo tema. La Regione Piemonte arriva da una grossa riorganizzazione degli ambiti che è scaturita in un incremento del numero degli ambiti, proprio perché, come vi dicevo prima, la prima conformazione in ambiti era determinata dall'esperienza del SIA, ma poi man mano l'evoluzione, i bisogni si sono aumentati, e questo ha fatto sì che la necessità di suddividere quegli ambiti iniziali
in altri ambiti, perché la connotazione e la dimensione organizzativa dell'ambito aveva maggiore necessità di essere ulteriormente divisa, perché poi le differenze fra alcuni di quei consorzi che si erano messi insieme per sperimentare l'azione del SIA non potevano più essere mantenute, perché non si riusciva più a rispondere a dei bisogni che, pur essendo nella stessa regione, cambiando di collocazione o più vicino alla città o più di periferia, più verso la montagna, era necessario che potessero essere agite in modo più singolo. Quindi oggi siamo a 40 ambiti. Luci e ombre rispetto a quello che possono essere le luci e ombre di un'organizzazione di questo tipo. Luci sicuramente perché abbiamo la possibilità di programmare come ambito, e fra ambiti siamo tenuti insieme da un coordinamento regionale degli ambiti che ha la possibilità di confrontarsi e interloquire con la regione in modo rappresentativo rispetto a quello che possono essere le esigenze anche di risorse professionali ed economiche per attivare programmazioni che rispondono a un bisogno della regione Piemonte. Ombre quali sono? Le ombre sono che siamo ambiti molto diversi, quindi forse le linee guida di cui ci parlava prima Banca Mondiale potrebbe dare un'indicazione di quelle che potrebbero essere le dimensioni ottimali di un ambito. Noi oggi, come vi dicevo prima, abbiamo ambiti. La città di Torino fa ambito, conta 1 a livello di organizzazione e ha 850.000 abitanti. Abbiamo degli ambiti che hanno 25.000 abitanti e conta sempre 1. Quindi se facciamo un ragionamento su quello che per esempio è la suddivisione delle risorse che il Ministero fa per ambiti, se noi contiamo, ne cito una così ad esempio, Fondo Nazionale Non Autosufficienza, PUA, 2 assistenti sociali per ambito, voi capite che 2 assistenti sociali, città di Torino, ambito 1, non hanno lo stesso valore di 2 assistenti sociali, ambito di Ovada, che ha 25.000 abitanti. Quindi sicuramente c'è una necessità di andare un po' a rivedere la nostra organizzazione in questo senso, senza però perdere quel discorso di capacità di programmazione e organizzazione che deve essere un po' messa a sistema. E poi il discorso di creare i sistemi informativi di collaborazione sanità e assistenza, perché i consorzi con i loro ambiti distretti sanitari hanno da sempre lavorato e si sono integrati nelle varie attività attraverso degli accordi. Noi abbiamo da anni, da quando siamo nati come consorzi, degli accordi per la gestione dei servizi sociosanitari, a integrazione sociosanitaria con le ASL, dove andiamo a definire all'interno di quegli accordi quali sono i servizi, quali sono le figure professionali che collaborano nella gestione di quei servizi e naturalmente le risorse. Chi agisce, chi paga a seconda dell'intervento che viene portato avanti. La sfida che stiamo portando, questi naturalmente vanno uniformati, perché noi abbiamo degli accordi, consorzi, ambiti con il sanitario che variano in alcuni punti da territorio a territorio, e quindi anche lì stiamo cercando di portare avanti insieme a Regione quello che potrebbe essere uno schema di base, quindi non perché dobbiamo allinearci tutti verso il basso, perché quei territori che sono già un po' più avanti possono mantenere forte le loro attività, però di definire un livello base di integrazione sociosanitaria al di sotto del quale non possiamo andare. E questo naturalmente è compito della Regione, darci questo livello, attraverso poi andando a attendere a quelle che sono le migliori occasioni e opportunità di quei territori che stanno lavorando e che hanno fatto delle cose diverse. In questo senso l'esperienza dell'osservatorio, e ci tengo a sottolinearlo perché io sono nel comitato tecnico scientifico e devo dire che da quando sono lì ho imparato a fare, grazie
a quello che ha messo in piedi anche come modello di analisi delle varie esperienze, ed è quello che mi stimola a lavorare per l'osservatorio, che non si vuole andare a ragionare su quello che è la buona prassi da trasferire, perché qualsiasi buona prassi portata in un altro territorio, con caratteristiche diverse, con operatori e persone diverse, non è detto che funzioni. Anzi, può essere una cosa che funziona benissimo, io te la porto perché funziona benissimo e faccio crollare anche quel poco che c'era. Quindi l'idea di creare non un elenco delle buone prassi, ma proprio di andare a vedere quelle buone prassi, da cosa sono state determinate, quali sono stati i punti di forza e i punti di debolezza, e trasferire i punti di forza cercando di evitare quegli errori che magari altri territori sono riusciti a superare, perché in quelle esperienze vediamo quelle debolezze che anche il nostro territorio può avere. E io ritengo che questo possa essere effettivamente il ruolo grosso dell'osservatorio. E quello che è l'esperienza consortile piemontese è un'esperienza che ormai è trentennale, perché negli anni 90 noi siamo nati, quindi in qualche modo abbiamo delle esperienze che possiamo condividere, ma non possiamo dire di essere al top. Cioè non abbiamo raggiunto un'organizzazione ottimale. Dobbiamo essere comunque nell'ottica di dire il consorzio, l'ATS funziona, bisogna fare attenzione a tutta una serie di elementi, a tutta una serie anche di elementi organizzativi, figure professionali, figure amministrative, perché la gestione degli ATS non è solo erogazione di servizio sociale, ma è anche un'organizzazione di una struttura che sia in grado amministrativamente di gestire tutta quella parte di impegni amministrativi, burocratici, rendicontativi che sono necessari al buon esito di una qualsiasi programmazione. Ultimo intervento, quello di Michelangelo Caiolfa, che ci racconterà della Toscana. Volevo solo far notare come la terminologia di chi sta utilizzando organizzazioni diverse cambia, perché ha parlato di accordi, non di deleghe, per esempio, no? Quindi ecco, cercate di capire come cambierà un po' anche la nostra terminologia e le nostre convenzioni e il nostro anche modo di lavorare a seconda di quale configurazione sceglieremo nelle varie TS. L'ultima esperienza, quella della Toscana, qui siamo davanti a una delle grandi organizzazioni regionali in questi termini. Grazie a tutti. Intanto i ringraziamenti possono essere formali o veri. Intanto vi ringrazio per avermi fatto permesso di vivere una giornata così, perché queste sale non si ricordano da 10 anni e perché sono sale non soltanto quello che è stato già detto, il luogo, ma anche chi c'è. C'è l'azienda, il direttore generale, la conferenza dei sindaci dell'azienda, la regione, l'ANCI e Federsanità, che è riuscita un pochettino a metterli insieme. Difatti ringrazio tantissimo Domenico Scibetta, perché questa iniziativa è figlia di un pensiero di un paio d'anni, lungo un paio d'anni. Abbiamo parlato a Roma un anno fa. Esattamente, ospiti dei frati. E quindi riscalda un po' il cuore rivedere cose che si vedevano 10 o 15 anni fa. Ora io racconto invece una storia, velocemente, in 10 minuti perché è tardi. La storia di, diciamo così, mettiamola così, una comunità regionale che dice e va bene, e se noi dobbiamo dare al sindaco uno strumento così, come dice lui, no? Mettiamo insieme queste due cose, le dobbiamo mettere insieme, ma uno strumento pubblico, e uno strumento pubblico deve essere per forza persistente, efficace e continuo nel tempo, perché l'azione amministrativa deve essere per forza conseguenziale e continua nel tempo. E quindi non può essere frutto soltanto di le ottimissime occasionalità di cui è ricchissima l'Italia, perché le persone si mettono insieme, fanno rete, rispondono soprattutto in emergenza, ma anche dopo. La questione è come facciamo a fare una struttura persistente di integrazione, di tipo territoriale ovviamente, di questo stiamo parlando. E io racconto solo una storia velocemente. In parte anche una vetrina, ovviamente, immaginate. Sì. Una storia lunga 20 anni. Inizia esattamente con la riforma del titolo nel 2000,
con la riforma del titolo quinto, ma inizia con un veicolo precedente, che è il decreto Bindi 229, la riforma ter della sanità, e la legge 328 detta Turco, che è la legge quadro del sociale. In quel momento perdevano efficacia per la forza del titolo quinto, ma in quel momento iniziavano contemporaneamente. E inizia anche la storia della Toscana, diciamo, che si può raccontare velocemente. Un piano sanitario regionale che parla di obiettivi di salute OMS e che dentro, per quello, mette una parola evocativa dentro, la società della salute. Società vuol dire mutuo soccorso, società del mutuo soccorso di un territorio, della salute, perché non soltanto i determinanti sanitari, ma tutti gli altri. Sperimentazione, partono su 19 sperimentazioni delle società della salute al buio. Fare il primo statuto di una società della salute è stato una delle esperienze più belle possibili. Figlia della riforma del titolo quinto, 2 leggi che sono quelle che tuttora sorreggono la regione toscana nella sanità e nel sociale, approvate nella stessa seduta con lo stesso numero, 40 e 41, una dopo l'altra, la stessa seduta del Consiglio regionale nel 2005, che rimangono tuttora, sono stratificate e cambiate nel tempo. Nel 2008, dopo la sperimentazione che è durata 5 anni, 2003 sperimentazione, 2008, c'è una legge che interviene su quelle principali, che noi la chiamiamo costitutiva delle società della salute. Quindi da quel momento si esce dalla sperimentazione e si entra in quella cosa che potremmo chiamare il modello. Poi, siccome io lavoro a Firenze, ogni tanto c'è PT Uomo, no? Arrivano i modelli che sono tutti alti, belli, giovani, stanno antipatici, come potete immaginare, e quindi a me modello toscano, è una cosa, l'esperienza della Toscana. Proprio quando parte, succede che cominciano a entrare in campo le leggi di attuazione della riforma del titolo quinto. È molto complicato, ma ce ne sono almeno 2 perni che ci interessano a noi: il federalismo fiscale, di cui abbiamo ancora i decreti in atto in questo momento, e la riforma del testo unico. Perché? Perché il titolo quinto dice delle cose, da questo punto di vista, delle cose che si possono raccontare in maniera molto semplice, ora che l'abbiamo digerite. Esiste il multilivello, esiste il livello di governo statale, regionale, comunale, le province sono in discussione, ma ora ritorneranno con la riforma dell'EP, e a ogni livello di governo è aggregato un insieme di funzioni fondamentali che quel livello di governo deve esercitare per forza, che non sono più delegabili. È in quel tunnel che succede la questione delle deleghe. Non sono più delegabili perché un comune, un amministratore, non può non esercitare le funzioni assegnate da quelle leggi lì alla propria amministrazione, ma può farlo soltanto in forma singola o associata. E le forme associate sono codificate da dal TUE e da alcune altre leggi complicate. In quel momento lì entrano anche le norme, prima parlava la dottoressa Midena con la bellissima relazione, ci sono state tante cose che hanno fatto ondeggiare i nostri riferimenti, fra cui la parte di razionalizzazione della spesa pubblica dal 2008 in poi. Lì, in quel momento là, si diceva: guardate che tutte le forme che non sono del singolo comune di esercizio della funzione pubblica vanno tolte tutte qua, vanno tutte sciolte. E siccome la società della salute è un consorzio, noi dovevamo sciogliere, erano diventate 21 società della salute in Toscana, perché erano dei consorzi, non potevamo più tenerli. Per un paio d'anni settentennato, poi ci sono stati vari interventi, fra cui uno fondamentale nel 2016 per la legge di bilancio del 2017, che invece ha interrotto questo processo dicendo no, per i consorzi di bonifica, i consorzi dei parchi e i consorzi del sociale, del socio-assistenziale possono non soltanto continuare, aveva detto così, ma possono anche riprodursi, diciamo. Ma sono consorzi di funzioni pubbliche, non sono aziende speciali, cioè esercitano la funzione sociale, in questo caso associata, non erogano i servizi, e quindi erogano i servizi. Sono 2 momenti: l'esercizio della funzione, l'erogazione del servizio. Quindi questo genera a cascata tutto un processo molto più grande in Toscana,
di riorganizzazione del sistema. Da 12 ASL si passa a 3 ASL, che sono grandi come quelle della Lombardia, da 1 milione di assistiti, e 28 ambiti territoriali. Il consorzio si poteva fare, la scelta strategica è stata quella di continuare con l'esperienza delle società di salute. Arriviamo a ora, siamo in attesa, c'è un PIS, finalmente i piani diventano sanitari e sociali integrati regionali, c'è la conferma delle società di salute e la spinta verso consorzi di tipo gestionale. Che c'è sotto? Vado più veloce. Sempre la stessa questione, la frammentazione. Trovare il modo per costruire l'ambito territoriale sociale, costruire l'ambito territoriale sanitario, metterli insieme, collegarli, inchiodarli fra di loro con alcuni cardini che sono non soltanto quello professionale, non soltanto quello direzionale e gestionale, che sono diventati patrimonio, intanto quello professionale, ma anche gli altri, ma siccome si tratta di esercizio della funzione pubblica, sanitaria, sociosanitaria e sociale, c'è bisogno della dimensione istituzionale, non è possibile farlo in un altro modo. E ovviamente, siccome è un territorio, dobbiamo riportare il ragionamento al territorio. Vado più veloce, ora c'è una vetrina, la illustro velocemente perché sono già stato richiamato. Quello è il sistema deframmentato, quello è l'obiettivo colto in 20 anni di lavoro, quindi ora ce ne sarebbe bisogno di altro. Sono i 28 ambiti, la parte più scura sono le società della salute, sono 16 su 28, ma altri 3 ambiti che non sono società della salute sono molto simili. È una cosa complicata la società della salute perché ha dentro tutti quegli elementi istituzionali, di programmazione e gestionali. È un consorzio di funzioni pubbliche, è dentro il sistema sanitario regionale. L'organo di governo è fatto dalla conferenza dei sindaci più il direttore generale. Votano in maniera pesata, c'è un quorum perché devono esprimere la propria volontà con degli atti amministrativi validi. Le materie che gestisce la società della salute, le materie della società della salute sono tutto il sanitario territoriale, senza la farmaceutica, tutto il sociosanitario e tutto il socioassistenziale. Ha 5 funzioni, una funzione alta di programmazione, di indirizzo, che riguarda tutti gli ambiti, le perimetrazioni degli ambiti coincidono dal 97, altrimenti non si può fare, se la perimetrazione del territorio, del sociale e del distretto non coincidono, non si può fare ovviamente, ma questa è un'eredità della Toscana dal 97. Hanno 2 funzioni di programmazione, non soltanto gli indirizzi, hanno funzioni di programmazione operativa, allocano il budget dell'ambito territoriale, se gli amministratori hanno la capacità di farlo. E hanno 2 funzioni di produzione diretta, uno sul sociale perché è il gestore dell'associata comunale, diciamo, e uno sociosanitario per le aree non autosufficienza e disabilità. Il presidente per forza uno dei sindaci, il direttore del distretto e il direttore del sociale coincidono nella stessa persona nominata dalla conferenza dei sindaci e dal presidente della regione. Il realizzatore di quella parte che si può realizzare, perché un'altra parte è sanitario puro, è il consorzio stesso, perché il consorzio può organizzare la funzione e organizzare l'erogazione dei servizi. Questo è un passaggio delicatissimo, perché il TUEL non è chiaro, non ha maturato questo passaggio nel passato e ora ce lo ritroviamo davanti. Se noi sbagliamo, ci ritroviamo un gestore che dovrebbe essere poi messo in house della conferenza dei sindaci, diciamo così, con i passaggi ANAC, eccetera, eccetera. Ma chi non è obbligatorio? E quegli ambiti e quei sindaci che non lo vogliono fare, quegli ambiti che non si vogliono confederare, hanno uno secondo strumento, la convenzione sociosanitaria più piccola, sempre una convenzione associativa, perché se non è associativa non può esercitare la funzione associata, sempre con lo stesso organo di governo, ma limitato soltanto a quella parte in comune fra non autosufficienza e disabilità, che eventualmente può recare anche il sociale. Difatti 3 di quei consorzi arrivano fino al sociale. Ma il gestore, il gestore non esiste, il soggetto realizzatore è la ASL, ma la ASL dentro la conferenza dei sindaci che vota. Vado più velocemente perché è troppo complicato. C'è un terzo elemento che mette insieme tutto, che è il piano integrato di salute. Sicuramente è un piano sanitario e sociale, ma vorrebbe essere di salute. È uno strumento obbligatorio per tutti gli ambiti, che siano società della salute o meno. Mette insieme il piano del distretto col piano di zona e sociale e cerca di guardare i determinanti di salute.
È un oggetto molto complicato che ha una piattaforma sola regionale divisa per 28 zone, sono 6 anni che si fa quel tipo di programmazione e come vedete c'è una programmazione operativa. Quella programmazione operativa è in realtà la funzione più preziosa che può fare la società della salute. Allocare il budget e il piano di zona dell'associata e allocare il budget per quanto riesce del distretto sanitario. Finisco, c'è una struttura dentro molto delicata per le conferenze sindaci, amministratori, perché quella cosa che non vedete è un albero della governance multilivello. 273 comuni, non c'è un'assemblea di 100 comuni con la loro azienda. La capacità di rappresentanza è data al presidente della conferenza dei sindaci, quindi ci sono al massimo assemblee da 10 conferenze dei sindaci e quella regionale da 28 presidenti delle conferenze dei sindaci. È un modo per tentare di portare la governance a un livello operativo diverso, perché l'assemblea da 100 sindaci sappiamo in altre forme di gestione che non riusciamo. Ho finito. Le criticità, ma delle società della salute, di quell'oggetto lì, di quel tentativo di incardinarli, di incardinarli uno dentro l'altro contemporaneamente. Intanto quella era una vetrina, la realtà non è quella, no? La realtà è molto ancora da lavorare, anche perché c'è stato uno stop di 6-8 anni fondamentalmente. Le fatiche sono quelle della creazione del distretto dentro la cultura aziendale e piramidale che abbiamo ancora, che non c'entra niente, cioè non c'entra con l'ATS, è una questione della sanità. O la sanità capisce che c'è un livello di organizzazione territoriale diverso, ma lo deve capire come cultura aziendale prima di tutto e poi con alcuni strumenti. C'è la questione della costruzione ATS, perché l'ATS costruito in quel modo lì, noi si chiamano zone, sentirete sempre parlare di zone in Toscana, vuol dire che dentro c'è l'associata comunale, altrimenti non lo puoi fare. Non è mica detto che 273 comuni toscani vogliono fare 28 gestioni associate, perché se non lo vogliono fare... E non ci sono strumenti nazionali su questo, anzi, i primi strumenti sono le linee guida di Giovanni. Ha avuto un momento molto difficile oggi e quindi stanotte, quindi è stato veramente carino stare con noi, della Banca Mondiale, scusate. E quindi un'entità che mette insieme questi due oggetti ha bisogno che questi due oggetti esistano però. E poi c'è la grande scommessa di metterli insieme in maniera, con un IBAN solo, con un conto corrente solo, con un direttore solo, perché così è in questo momento, per 16 esperienze su 28. I progressi su tutte e 5 le dimensioni sono stati progressi clamorosi. C'è un IBAN, c'è un solo direttore, c'è una sola pianificazione, c'è un solo sistema di acquisti, c'è un solo sistema di rapporti col terzo settore, c'è un solo sistema di accreditamento, eccetera, eccetera. E c'è la grande scommessa della dimensione comunitaria. Ultimo passaggio. Le speranze. Beh, la prima speranza è che dopo il Covid ci sia qualcosa a livello della funzione di governo nazionale che deve accadere qualcosa. Abbiamo il DM77, abbiamo i decreti di disabilità, il decreto non autosufficienza, ma abbiamo un disegno di cosa vuol dire veramente l'integrazione permanente con strumenti territoriali. Abbiamo il disegno di un nuovo TUEL e poi delle prospettive più piccole, toscane. L'atto obbligatorio che ogni regione ha dovuto fare di recepimento del DM77 in Toscana è stato fatto sanitario, sociale, sociosanitario e sanitario insieme. Si chiama delibera 1508. E l'elemento che fonde queste tre cose è la società della salute. E quindi quello che ci aspettiamo è che questa stagione post-Covid abbia la capacità di incastrare la costruzione del DM77 e con la costruzione degli ambiti territoriali che da noi si chiamano zone. Sentivo l'introduzione stamattina bellissime da parte di tutte le persone e seguivo quella del vicepresidente della regione. A noi abbiamo bisogno in questo momento di un duplice capacità di pensiero. Duplice, una capacità di visione, i sistemi locali che rispondono ai bisogni di salute, complessi, non semplici,
non quello che ha detto Francesco, io lavoro su un organo, mi occupo dell'organo, fine. No, capaci di lavorare su tutto e una capacità invece operativa, contemporaneamente. Abbiamo bisogno del duplice pensiero e dell'emozione che abbiamo avuto nel Covid di portarla invece in questa capacità di costruzione della trasformazione del cambiamento. Grazie. Indubbiamente 3 esperienze diverse che comunque portano sempre a cercare di soddisfare i bisogni dell'utenza con un sistema veramente organizzato, soprattutto l'ultimo, devo dire che ci disorienta, a me un po' mi ha disorientato, ma ne parliamo dopo. Assessore. Sì. Buongiorno, io ringrazio Federsanità, ANCI, l'azienda USL 9, la conferenza dei sindaci, insomma, per aver voluto questo momento di dibattito, confronto. Ho già sentito insomma che c'è la volontà anche di replicarlo in altre province, quindi anche coinvolgendo altri territori, proprio perché credo che questo è un momento molto importante, molto storico, molto particolare, in cui la maggiore, diciamo così, le maggiori informazioni che possono circolare, ma soprattutto la maggior consapevolezza da parte di tutti gli attori diventa fondamentale. È un momento particolare, storico, l'abbiamo sentito da tutte le relazioni che ci sono state, anche dai confronti con altri territori, con altre regioni, che ringrazio insomma per il supporto, ma soprattutto insomma per i contenuti che ci hanno voluto portare, perché chiaramente oggi c'è un panorama nazionale, c'è un panorama regionale, c'è un panorama demografico, sociale molto diverso, e quindi su cui sicuramente bisogna fare delle riflessioni, degli investimenti, che non sono solo investimenti di risorse finanziarie, insomma è stato parlato dell'importanza delle risorse, del fatto che le risorse non devono essere suddivise troppo a cosiddetti silos, ma essere un po' più flessibili, però anche di sicuramente importanza di saper in maniera puntuale rispondere ai bisogni della collettività, la popolazione sempre più anziana, la famiglia sempre più fragile, famiglia molto diversa da quella che conoscevamo un tempo, alle comunità che hanno tutta una serie di problematiche, quindi a un tessuto che sicuramente demograficamente, l'inverno demografico, l'invecchiamento della popolazione, l'aspettativa di vita, la cronicità, insomma tanti concetti che oggi chiaramente devono trovare una cornice comune. E c'è anche una, diciamo, vivacità, la chiamo così, insomma, nazionale, in parte legata al PNRR, in parte legata a quella che è sicuramente la nuova infrastruttura, che ci pone di fronte a nuovi modelli organizzativi, a nuove scelte, a pianificare in maniera diversa. Allora io parto un po' da lontano, non vi tedio molto, anche perché è già molto tardi. Il Veneto, voi sapete, ha fatto una scelta lungimirante molti anni fa, ossia una scelta della cosiddetta integrazione sociosanitaria, la cosiddetta doppia S, che noi abbiamo ancora tuttora e difendiamo quando noi vediamo la dicitura per le nostre appunto aziende sanitarie, unità locali sociosanitarie, la doppia S, che non troviamo invece, perché troviamo le ASL in altre regioni d'Italia, no? Non sicuramente la doppia dicitura, ossia quella dell'integrazione sociosanitaria. E l'integrazione sociosanitaria è stata fatta con i provvedimenti normativi e poi attuativi, i piani sociosanitari che si sono susseguiti, a parte la parte normativa ancora più datata, in cui chiaramente c'era il tentativo, la volontà e poi l'effettiva gestione di quelle che erano le partite sociosanitarie in capo a quella che era appunto una, diciamo così, condivisione tra
le nostre aziende sanitarie, che nel corso del tempo sono chiaramente anche diminuite, si sono riorganizzate, sono state insomma accorpate, e quelli che erano poi gli enti gestori, attuatori, enti locali nelle conferenze dei sindaci, diventati poi comitati distrettuali e conferenze dei sindaci se siamo in base aziendale, quindi in base alle 9 aziende sanitarie territoriali che ci sono nella nostra regione oggi. È una diciamo così, organizzazione importante che ha sempre dato una risposta, io credo, puntuale, precisa, professionale a quelle che erano le esigenze, con le deleghe facoltative, obbligatorie, inutile che andiamo a ripercorrere insomma cosa è stato fatto in Regione Veneto, con il supporto dei piani di zona, con le varie aree tematiche, con tutto quello insomma che a una platea di questo tipo non devo spiegare perché conosce molto bene. E quindi per noi è un sistema che ha già cercato di mettere insieme, con difficoltà, ve lo dico, parte prettamente sanitaria, parte sociosanitaria e parte sociale. Con molta difficoltà perché obiettivamente la parte sanitaria ha dei ragionamenti e anche dei, diciamo così, modelli organizzativi ben diversi, la parte sociosanitaria è quella parte di mezzo, la parte sociale ha una natura sicuramente molto più territoriale, molto più comunale, molto più radicata sui territori, con quindi natura diversa. E quindi ha cercato sicuramente in questa formulazione di mettere insieme queste tre componenti, perché io dico sempre, è molto difficile quando parliamo di bisogni assistenziali o di bisogni alla persona fragile, vulnerabile, capire dove finisce la parte sanitaria, prettamente sanitaria di assistenza, dove inizia l'integrazione e dove siamo nel sociale puro. Anche se le competenze, sappiamo, sono diverse e competono a enti diversi. Però è molto difficile anche distinguere quelli che sono appunto questi passaggi. E quindi si è cercato, insomma, con questa organizzazione, obiettivamente, di dare delle risposte e di mettere insieme tutto questo. Non vi nascondo che ci sono sempre state delle criticità. Io, voi sapete, ho iniziato come assessore alle politiche sociali 2015 e nel 2019 ho preso anche la delega della sanità e quindi oggi sono l'assessore regionale alle politiche sociali, alla programmazione sanitaria e alla sanità. Quindi diciamo ho la visione completa, pesante, perché chiaramente da 2 assessorati siamo passati a un unico assessorato, quindi sicuramente pesante da questo punto di vista, ma lo dico sempre, anche qualcuno che ogni tanto dice no, ma perché era meglio quando c'erano i 2 assessorati o comunque che c'era più attenzione, si riusciva a mettere, insomma ogni tanto so che in qualche convegno viene fuori nuovamente questa partita. Dico che però, credetemi, avere, e dagli interventi che ho sentito, una visione unica non è banale. Perché hanno messo negli interventi che abbiamo sentito DM77, case della comunità, punto unico di accesso PUA, che oggi apparterrebbe a un'altra categoria, non alla categoria del sociale o del sociosanitario, ma alla categoria del sanitario puro, per fare un esempio. E quindi è chiaro che secondo me avere anche una visione completa non è sbagliato e non è banale. E la frammentazione, guardate, io la vedo tutta a livello nazionale. Perché a livello nazionale voi avete parlato di non autosufficienza. Oggi non si capisce a chi è in capo la non autosufficienza a livello nazionale. È in capo un po' le politiche sociali, allora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che però si occupa da sempre quasi esclusivamente del lavoro, e meno delle politiche sociali, se per politiche sociali intendiamo la non autosufficienza che è incardinata lì. Se intendiamo invece inserimento lavorativo o qualcos'altro, sì, ma non la non autosufficienza che è incardinata lì. Il Ministero della Sanità, poco, diciamo così, insomma, interviene o comunque è partecipe. La legge 33 delega ne è un esempio, per capirci. Siamo qui che aspettiamo i decreti attuativi e non sappiamo, a parte che le regioni sono poco coinvolte, ma
Non sappiamo obiettivamente, cioè, su che ragionamenti si sta parlando, visto che parliamo legge delega sulla non autosufficienza in capo agli ATS, perché poi è specificato nella legge 33, non si sa bene come oggi quali sono gli interlocutori principali. Quindi è chiaro che oggi una visione, io credo, complessiva a 360 gradi che non metta in evidenza, ci possono essere anche poi ministeri, assessorati diversi, non è questo, ma che ci sia una visione complessiva che metta in evidenza come la presa in carico dell'anziano, del minore, del disabile, della persona fragile sia una presa in carico che deve essere continuativa, anche cambiando dissesti assistenziali e di intensità di cura della persona. Quindi su questo io credo, proprio perché abbiamo una popolazione che invecchia, che è cronica, che da autosufficiente diventa parzialmente non autosufficienza, poi diventa non autosufficiente, abbiamo un sistema insomma che poi diventa molto complicato e variegato. È chiaro che in tutto questo c'è sicuramente anche una impostazione, giusto che ce lo diciamo insomma a livello nazionale, che vede negli enti locali soggetti attuatori delle politiche sociali, che sono i soggetti a cui competeranno i livelli essenziali delle prestazioni sociali, cosiddetti LEPS, e che è chiaro che devono organizzarsi in forme associate, ma comunque devono organizzarsi in modo da riuscire a gestire tutta quella che è la complessità di questo settore. E questo l'abbiamo visto con il primo piano povertà, è stato citato nel 2018, e poi con i provvedimenti successivi, i piani per quanto riguarda i piani nazionali sociali, l'ultimo è stato citato il Fondo non autosufficienza parte nazionale, perché noi in Veneto non facciamo confusione. Noi abbiamo un fondo non autosufficienza che è composto prevalentemente dalla parte regionale, sanitaria, e una minima parte dal fondo nazionale, possiamo dire le cifre, 800 milioni sono quelli parte regionale, 60 milioni quelli nazionali. Quindi quando parliamo di fondo non autosufficienza parliamo dei 60 milioni nazionali, non degli 800 milioni che sono quelli che derivano dal fondo sanitario per l'assistenza sanitaria a livelli essenziali di assistenza. Quindi fondo non autosufficienza parte nazionale, PNR missione 5, e credo che il PNR missione 5, e qui ho una platea di amministratori, sappiano bene cosa ha significato. PNR missione 5, quindi per il Veneto, per capirci, circa 108 milioni, 56 progetti complessivi, dove i soggetti deputati a programmare, a convenzionare, a poi realizzare, quindi anche fare riferimento rispetto appunto alla parte anche finanziaria e amministrativa che è stata citata, sono gli ATS, gli ambiti territoriali sociali, con le 1000 difficoltà che ci sono. Allora è chiaro che se la visione futura è questa, e non abbiamo insomma dubbi nel pensare che si continuerà su questa strada, non a caso si sta lavorando con difficoltà anche a delle linee guida nazionali sugli ATS, in modo da uniformarli in tutto il perimetro appunto dello Stato italiano. È chiaro che come Regione Veneto abbiamo iniziato un percorso per cercare di dare gli strumenti agli enti locali per poter esercitare questa funzione con maggiore tranquillità, serenità e programmazione. Da qui quindi la legge che è in itinere oggi in quinta commissione, che è stata prima citata, che vuole cercare di individuare negli ATS territoriali, oggi 21, perché sono i 21 che noi riconosciamo col primo piano povertà e con le ex conferenze dei sindaci, prima della legge 19 del 2016 che ha ridotto a 9 le aziende territoriali della nostra regione, quindi 21 in quel momento, in una discussione che ha aperto poi a 2 territori, Padova e Verona, quindi 2 territori che si ritrovavano con degli ambiti numericamente importanti in una suddivisione migliore, che però deve combaciare con la suddivisione dei distretti sociosanitari
perché nella nostra intenzione, e qui ritorno ad alcune sollecitazioni che ho sentito, nella nostra intenzione è chiaro che nel momento in cui noi metteremo a terra gli ATS con una propria personalità giuridica, quindi in grado anche di riuscire a mettere a terra gli interventi, a dare le risposte ai comuni che fanno parte di quell'ATS, ma ancora di più alla popolazione e al bisogno sociale che c'è in quel territorio, ci deve essere un collegamento importante e continuo con quelle che sono le altre strutture del sistema sanitario, quindi la parte distrettuale, la parte più territoriale, un domani sicuramente le case di comunità, quindi le previsioni appunto legate al DM 77 e a tutto il resto, proprio in un'ottica di poi non solo collaborazione, ma chiaramente di condivisione di quelli che possono essere i problemi, ma soprattutto le soluzioni per quel territorio da mettere in campo, ognuno per i propri compiti e per le proprie responsabilità. Quindi con questa legge, che è in itinere, come dicevo, in quinta commissione, la volontà è quella sicuramente di dare più forza agli ATS, dare più forza ai territori, dare la possibilità, col tempo dovuto che sarà necessario, di organizzarsi, dare la possibilità, e questo lo faremo anche con un finanziamento insomma, che noi abbiamo previsto con l'FSE, quindi col Fondo Sociale Europeo, di formare le persone che domani dovranno lavorare o dovranno gestire la complessità delle materie che sono inserite all'interno degli ATS e di avere anche questa, diciamo, osmosi con quelli che sono gli altri presidi prettamente sanitari o sociosanitari. È chiaro che in tutto questo, siccome ogni tanto sentiamo, ma si smantella il sistema sociosanitario lungimirante che ha fatto molto bene e che è stato esportato come best practice o come esempio in Veneto. Assolutamente no. Il sistema sociosanitario rimane sicuramente un sistema, per quanto ci riguarda, importante da salvaguardare e da potenziare, in una connessione però rispetto a quello che è il sociale puro, che abbiamo capito deve trovare un contenitore diverso, che deve dialogare, deve lavorare, deve rapportarsi poi a quelli che sono gli altri livelli di dei servizi. Quindi in un'ottica trasversale di questo tipo, proprio per permettere poi anche il passaggio delle informazioni, il passaggio di quelle che sono i vari insomma, setting che la persona che si rivolge appunto al proprio comune, che si rivolge quindi a questa piattaforma, insomma deve sicuramente riuscire a trovare e a cui deve essere indirizzata. Non è un percorso facile, ne siamo consapevoli, lo sono consapevoli i comuni, le conferenze dei sindaci, siamo consapevoli noi, non è un percorso scontato che avrà bisogno di un tempo, anche di un rodaggio. Da qui quindi anche la massima insomma, disponibilità e volontà da parte delle aziende sanitarie di continuare anche rispetto, perché noi non possiamo permetterci che nel mentre che costruiamo un modello ci sia il blocco di quei servizi che oggi sono erogati in un certo modo, ma dobbiamo cercare di traghettare anche rispetto a questi nuovi sistemi, proprio con la consapevolezza, e vado a chiudere, che è una consapevolezza che deve essere trasversale oggi, deve essere da parte degli amministratori sicuramente, indipendentemente dagli amministratori che ci saranno, perché sappiamo oggi, sto parlando a una platea di amministratori che tra 4-5 mesi in parte saranno cambiati, però questo è un processo che supera anche quelli che sono insomma, diciamo, i passaggi elettorali dovuti, ma che deve trovare delle radici ben profonde, quindi passando sicuramente nella consapevolezza degli amministratori, degli operatori in primis, ossia degli operatori che oggi lavorano all'interno sia delle aziende sanitarie e che oggi insomma si occupano di partite che possono essere domani sicuramente affidate a un ATS, sia degli operatori all'interno dei comuni, cercando anche, io credo, e questo è un passaggio anche molto culturale e non è semplice, noi abbiamo sempre, lo vediamo anche quando si tratta di fusioni di piccoli comuni, abbiamo e incontriamo lo scoglio del campanilismo e della comunità e quindi dell'identità. Però io credo che quando parliamo invece di servizi sociali trasversali,
Il bene della persona messa al centro, che deve trovare quindi una risposta, deve venire anche prima di quella che può essere in quel momento, insomma, la parte identitaria. È chiaro che in un sistema di questo tipo, e da qui anche quindi la realizzazione di un ente che diventa terzo, che diventa quindi un ente non più in capo a un comune capofila, che può essere grande, piccolo, ma che comunque è quel comune che mette a disposizione il proprio personale, che mette a disposizione le proprie risorse e che può quindi anche nei confronti di un altro comune, non funziona così, non succede così, io ne sono convinta, ma può anche effettivamente, insomma, avere dei trattamenti di natura diversa tra il grande comune, il piccolo comune, il comune di montagna, il comune nell'area interna e quant'altro. L'ente terzo serve anche per avere questa terzietà, ma anche per garantire quindi una maggiore omogeneità e uniformità su tutto il territorio, mettendo al centro il bisogno e non più quindi la dimensione, la locazione dove ci troviamo, quindi la localizzazione e tutto il resto. È un passaggio culturale molto forte, ma io credo che, insomma, come siamo riusciti a costruire un modello molti anni fa, importante, che ancora oggi, insomma, ci dà una garanzia di erogazione dei servizi, sapremo costruire un modello anche di forte collaborazione, di forte integrazione di questo tipo. Ultima riflessione la faccio, visto che ci sono stati dei riferimenti anche sicuramente sulle risorse. Le risorse sono importanti, fondamentali, troppo spesso parliamo prima delle risorse e poi dell'organizzazione e tutto il resto. Dobbiamo imparare anche tutti, quindi indistintamente, probabilmente a utilizzare bene le risorse che oggi ci vengono assegnate, perché non possiamo dire che negli ultimi anni tra fondi povertà, fondi varie, non siano state assegnate delle risorse per questo ambito. Però dobbiamo cercare di metterle a frutto e farle lavorare molto meglio, senza disperderle probabilmente, come in molti casi si è dovuto disperderle. Dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di saperle utilizzare e intercettare, se no rischia anche quello che perdiamo dei treni che sono in corsa, come è successo nel PNR, non solo per il Veneto, anche per altre regioni. Non si è riusciti a mettere a terra e hanno dovuto riaprire i bandi più volte per le risorse legate alla missione 5, perché chiaramente non eravamo attrezzati per riuscire a prendere quell'opportunità e a impegnarci per portare a termine quell'opportunità. Quindi è chiaro che su questo, insomma, c'è un lavoro molto lungo e molto importante da fare, ma credo che oggi, con la consapevolezza di tutti gli attori e che oggi sono qui rappresentati, sicuramente è una sfida importante, ma una sfida che può ridisegnare in maniera diversa il sistema sanitario, sociosanitario e sociale. Mi piace mettere tutte e tre le parole perché, ripeto, io credo che se noi oggi non abbiamo la fotografia di quella che è la dimensione e la parte sicuramente sociale e comunitaria della nostra regione, ma come di tantissime altre regioni, oggi non è imprescindibile dal prenderci in carico la persona dalla nascita fino alla parte più anziana, quindi quando la persona ha bisogno di un carico assistenziale molto più forte e molto più puntuale, quasi individualizzato, ma lo riusciamo a mettere in campo solo se tutti i soggetti, e sono quelli che ho citato, insomma, hanno un obiettivo unico e soprattutto lavorano sotto una regia, ma soprattutto con un'organizzazione che permette poi di centrare l'obiettivo. Io vi ringrazio chi ha organizzato questo momento di confronto. Ritengo che sia molto importante proprio rispetto alle ricadute che può avere questo nuovo sistema, questa nuova riorganizzazione, ma soprattutto anche per renderci tutti più consapevoli di quello che è il salto di qualità che dobbiamo fare tutti insieme. Grazie Assessore per l'intervento che ci ha chiarito anche quale sarà un po' il percorso futuro. Maurizio. Semplicemente l'informazione organizzativa: ci trasferiamo, come abbiamo detto stamane, per il light lunch all'Istituto Gressner e a fianco del Don Bosco qualcuno, per chi non conosce il luogo, vi guiderà.
un'ora di tempo, perciò puntuali alle 14:45 ci ritroviamo qua per la ripresa dei lavori pomeridiani. Grazie.
non ci stanno tutti contemporanei. Appena fatto questo facciamo salire i sindaci, se no non ci stanno su altri 4, dove stanno? 4 giusti direttori e poi 4 sindaci. E 4? Provo, li vedi 1, 2, gli altri 2 sono 4. Giusto così, va bene. Vabbè, annunci tu e apri le danze. Aspetta, prendi il tuo, quello là di promemoria, questo lo tengo io, la tua cartellina. Se no, eccolo qua, ti lascio questo, ti lascio questa. Allora, buon pomeriggio, riprendiamo i lavori pomeridiani. Abbondantemente abbiamo sforato, ma ci siamo resi conto che le necessità erano tali da permettere questo. Iniziamo la seconda sessione, dove l'argomento è l'amministrazione condivisa per un welfare di comunità, coprogettazione e cogestione. 2 temi rilevanti, importanti, alla luce delle considerazioni della mattina. Direi che entriamo anche in un'ulteriore fase operativa concreta di esperienze già esistenti all'interno della collaborazione tra aziende socio-sanitarie e territorio, perciò istituzioni locali e comuni, ma anche terzo settore e tutti coloro che stanno dando la disponibilità a creare questi percorsi di coprogrammazione e di cogestione di iniziative che tra l'altro anche sul nostro territorio ve ne sono attive più di una. Presidente Scibetta, abbiamo la fortuna di avere qui 4 direzioni rappresentate che ringraziamo con esperienze significative. Io le darei la parola. Intanto sono presenti il direttore generale dell'US 3, dottor Contato, il dottor generale dell'US 4, dottor Filippi, la dottoressa Simeonato, direttore generale dell'US 5, in rappresentanza dell'US 8, la dottoressa Bonavina si è scusata per un impegno improvviso, il dottor Garbin, direttore amministrativo, tra l'altro è stato già anche all'US 9 con questa funzione, perciò che rivedo anche lui volentieri come gli altri direttori. Grazie della vostra disponibilità, sicuramente i vostri territori sono ricchi di queste esperienze. Presidente Scibetta. Maurizio, grazie, ricominciamo con un'ora abbondante di ritardo, però considerato che è stata sospesa la sfilata dei carri a Verona, possiamo quindi recuperare anche in seguito qualche minuto, visto che non abbiamo l'impegno, purtroppo. Possiamo sostituire. Ecco, allora entriamo subito a bomba nell'argomento. Cioè, stamattina è stata una mattinata molto molto interessante, ricca di stimoli, di spunti sul tema degli ambiti territoriali e sociali, sul PDL 200 che sta per vedere la luce fra, spero, qualche giorno in Regione Veneto. Abbiamo visto un po' le esperienze in altre regioni di come hanno dei loro modelli organizzativi rispetto all'integrazione sociosanitaria dentro gli ambiti territoriali e sociali, e in più occasioni ovviamente sono stati chiamati in causa i direttori generali, perché sono i coprotagonisti negli ambiti territoriali e sociali per quello che riguarda poi la messa a terra di quelle che sono le indicazioni della programmazione regionale. E allora ecco, abbiamo voluto sentire la voce, l'esperienza, il parere, le impressioni o le loro aspettative rispetto a questo tema, a questa a questa evoluzione del modello organizzativo veneto che assume questi connotati di ATS. Quindi rispetto al tema ATS e rapporti con i distretti sociosanitari, perché poi il tema fondamentale è anche come l'interfacciamento tra il sanitario e il sociale che avviene dentro la casa di comunità, ma fondamentalmente tra gli attori protagonisti, distretto e enti locali, come può sviluppare ed evolversi secondo le vostre esperienze. Comincerei in ordine, quindi con il dottor Contato, direttore generale della ULSS Serenissima. A te. Grazie dottor Scibetta, grazie all'organizzazione ANCI Federsanità che ha organizzato questa importante e direi interessante iniziativa. Direi che questi momenti di riflessione ci vogliono soprattutto quando ci sono dei passaggi così come questi che impegnano
tutti, e direi ci sono proprio si cambia direzione. Io vorrei porre l'attenzione su due concetti, proprio perché stiamo cambiando pelle. Noi, e ci riferiva a questo anche il dottor Scibetta, siamo caratterizzati e ci siamo caratterizzati nel tempo per un modello veneto nell'integrazione. Ed è un percorso che stiamo portando avanti ancora oggi con difficoltà. Stiamo ancora vivendo i postumi della integrazione delle aziende che si sono accorpate in questi anni e stiamo tentando di fare sistema, non dimenticandoci che all'interno di questo c'è il sociosanitario che come modello veneto ha trovato i giusti luoghi di integrazione nella conferenza dei sindaci. E lì tutte quelle tematiche che hanno contraddistinto i bisogni integrati delle nostre popolazioni hanno trovato compensazione. Riuscire ad arrivare a sviluppare questo modello non è stato facile e riuscire anche a trovare i modelli di integrazione sul territorio, anche questo è stata un qualche cosa che ha impegnato, e arrivare alla cultura del distretto e alla cultura dell'integrazione professionale sul distretto e soprattutto trovare anche le formule tecniche tipo la UVMD, dove i nostri professionisti con i comuni trovavano la possibilità di fare sintesi su quelli che erano e sono i bisogni dei cittadini più sfortunati. Direi che è stato un bel percorso. E questo è il modello che noi ci dobbiamo portare dentro come esperienza per tracciare il nuovo. Cos'è successo? È capitato il Covid, che volere o no lo possiamo anche interpretare come un'opportunità, perché senza Covid non ci sarebbe stato il PNRR e senza PNRR non ci sarebbe stata la necessità di far chiarezza tra quelli che sono i LEA e i LAPS. Sui LEA si è creata una linea di pensiero, direi sostanzialmente integrato, che vede i cittadini e i distretti, gli ambiti territoriali distrettuali integrarsi nelle case della comunità, dove con il PUA, il punto unico di accesso, si fa sintesi dei bisogni. Quindi ci portiamo dietro questa esperienza nostra veneta. Un concetto diverso che potrebbe portare invece non all'aggregazione ma alla disaggregazione è quella dell'affrontare il problema di LAPS. La creazione da PNRR delle ATS cosa ha fatto? Ha ridiviso i territori che noi con difficoltà abbiamo unito. I territori si sono ridimensionati secondo altre esigenze e lì ci sono delle complicazioni. Ci sono dei rischi che noi dobbiamo cercare di comprendere e magari prevenire. Ci sono rischi specifici, intrinseci ai territori. Se qui ci sono gli amministratori, guardate dentro i vostri territori, guardate magari il comune a fianco. Io ho una realtà tipo Chioggia, la Riviera del Brenta e Venezia. Queste sono le ATS che si affacciano al futuro nel nostro territorio, con storie diverse,
anche con economie diverse e disponibilità diverse. E quell'enorme sforzo che noi all'interno delle conferenze dei sindaci abbiamo fatto per standardizzare, e quando diciamo standardizzare, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo cercato di portare equità nel gestire i servizi. Memori della storia, la diversità strutturale, economica, sociale dei vari territori può essere un arricchimento o un handicap. Noi dobbiamo essere coscienti di questi. E nell'affrontare questo passaggio noi dobbiamo sapere che questo può essere l'embrione della disaggregazione dei nostri territori. E soprattutto in un periodo difficile, dove le risorse devono essere centellinate, riuscire a dare il giusto a tutti diventa molto complicato. Però altre spinte eventualmente alla disaggregazione possono derivare dalle competenze. Noi abbiamo lavorato anni per creare delle competenze sull'area sociale e sono molto risicate. Abbiamo fatto aggregazione proprio per sfruttare al meglio queste competenze e per renderle a fattore comune, o meglio, a patrimonio di tutta la nostra popolazione, al fine di garantire equità nei servizi che stiamo dando. Però se le ATS lavorano in maniera diversa, si possono avere pesi e misure diverse secondo le competenze di appartenenza. Altro rischio che io intravedo e che lancio al dibattito, perché non sto mettendo lì, ma dobbiamo essere coscienti, a noi tocca risolverli questi problemi, dobbiamo conoscerli per risolverli. Io recentemente ho letto la DGR 1558, che in attesa dell'approvazione della legge attuativa delle ATS è un primo indicatore. Cosa vedo lì? Vedo che in quello che è il massimo di sintesi che noi abbiamo raggiunto con le UVMD, c'è anche lì l'embrione della separatezza. Perché? Perché lì dentro troviamo che nelle impegnative di assistenza domiciliare sono state separate. C'è una quota che spetta all'USL, una quota che spetta alle ATS e una quota che viene data direttamente alle ATS. Allora, se non riusciamo a mettere ordine in questo settore, quelle poche risorse che noi abbiamo, poche risorse o tante, vediamole come vogliamo, però se non cominciamo a ragionare su questi aspetti corriamo il rischio di perdere quella grande esperienza e soprattutto quel grande patrimonio di integrazione sul socio-sanitario che il Veneto è riuscito a elaborare in questi anni. Grazie. Il dottor Contato è entrato subito nel vivo del tema, sottolineando quello che potrebbe essere potenziare rischi e pericoli dell'attuazione di questo. È chiaro che il mondo, è stato più volte ribadito stamattina, la peculiarità dei due mondi sanitari e sociali, che conservano la loro peculiarità e i loro tratti distintivi, ma che risulta ormai imprescindibile e ovvio che si avvino a una gestione integrata, unitaria, a partire da quello che dicevi tu, impegnative, come per dire stamattina il sindaco di Carpi mi pare avesse parlato dei silos organizzativi che discendono dai fondi che di per sé nascono separati. Quindi è chiaro che sono argomenti che si imbricano tra di loro.
le impegnative, i fondi separati, quindi pur nel rispetto delle competenze che la legge assegna ai vari attori, perché poi nell'ambito delle risposte complesse, noi oggi parliamo di enti locali, di sanità, è chiaro che poi se parliamo di integrazione allargata, come si era detto stamattina, ci entrano poi tutti gli enti del terzo settore, insomma la cosa diventa sempre più complicata. Il PDL 200 è chiaro che non dà risposte a tutte le domande, noi stamattina dicevamo dobbiamo porci delle domande quantomeno per evidenziarle e sottolinearle, ma indica già alcune, traccia già quelle che sono le funzioni delle aziende sanitarie locali nell'ambito di questa gestione unitaria dei servizi dove le aziende concorrono. Allora il secondo passo è, dottor Filippi, visto che in ordine così di tavolo, come vedi tu se c'è un cambiamento e come secondo te deve essere guidato questo cambiamento sulla gestione unitaria all'interno degli ambiti territoriali del sociale che poi sono finalizzati all'erogazione dei LEPS, perché altrimenti diventa un contenitore dove quindi il faro, i LEPS, gli ambiti territoriali sociali gestiamo insieme, progettiamo insieme, governiamo insieme, programmiamo insieme in maniera da dare uniformità, standardizzazione dei servizi, risposte complesse a bisogni complessi. Grazie Domenico, buongiorno a tutti. Allora, non è tanto difficile trovare la risposta quanto riuscire ad essere abbastanza sintetici e chiari per dire quello che si vuole dire e lasciare giustamente spazio anche agli altri. Alcune cose non le diciamo perché sono già state anticipate, il dottor Santarelli ha spiegato bene da dove si parte 24 anni fa, la legge 328 che ha definito il sistema integrato dei servizi sociosanitari e già allora il distretto aveva quel ruolo diciamo di coordinamento centrale, gli strumenti di programmazione, piano di zona dei servizi sociali, il sistema delle deleghe. Un anno dopo la Regione Veneto con la legge 11 ha trasferito le competenze alle aziende e da lì si parte. Salterei tutta questa parte qui e mi limiterei a definire i tre aspetti o i tre punti di vista rispetto ai quali noi possiamo vedere il contesto in cui oggi ci troviamo e che ha ben contestualizzato questa mattina la dottoressa Midena, della quale mi sono segnato alla fine dell'intervento molto chiaro un punto che mi è piaciuto, e cioè dove vogliamo andare. Il dove vogliamo andare è garantire quella solidità ai servizi sociali che già oggi vediamo nelle altre dimensioni del welfare, cioè garantire quella misurabilità, la sostenibilità, la ripetitività, la capacità di stabilire anche degli indicatori di esito che oggi si fa fatica spesso nel sistema sociale e diventa molto più facile farlo nel sistema sanitario, ma unicamente per una questione storica, non per una questione di diverse capacità o competenze. Allora abbiamo tre punti di vista per spiegare oggi dove ci troviamo e dove stiamo andando. Il primo punto di vista è quello dei bisogni. C'è stata un'accelerazione veloce dei bisogni in questi ultimi anni, lo ha ben detto il dottor Contato, un'accelerazione legata al Covid, ma non solo. Oggi quelle che sono condizioni di tipo fisiologico, che potremmo considerare di tipo fisiologico, rischiano facilmente di diventare condizioni di criticità. Pensiamo ai genitori con i bambini assegnati ai nonni, quindi una condizione di assoluta fisiologicità, i nonni che cominciano ad avere qualche problema di tipo fisico, patologie croniche, non sono più un supporto, non sono più una rete, i genitori vanno in difficoltà. Devono lavorare, devono però anche accudire ai figli. Pensiamo alla mamma sola con un bambino piccolo, pensiamo alle nuove famiglie che arrivano nel territorio, che non hanno lavoro, non hanno alloggio, quindi c'è stata un'accelerazione negli ultimi 10-15 anni, non è di ieri. Il Covid in qualche modo li ha messe in evidenza. Quindi sul fronte del bisogno, sicuramente nuovi bisogni rispetto ai quali dobbiamo essere in grado di rispondere, e certamente non è più solo il sistema sanitario o sociosanitario, ma c'è anche la dimensione del sociale. L'offerta, ma lascerei da parte questa dimensione perché l'offerta è ciò che noi riusciremo a mettere in campo con la realizzazione
degli ATS attraverso alcuni strumenti di governo sui quali vorrei concentrarmi. E quindi la parte centrale è con quale modello organizzativo. Allora, credo che possiamo fare l'esperienza del Veneto, non tanto di una singola azienda o di più aziende, ma l'esperienza del Veneto del sistema integrato che già ha visto lavorare assieme enti pubblici, comuni, aziende sociosanitarie e il privato profit, no profit. Ora si tratta però di fare un cambio, un'accelerazione, quindi passare da quel ruolo dove il sistema pubblico era, diciamo, il committente e il privato sociale era soprattutto l'erogatore, a un sistema di corresponsabilità dove attraverso il terzo settore si riesce a definire quelle che sono le politiche di intervento, la programmazione e anche ovviamente le tipologie di intervento che possono essere messe in campo per affrontare le nuove condizioni di disagio, di criticità. La coprogettazione è sicuramente uno di questi, diciamo, modelli operativi. E attenzione, coprogettare non è solo una dimensione organizzativa, è una dimensione culturale, è una dimensione anche economica, è anche una dimensione giuridica e quindi richiede tutta una serie di attenzioni che coinvolgono sia quella che è la committenza tradizionale, l'azienda ULSS piuttosto che il comune o l'ente pubblico in generale, sia quello che è l'erogatore tradizionale, l'associazione o il gruppo di associazioni, con tutta una serie di opportunità incredibili che ci vengono offerte, ma anche queste, ripeto, non sono nuove, perché se andiamo a leggere con attenzione ancora quella legge, la 328, il concetto di coprogettazione è già lì dentro, quindi 24 anni fa si parlava di coprogettazione. In tempi più recenti, con la legge 112 sul tema della disabilità, abbiamo lavorato tutti nelle aziende con indicazione della Regione nell'area della coprogettazione, creando le reti, no? Ecco, questa è un'altra opportunità che offre la coprogettazione, cioè dare la possibilità al singolo privato sociale, alla singola associazione, di confrontarsi con chi in quel contesto sta erogando lo stesso servizio, per mettersi assieme, per creare la rete, quindi non essere più la singola associazione che si rapporta con l'azienda, con il comune, ma l'insieme delle associazioni che operano nel campo della disabilità, nel campo della tutela della donna, nel campo dell'anziano, quindi confrontarsi e superare anche un po' quella dimensione locale che spesso c'è nei nostri territori, dove siamo abituati ad avere per ogni comune l'associazione, c'è l'Avis comunale D, c'è l'associazione dei trasporti del comune D e quindi provare anche a creare un sistema, quella rete che è necessaria perché poi anche loro possano crescere. È chiaro che si passa, ripeto, da un contesto dove si è su diversi piani, chi programma, chi decide, chi eroga, a un contesto dove si decide assieme, si è responsabilizzati e si stabiliscono quali possono essere le linee di intervento. Tutto questo perché? Per generare creare questo welfare generativo, cioè un welfare che dia nuove opportunità, nuove risorse. Ecco, quali risorse? Risorse economiche? Non sempre il terzo settore è in grado di mettere a disposizione ulteriori risorse rispetto a quelle che già gli servono per il suo funzionamento. Quindi il concetto di risorsa finanziaria non è sempre presente, ma abbiamo risorse di tipo sociale, le competenze, l'esperienza, la disponibilità dei locali, i mezzi, le persone, il know-how. Il sistema pubblico mette a disposizione le sue competenze, le sue conoscenze e le sue risorse. Certo, a volte il terzo settore può coprogettare, quindi cofinanziare, scusate, quindi mettere anche a disposizione risorse economiche. Ma la parte più interessante nella coprogettazione è quando riusciamo ad attivare altri soggetti che possono finanziare. Questa mattina c'era il presidente della Fondazione Cari Verona, credo, no? Come esiste Cassamarca, come esistono tante fondazioni bancarie e non che possono cofinanziare nella logica, insomma, di quello che è il loro bilancio sociale iniziative a carattere sociale. Quindi sicuramente è una grande opportunità. C'è poi una dimensione anche dal punto di vista giuridico. Come si sceglie il partner con il quale progettare? Si sceglie con una evidenza pubblica, una manifestazione di interesse, valutando dei requisiti e valutando la progettualità che questo presenta, quindi ci si muove sempre in un piano di piena trasparenza ed evidenza, diciamo, di carattere pubblico rispetto al percorso che si fa. È chiaro che questo, ripeto,
crea una condizione di corresponsabilità totalmente diversa rispetto a quella a cui siamo storicamente abituati. Nel sistema delle deleghe, tanto per essere chiari, che è un sistema anche questo abbastanza eterogeneo nella nostra regione, perché a parte le deleghe obbligatorie, ma le deleghe facoltative non tutti i comuni le hanno conferite. In alcune aziende, come ad esempio quella dove lavoro, si è andati anche oltre, ci sono stati accordi di programma molto mirati, molto settoriali, che andavano anche oltre le deleghe facoltative. Ecco, rispetto a questo però è chiaro che mentre nel sistema delle deleghe i comuni finanziavano l'intervento, ovviamente concordavano le attività, misuravano le attività, nella coprogettazione il partner, perché diventa una partnership asimmetrica dove ognuno mantiene la propria identità, i propri principi e valori di riferimento, perché la coprogettazione non vuol dire mettiamoci assieme e tutti fanno tutto, ognuno porta la sua cultura professionale, identitaria, però si è allo stesso livello, c'è una condizione paritaria dove entrambi assumiamo delle responsabilità in un contesto che è diverso ma per un obiettivo che è unico. Quindi è sicuramente una grande sfida, credo che il Veneto abbia... Parlo del Veneto perché conosco il Veneto, non parlo della mia azienda perché parlare di un'azienda vuol dire parlare del Veneto perché abbiamo tutte le stesse caratteristiche, le dimensioni cambiano, ma insomma il Veneto è un modello replicabile. Il Veneto ha le caratteristiche, ha la forza, ha le idee, ha una cultura del volontariato, dell'associazionismo, ha 24 anni di esperienza nell'integrazione sociosanitaria e sociale e ha una dimensione territoriale che è una dimensione di forte accoglienza e molto robusta, quindi sicuramente io credo che questa sia una sfida che non solo accogliamo, l'abbiamo già accolta come enti pubblici, ma anche credo come amministrazioni locali e come terzo settore, ma anche come terzo settore profit. Una sfida che si può sicuramente accogliere con grandi opportunità veramente di crescita, per arrivare a quello che ho citato all'inizio, a un modello dove effettivamente il sistema dei servizi sociali comincia a essere un sistema solido, replicabile, che non deve reinventarsi ogni volta, che ha le sue caratteristiche, che è dimensionato, che è valutabile, che ha degli indicatori di risultato e di esito che ci permettono anche di dire che questa cosa funziona oppure non funziona e facciamo qualcosa di diverso. Credo che, insomma, che su questo la nostra regione non abbia assolutamente timore di andare in questo percorso. Forti, ripeto, di una esperienza di collaborazione tra enti pubblici, tra pubblico e privato che ormai è di decenni ed è un'esperienza consolidata, nota a noi ma nota direi anche a livello nazionale per quanto mi risulta. Bene, grazie. Grazie Mauro. Dottoressa Patrizia, l'idea che ti sei fatta? Così. Allora, la mia idea, sicuramente ci sono punti di forza, punti di debolezza e non poche criticità. Siamo di fronte sicuramente ad un momento storico difficile, ma importante dal punto di vista della evoluzione, importante dal punto di vista di tutta l'assistenza che cambia, l'assistenza territoriale, sanitaria, sociale. Però questo richiede che tutti facciamo la nostra parte, tutti veramente, dal direttore generale all'ultimo in azienda, dall'ETS, dai comuni, tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. E tutti siamo chiamati ad assumerci le nostre responsabilità. Rispetto a questo, rispetto alla coprogettazione, coprogettazione, eccetera, tutti termini interessanti che nel tempo hanno prodotto soprattutto la coprogettazione più che la gestione, al momento hanno prodotto dei risultati, abbiamo delle esperienze, come diceva il collega, però richiedono cosa? Richiedono veramente un cambio di passo soprattutto, non vorrei sembrare critica, da parte dell'area tecnico-amministrativa e professionale, perché coprogettare e cogestire un servizio significa anche cosa? Significa, come dicevo prima, assumersi le responsabilità a tutti i livelli, e spesso rispetto alle responsabilità non so quanto pronti siamo. Io ho le mie opinioni personali sull'argomento. Quindi ci dobbiamo assumere tutti la responsabilità, dobbiamo, come dicevo,
sicuramente appunto essere propositivi rispetto a un sistema che cambia, gestire al meglio le risorse e soprattutto pensare, io parlo in questo momento ovviamente al direttore generale, il taglio che darei, nel dare e nel creare nel tempo una struttura che rimanga. Quindi quando si parla di PNRR, di finanziamenti, di progetti, spesso tendiamo a utilizzare termini inglesi, parlare di progetti, di responsabili di progetto. Io direi dobbiamo però soffermarci a pensare che il sistema, che richiede, come dicevo prima, un gran cambiamento al momento, deve rimanere nel tempo e quindi le strutture e le risorse dobbiamo veramente garantire un sistema stabilità. Rispetto alla mia realtà e quello che stiamo appunto facendo, posso dire questo, che sono direttore generale dell'ASL 5 Polesana. Io, scusate, porto un attimo la mia esperienza perché è un territorio che si differenzia rispetto agli altri ambiti della Veneto per alcune appunto peculiarità proprie. Ad esempio l'indice di invecchiamento e quindi la cronicità è molto elevata in Polesine. È un territorio molto disteso, da un'estremità all'altra sono 127 chilometri, quindi veramente un territorio con 50 comuni, con un indice bassissimo di residenzialità e con tanti problemi. Con tanti problemi, quindi adesso dovremmo appunto creare 2 ambiti, lavoreremo con i 2 ambiti, l'azienda sanitaria, con i singoli comuni, non trascurando alcuni appunto aspetti legati anche a delle strutture che stiamo un attimo pensando, intermedie fra quella che sarà la casa della comunità, la struttura appunto ospedaliera proprio per le peculiarità del nostro territorio, quindi avremo anche dei punti sanità. Certo che, come in ogni realtà, c'è uno storico, c'è un vissuto, ci sono tante resistenze e quindi bene lavorare insieme, bene progettare insieme, però con una visione. Aver visione significa anche rinunciare a determinati servizi periferici che forse, viste le risorse a disposizione, non so se è in grado di garantirli. E quindi, secondo quest'ottica, stiamo affrontando più che gestendo, affrontando questa evoluzione dell'assistenza sociosanitaria e sociale nel territorio. Se penso che parlavo prima di resistenza tecnico-amministrativa, perché facevo cenno a questo? Perché è vero, in sanità mancano medici, mancano infermieri, però mancano anche tanti professionisti con esperienza. Le risorse col PNR sono risorse consistenti, ci chiamano veramente ad una grande responsabilità nella loro autogestione. E dicevo prima, se penso che certi amministrativi sono ancorati ai sistemi vecchi della gara d'appalto e penso che secondo tutta questa evoluzione dobbiamo veramente cambiare mentalità. Forse lavorare anche su molti aspetti, ma sicuramente Fernessarietà ce l'ha, so che ci sono nel calendario, dottor Scibetta, diverse iniziative, proprio anche dando un taglio pratico però alle diverse esperienze. Uno dovrebbe portare la propria esperienza e cercare in vari, non so se possiamo chiamarli, gruppi di lavoro, eccetera, il confronto con altre realtà, che insomma il confronto è sempre molto positivo. Scusate se mi sono soffermata magari molto. Grazie. Grazie Patrizia. Tu hai accennato a delle cose importantissime, intanto il confronto è fondamentale. E quello che abbiamo fatto oggi nasce da questo spirito di confronto e di apprendimento. Questa è una prima. E a proposito di confronto e di apprendimento, anche nella sessione stamattina è emerso uno spunto che riguarda le competenze. A un certo punto si è detto noi possiamo adottare, reingegnerizzare percorsi, adottare nuovi modelli organizzativi, fare innovazione, però tutto cammina sulle gambe, sulle teste delle persone e quindi sulle competenze. Ma allora la domanda, non tanto provocatoria, che faccio partendo da Fabrizio Garbin è: ma ritenete che oggi si abbia nel mondo sanitario, nel mondo sociale, complessivamente intendo,
a livello dei professionisti che devono occuparsi di questa materia, si abbiano una maturazione di competenze adeguate e che sia stato già culturalmente implementato il cambiamento, oppure stiamo parlando di innovare, di cambiare completamente modelli o di evolvere modelli a competenze ferme e attaccate anche a... sì. No, non vorrei essere fraintesa. Mi riferivo all'assunzione di responsabilità, l'ho detto più volte. Forse ci sono le competenze, io non ho detto che non ci sono, anzi ci sono sicuramente. No, ma non era riferito al suo fermate. intervento, la mia, non ho frainteso. No, ma è giusto chiarirlo, magari mi sono espressa male. Sicuramente siamo di fronte a dei finanziamenti consistenti, a una normativa, possiamo dirla, rigida, e a delle responsabilità che onestamente a volte di fronte a responsabilità anche chi magari è competente è poco motivato. Questa è la mia visione. Sì. Per esprimere, per raccogliere un po' gli umori, le percezioni dei protagonisti. Fabrizio. Sì, buongiorno a tutti. Allora, a me viene da dire questo rispetto alla mia esperienza. Intanto ho visto stamattina che è stato richiamato il concetto, la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e penso che quello sia un punto di riferimento, anche se datato, ma è sempre attuale, da cui sia le aziende, il mondo della sanità e il mondo del sociale e della componente appunto assistenziale in capo ai comuni, debba avere sempre a riferimento, perché la persona è unica e la persona va vista nello spaccato della complessità dei suoi bisogni. Se qualcosa non funziona nel mondo del sociale, ce lo ritroviamo nel mondo della sanità e in qualche maniera viceversa anche. Per cui abbiamo tutti l'interesse di fare sistema e lavorare in sinergia rispetto a questo concetto. In tal senso le ATS, le aziende sanitarie, non possono che integrarsi, continuare a integrarsi. Ieri si chiamavano in un'altra maniera, avevamo il piano di zona, l'integrazione sociosanitaria nelle aziende, che dovrà continuare a essere presente, e è una sfida e dobbiamo portarla avanti. È il cambiamento dei tempi, ci sono state delle appunto evoluzioni normative alle quali non possiamo fermarci di fronte a queste. La Regione del Veneto, l'abbiamo sentito oggi, ha messo a disposizione un altro strumento importante che è il PDL 200. Si tratta di, se abbiamo qualcosa ancora da correggere, siamo ancora in fase di discussione in Consiglio, quindi chi ritenesse porti avanti pensieri positivi, benissimo. Allora, sul fronte della coprogettazione è stato citato il 112. Allora, la Regione si è data, anche in forza appunto del 112, che è la legge del 2016 sul dopo di noi, si è data una disciplina attraverso la quale ha introdotto una metodologia calata proprio sulla coprogettazione. Quando parliamo di sociale, quando parliamo di sociosanitario, è chiaro che andiamo a toccare due elementi, e dico quelli che abbiamo toccato noi. Uno è il concetto che lì prevale la dimensione della relazione, e le relazioni tra persone, i relativi contesti, ovviamente hanno bisogno, si adattano nel tempo, quindi evolvono i contesti, evolvono le relazioni ed evolvono i bisogni. Dall'altra parte, nel mondo 112, vuol dire mondo della disabilità, c'è un altro cardine importante che è quello della deistituzionalizzazione, lavorare per portare queste persone con disabilità, ovviamente connesse tutte le azioni ai loro gradi di disabilità, portarle su esperienze diverse.
La 112 ha permesso in tutta Italia, e il Veneto ha colto questa occasione con la delibera, probabilmente molti di voi la conoscono, la 154, se non sbaglio il numero, del 2018, in cui sono stati introdotti 3 concetti. Uno che è quello del lavorare per reti di soggetti del terzo settore, anche del profit, aziende imprenditoriali, quindi la rete. Perché la rete? Perché la rete a quel tempo è stata pensata come quell'elemento che desse garanzia di stabilità in orizzonti medio-lungo temporali, di permanenza di una realtà progettuale da portare avanti, proprio perché il nostro target era ed è un target di persone. Quindi la rete, dall'altra parte lo strumento, come dire, negoziale, appunto quello della coprogettazione, con ovviamente procedure ad evidenza pubblica, perché necessariamente dobbiamo lavorare in questi termini per dare pari opportunità a chiunque presente sul territorio di potersi esprimere e manifestare le proprie progettualità, quindi tavoli di acquisizione delle iniziative maturate sul territorio, portate sui tavoli aziendali rispetto a i provveditori direbbero capitolati, noi possiamo dire una declinazione di obiettivi, di target da raggiungere, quindi una sorta di livelli assistenziali che riteniamo necessari, e attraverso la coprogettazione un adeguamento, quindi la Regione ha dato i criteri per omogeneità sul territorio regionale, attraverso le coprogettazioni locali adeguare, adattare, specificare al meglio quei criteri appunto rispetto a quella che è la effettiva realtà di ogni singolo territorio. Dall'altra parte le aziende, questo è il terzo elemento importante a mio modo di vedere, che ha introdotto il concetto degli elenchi per oggi, elenchi di appunto reti di operatori presenti sul territorio che in qualche modo possiamo pensarli come un'anticipazione di quello che sicuramente è il punto in cui arriveremo, di avere dei soggetti appunto di questa natura accreditati sulla base delle loro progettazioni. La legge 22 ha fatto anche già una modifica qualche anno fa con riferimento a come introdurre nel sistema le fattorie sociali, e lì si muoveva proprio il ragionamento sull'accreditamento della progettazione. Ecco, nel piccolo dell'azienda USL 8, che è la Berica, noi abbiamo grosso modo una 60ina di utenti che sono presi in carico sulla base della normativa del 112, un numero importante proprio per la necessità di selezione dell'utenza. Non sto a dirvi qui la declaratoria tra linee A, azione B, azione C, eccetera. Poi un altro strumento importante della Regione che ha ulteriormente implementato le logiche della coprogettazione e del tentare di portare fuori dalle unità di offerta consolidate, centri diurni ma anche tutta la residenzialità, portare fuori le persone disabili che possono essere appunto portate fuori e assistite in maniera alternativa, la 1375, anche lì nel nostro territorio si sono sviluppate altre reti e ecco questo. Per cui degli strumenti li abbiamo a disposizione, sono degli strumenti che sicuramente vanno perfezionati come tutte le cose sulla faccia di questa terra, non c'è nulla di perfetto, e mi viene da dire che quando ero in Regione la vedevo in una certa maniera, abbiamo disegnato qui
tra di voi, vedo tanti colleghi che hanno collaborato alla realizzazione di questo, diciamo una sorta di coprogrammazione a livello regionale è stata fatta per produrre questi provvedimenti e io auspico che sul piano anche delle competenze, Domenico, come dicevi tu, è chiaro, dovremo crescere tutti quanti, indipendentemente dall'età, su questo fronte, ma io ho speranze positive. Grazie. Allora io direi, dopo gli interventi dei direttori che ringraziamo, tra l'altro hanno posto spunti e considerazioni sicuramente interessanti sul tema della coprogettazione e cogestione, chiederei di salire agli altri attori importanti di questa collaborazione dopo delle aziende sociosanitarie, che sono i comuni. Perciò chiederei all'assessore Sterchele, al presidente del comitato dei sindaci distretto 4 Gianfranco Dalla Valentina, al sindaco di Silea Rossella Cedron e alla sindaca di Monastier Paola Moro di salire per portare l'esperienza che hanno vissuto e che stanno vivendo sui loro territori. Io volevo solo ricordare, per dire quanto questo argomento sia significativo, importante e tra l'altro sempre più all'attenzione, non solo perché lo chiede la normativa, ma anche perché è una forma di collaborazione alla ricerca di linee di finanziamento. La nostra azienda ha istituito dei gruppi di lavoro, uno ad indirizzo strategico, che vede appunto le figure che hanno questa funzione nel coordinarsi per creare appunto questo sistema di rete. Ma la cosa più importante è i gruppi di lavoro territoriali che vedono la presenza dei nostri dirigenti dei servizi territoriali, della rappresentanza dei comuni, degli uffici di piano, del terzo settore, perché sicuramente anche il tema di armonizzare questi percorsi diventa significativo e aiutarsi in queste esperienze altrettante. Prego, inizierei, Presidente, a dare la parola a lei, non so, l'assessore Sterchele, andiamo in ordine. Sì, andiamo in ordine. Le domande sarebbero tantissime ai sindaci, ai rappresentanti, agli amministratori, ma veramente tante, che però io riassumerei in una sola domanda. Abbiamo visto stamattina quali sono le opportunità, l'evoluzione del sistema, gli ambiti territoriali sociali, la coprogettazione, cogestione, la gestione associata, gli strumenti giuridici per questo, che è un altro grandissimo tema. Abbiamo visto degli esempi di esperienze diversificate stamattina. Al di là di tutto questo, io chiederei, se dovesse fare una domanda al sindaco, ma quali sono le tue preoccupazioni? Quali sono le tue i timori? In questo percorso ormai ineludibile, eccetera, quali sono le buche a cui dobbiamo prestare attenzione? Quali sono le difficoltà sicure a cui andremo incontro e come eventualmente fare per? Qual è il vostro sentimento su questo? Chi comincia così? Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, ringrazio Federsanità col suo presidente, l'Anci Veneto e insomma i coorganizzatori dell'incontro, perché è stata un'ottima occasione anche di formazione per noi insomma amministratori, e anche prima nel momento insomma conviviale a tavola c'è stato tutto un confronto che arricchisce sempre. Allora, per entrare appunto nel vivo della risposta alla sua domanda, io devo raccontare qual è il comune che rappresento. È un comune di 4.500 abitanti, ho come dire, la delega al sociale come sindaco perché l'ho voluta fortemente, ho un assistente sociale a 28 ore senza nessun amministrativo al sociale per tutta una serie di vincoli sul personale, e 16 dipendenti in tutto, con un responsabile che è responsabile di un altro settore, fa anche il responsabile del sociale. Ecco, questa per dire insomma. Sì. Quando sono entrata ormai più di 9 anni fa come sindaco, io vengo dal settore privato, quindi è stata veramente un'esperienza insomma entrare a fare l'amministratore pubblico, e ricordo che l'allora responsabile del settore, che ora è in pensione, mi diceva sempre: sindaco, guardi che questo è un comune, non è
la San Vincenzo. Spero di non avere insomma qualcuno della San Vincenzo in sala, ecco. Questo è un comune e non è la San Vincenzo. E l'altra sera, proprio settimana scorsa, alle 11:30 circa di sera, mi ha chiamato una signora ultra ottantenne che vive col marito, una figlia disabile grave, si era rotta la caldaia e mi ha chiesto: sindaco, aiutami, alle 11:40 di sera circa. Allora in quell'occasione io ho chiamato un nostro amico, insomma, che fa l'elettricista, e gli ho detto: guarda, ed era quasi mezzanotte, gli ho detto: fa un piacere, va a vedere, perché insomma sta famiglia, c'era fuori, erano -3 gradi, insomma questa famiglia al freddo con una bambina disabile che poi ho scoperto aveva anche la febbre. E poi mi sono chiesta la mattina dopo: ma io ho fatto l'assistente sociale, ho fatto la San Vincenzo, cosa ho fatto ieri sera, cosa ha fatto il mio amico e il nostro amico, insomma. E ho pensato che ho fatto il sindaco, perché ho cercato di mettere come dire, in una situazione di tranquillità e di sicurezza una famiglia che aveva dei bisogni, e quello è fare l'amministratore. Ecco, tutto questo per dire, insomma, quali sono i bisogni, no? Quando si parla appunto sociale, sociosanitario, sanitario, insomma, quella è la sfida delle sfide, secondo me, perché appunto noi siamo chiamati a fare il bene della nostra comunità e anche la prevenzione di alcune di quelle che sono poi i disagi che scaturiscono, perché bisogna pensare che anche siamo chiamati a fare prevenzione, quindi anche a volte a pensare, non so, all'urbanistica, a pensare alla questione abitativa, a pensare a tanti bisogni, il lavoro, e questo si previene anche tutta una serie di disagi che arrivano dopo. Allora, entriamo nel tema di oggi, del tema dei temi. Noi abbiamo come nostra modalità per il sociosanitario, insomma, la delega all'ULSS da tempo, ecco. Ora, con l'avvento appunto del Covid e del PNRR c'è stata questa accelerata con questa formula degli ATS. Io penso che il Covid, tra tutti i disagi che ci ha creato, eccetera, ci ha dato però un grandissimo strumento, che è quello appunto dell'averci costretto o dato l'opportunità di fare rete tra tutti gli attori, insomma, tenuti al benessere appunto dei cittadini. Quindi abbiamo spinto tantissimo su quella che era veramente una forma istituzionale o organizzata, insomma, di relazione veloce, perché anche la velocità ha il suo conta, per rispondere, e in un certo qual modo abbiamo sperimentato appunto questa nuova interazione tra tutti gli attori, no? E ci ha spinto il Covid a farlo. E anche perché se pensiamo alla coprogettazione, eccetera, cosa può fare un comune che ha un assistente sociale a 28 ore, un sindaco, insomma, che si mette a fare un sacco di cose perché ha il contatto. Ricordiamoci che i comuni hanno il contatto diretto con i cittadini, cioè i cittadini ci tirano la giacca, come si dice, no? Per dare risposte. E quindi l'ambito territoriale e sociale ci può dare veramente, forse finalmente, la possibilità di progettare, di sperimentare, e nel nostro caso specifico della nostra ULSS 2, una volta era ULSS 9, c'è anche, possiamo contare appunto su 3 vantaggi, io penso, che è quella di avere il capofila che è la città di Treviso, quindi una struttura, insomma, solida, un nucleo che è stato fondato tra amministratori e tecnici che va ad analizzare, insomma, le cose, quindi la possibilità di confrontarsi attorno a un tavolo con queste 2 figure è un punto di forza.
e poi anche la possibilità appunto di fare coprogettazione spinta. E poi abbiamo anche, devo dire, una presidente della conferenza dei sindaci che è molto attiva e che è molto sul pezzo, cioè facciamo quasi una riunione a settimana, insomma, ecco, tanto per dire, prima conferenza dei sindaci e poi aggiornamento dell'ambito territoriale. Quindi questi sono i punti di forza. Quali sono le criticità? E poi chiudo, insomma. Beh, le criticità secondo me sono due. Una, la paura preventiva, diciamo, di non riuscire a ottimizzare questa come dire, doppia figura, delega all'ULSS con l'ambito territoriale sociale non può crearci ulteriori spese, diciamo, perché questa è un po' anche la questione. Quindi dobbiamo veramente trovare la formula per cui riuscire a fare veramente ottimizzare il sistema, arrivare fino nei gangli delle necessità dei nostri cittadini senza creare nuovi costi, insomma, per i comuni, ecco. Altra criticità che potrebbe esserci, ed è legata strettamente a questo periodo, cioè un amministratore che entra nuovo, penso io a 9 anni fa, insomma, e qui avremo la tornata elettorale, insomma, con 300 erotti comuni su 500 erotti che vanno a elezioni. In un periodo come questo, con una scelta importante come questa, insomma, gli amministratori che restano dovranno prendersi carico anche di portarsi dietro, e quindi serve anche appunto riuscire a passare quello che è la percezione di quanto strategico è questo momento. Ecco. Grazie. Grazie. Ecco, mi aggiungo anch'io e ringrazio per l'invito, proprio perché condivido le stesse diciamo, criticità e un po' la stessa storia della collega, cambiando i parametri, nel senso che il mio è un comune Silea nel Trevigiano di 10.000 abitanti, quindi anche se ho il doppio dei dipendenti del comune di Monastier, quindi attorno ai 32-34 dipendenti, io raddoppio anche il numero degli assistenti sociali, quindi ne ho ben 2 in questo momento, con qualche supporto esterno per qualche intervento. E davvero in un panorama in cui penso al 2023, in cui la spesa per assistenza domiciliare l'anno scorso per Silea è praticamente raddoppiata. Quindi bisogna far fronte in maniera pesante a quelle che sono le spese, rispondendo con un bilancio che invece vede dei tagli progressivi e comunque delle spese che vede appunto sempre più importanti contributi sociali, il tema degli affitti che magari non sono solo soddisfatti, degli sfratti che non sono solo soddisfatti con le progettualità. Quindi davvero in un panorama crescente di emergenza sociale dobbiamo trovare sempre più soluzioni. E appunto se è una risposta, gli ATS sono una risposta a un adempimento e come diceva la collega appunto per fortuna il PNRR e il Fondo Povertà ci ha obbligato a rispondere in maniera accelerata perché abbiamo un po' come dire diciamolo latitato rispetto a questo adempimento che dal 2000 dobbiamo attendere e d'altra parte deve essere per forza anche un'opportunità. L'opportunità appunto di veder omogenei proprio quei livelli di servizio che adesso di fatto non lo sono per le differenze intrinseche che abbiamo all'interno delle nostre realtà. E allora noi amministratori abbiamo bisogno di darci un modello organizzativo e, ripeto, è importantissimo che ci siano momenti di confronto come quello di oggi, in cui vediamo dalle realtà del consorzio, dell'azienda speciale, ma insomma altre soluzioni ancora più complesse che sono state date a livello italiano. E quindi è importante non solo che appunto finalmente si arrivi, e siamo in commissione in questo momento, ad avere una legge, ma poi quello che è ancora più importante sono quelli che sono i decreti attuativi, quindi i cosiddetti dettagli
che si daranno a questa legge, perché come dire, qualche tranello ci può essere in questo caso. La mia raccomandazione, che è anche la mia preoccupazione, è quella appunto che si presti molta attenzione a quello che è l'approccio bottom down, anzi, cioè, tra virgolette, dal basso verso l'alto. È importantissimo mantenere il contatto con appunto le conferenze dei sindaci, i presidenti delle conferenze dei sindaci, che quindi ci sia veramente il bisogno cosiddetto tastato dal basso, che deve trovare risposta, che non diventiamo, tra virgolette, prigionieri di una nuova struttura. Noi sindaci dobbiamo poter intervenire proprio per rispondere a quelli che sono i bisogni della comunità, perché li conosciamo benissimo. Guardate, mi ha veramente fatto piacere sentire stamattina l'interpretazione sul perché c'è una risposta pubblica. Qualcuno stamattina diceva perché c'è bisogno di saper innovare. Ecco, credo che nessuno più di chi amministra il territorio, e come diceva Paola, giorno per giorno ci tirano per la giacca, perché nella dimensione dei nostri comuni ci conosciamo la nostra cittadinanza e possiamo calibrare le risposte corrette e fare rete sul territorio. Voglio portare un esempio, forse esulando anche un po' dal tema. Guardate, quest'estate a luglio c'è stata una modifica all'articolo 46 della legge 39 del 2017 sul tema dell'abitare, dove è possibile fare una riserva diciamo, la proprietà degli alloggi oppure dell'atero del comune, mettendolo a disposizione del territorio in collaborazione con il terzo settore, con gli enti territoriali del terzo settore. Ecco, noi abbiamo sperimentato nel territorio questo gioco, per così dire, a quattro tra comune, ATER, appunto la comunità di Sant'Egidio, che agisce come attore del territorio, e Regione Veneto, che collabora a questo accordo di programma per poter gestire quelle situazioni dell'abitare, di emergenza abitativa, che non hanno una risposta. Oggi noi amministratori dobbiamo essere più innovatori e come dire, e usare anche le possibilità che ci danno di rete territoriale per creare nuove risposte, perché ci sono bisogni a cui non rispondono le norme. E quindi dare risposta al papà separato, alla situazione temporanea, che però vede anche un progetto sociale, ed è qui che entrano in azione gli attori del terzo settore, accompagnando in questo processo, cosa che poi appunto va sperimentata anche all'interno dell'ATS, dando tutta questa corona di coprogettazione e collaborazione che ci porta ad avere quel valore aggiunto sul territorio, nel mettere a sistema tutti gli elementi che abbiamo a disposizione. E io mi auguro appunto che ci sia questa attenzione sempre a poter, diciamo, avere questo filo diretto con quelli che saranno i nuovi organismi, e poi appunto una giusta attribuzione delle risorse, ma mi pare di capire anche dopo la giornata di oggi che le risorse ci saranno, e soprattutto un importante accompagnamento nella formazione non solo dei tecnici, della parte tecnico-amministrativa, ma io dico anche degli amministratori, perché, ripeto, abbiamo bisogno di formazione, di essere accompagnati in questo processo, di capire che è una rivoluzione copernicana quella che è di fronte a noi. E quindi io mi auguro davvero una grande collaborazione con la Regione per avere questo accompagnamento. Grazie. Grazie, Assessore Sterchele. Una terza esperienza importante come le prime due di amministratori locali su questo tema. Grazie. Sì, intanto buongiorno a tutti. Io ovviamente porto i saluti del Sindaco Provoli, che purtroppo mi ha delegato perché aveva degli altri impegni, e quindi ovviamente
mi ha detto porta la nostra storia e racconta un po' la nostra esperienza. Allora io partirei veramente dal titolo, cioè rispondere ai bisogni. Ognuno ha messo qualcosa di salute, di sicurezza, di mobilità. Io dico che gli amministratori devono rispondere ai bisogni della comunità, punto. Cioè partiamo da questo, dove dobbiamo metterci dentro un po' tutto, per cui per noi è veramente importante essere pronti a rispondere. Come diceva prima il sindaco, no? Più di qualche volta riceviamo le telefonate, oddio, a me è capitato tempo fa, mi hanno chiuso l'acqua, cosa faccio? Sono da sola, ho problemi, ho una sorella disabile, posso rimanere sabato e domenica senza acqua? Posso andare a comprarmi le bottiglie, ma nel frattempo cosa posso fare? Ecco, questa è la realtà quotidiana, quella che noi ci troviamo ad affrontare tutti i giorni. Io volevo partire dalla nostra storia, per cui se magari ci sono un po' le slide, la nostra storia è questa. Sì, alla regia ci sono le slide, se le possono proiettare. Sì, ho preparato ecco. 4 slide Eccole molto qua. brevi e molto semplici. Sono partita da questo, dal nostro ambito territoriale sociale di Verona, il comune di San Bonifacio insieme al distretto 2 che vediamo, che è il distretto veronese dell'Est, aveva questa realtà, quindi 36 comuni, distretto 1, distretto 2, 36 comuni, circa 475.000 abitanti, alcune criticità. Primo, il numero di abitanti, perché abbiamo visto che distretti e comunque ambiti territoriali di queste dimensioni a volte sono anche di difficile gestione, è difficile riuscire a rispondere anche in maniera capillare di alcuni bisogni specifici. L'altra criticità, come potete vedere, è la disomogeneità, nel senso che il distretto 2, che è quello di giallo, ha dei pezzettini da un'altra parte, per cui anche questo ci faceva cogliere questa criticità, cioè il bisogno di rimettere assieme un territorio. Ecco. Quindi cosa abbiamo fatto? Vado avanti. Quindi noi abbiamo fatto prima un'analisi, siamo anche andati a vedere cosa c'è a livello nazionale, quindi abbiamo visto che gli ATS a livello nazionale sono circa 600 e che ciascuno ha una popolazione media di 90.000 abitanti, per cui insomma di dimensioni veramente diverse da quelle del nostro territorio, quindi del nostro ambito territoriale e sociale, mentre la popolazione media in Veneto è di circa 234.000 abitanti e quindi questa grossa differenza anche a livello nazionale. Questo ci ha chiamato anche, noi abbiamo prima sentito Chioggia per esempio è un ambito territoriale con pochissimi abitanti, se non sbaglio sono l'ambito territoriale di Chioggia 63.000 o 65.000, per cui ecco, realtà veramente molto diverse. Nella gestione associata ovviamente le dimensioni sia troppo piccole che troppo grandi creano delle criticità, quello che dicevamo prima, e quindi spesso non garantiscono una qualità del servizio. Questo lo dico perché lo vediamo tutti nella realtà, io sono un insegnante, per cui da insegnante spesso la classe è troppo piccola, non è abbastanza creativa, la classe è troppo grande, è difficile da, come dire, anche da cogliere e da individuare bambino per bambino, no? Questa quindi è la realtà da cui noi siamo partiti. L'altra invece è la proposta che abbiamo condiviso insieme al distretto 1 e che noi abbiamo inviato in regione. È questa, è stata quindi i due passaggi fondamentali che sono la ridefinizione del distretto sanitario, perché noi sappiamo che l'ambito territoriale e sociale deve coincidere con il distretto sanitario, per cui la nostra proposta è stata questa, cioè ridefinire il distretto sanitario, quindi con un distretto 1 con 12 comuni e circa 345.000 abitanti e un distretto 2 con 24 comuni e circa 125.000 abitanti, per cui riadeguando un po' tutto il territorio. Questa nostra richiesta ovviamente è nata anche perché già come comuni dell'est veronese in varie occasioni ci siamo trovati, abbiamo cercato di costruire un'idea condivisa di questo e abbiamo cercato di portarla avanti, soprattutto perché, come dicevamo, la realtà di Verona, che è una città
molto grossa, che ha delle criticità diverse da tutti quei piccoli comuni e quei piccoli paesi di provincia. Io faccio sempre il classico esempio e dico, io a San Bonifacio, piuttosto che un comune, adesso dico San Mauro di Saline, se dobbiamo organizzare un servizio di assistenza domiciliare, è diverso, mi devo organizzare in maniera diversa, devo avere le automobili di questi operatori che scendono, che vanno su, che si spostano a destra. A Verona io potrei avere un servizio, per esempio fare una serie di servizi in uno stesso palazzo, per cui anche lì i tempi di spostamento sono diversi, quindi la realtà e i bisogni sono diversi a seconda anche del territorio. E quindi questa è stata la nostra richiesta, che so che appunto è stata anche, mi sembra, accolta, e questo ci fa molto piacere. E poi perché questa gestione associata dei servizi sociali? Perché ovviamente la nostra finalità, e la finalità penso anche, no, dell'ATS sia proprio questa di superare la frammentazione tra i comuni e di razionalizzare la spesa, perché come dicevo prima, se un ATS fa un bando di gara per un'assistenza domiciliare è ovvio che se lo faccio per un comune ha un significato, ma se lo faccio per 24 comuni posso avere anche delle altre risorse. E poi ovviamente perseguire efficacia e efficienza dei servizi. Altre due cose voglio dire. Uno, che penso che sia importante, durante gli incontri di questa mattina sono stati tanti gli interventi e tanti gli spunti anche di riflessione. La prima cosa che io vorrei portarmi a casa oggi è proprio questo discorso della corresponsabilità, perché penso che noi come amministratori che rispondiamo direttamente ai bisogni dei nostri cittadini dobbiamo essere corresponsabili insieme all'ULSS e insieme anche agli enti del terzo settore della nostra realtà, delle nostre azioni e di quello che vogliamo fare. E la seconda parola che mi porto a casa è la collaborazione, perché penso che quello che è uscito proprio oggi è proprio questo, cioè che dobbiamo entrare in relazione tra di noi, ma soprattutto imparare a collaborare. Non possiamo essere dei piccoli pianeti che viaggiano per conto loro. E l'altra cosa che anche oggi ho imparato qualcosa di diverso, no? Qualcosa in più, ho conosciuto qualche realtà diversa che può diventare uno spunto interessante. Tanto è vero che noi quando abbiamo iniziato questo percorso a San Bonifacio avevamo promosso anche un convegno proprio già nell'ottica di ma come dovrà essere il prossimo ambito, come verrà gestito da un consorzio, da un'azienda speciale, e quindi abbiamo cominciato a lavorare su questo. L'altro messaggio che volevo però ricordare è che sarà importante garantire la spesa per il funzionamento della struttura, perché la struttura che sia azienda speciale, che sia consorzio, avrà bisogno di non poche risorse. Ecco, pensiamo che noi come comuni siamo molto impegnati, vero, con le risorse da tanti punti di vista, per cui chiediamo anche alla Regione di ricordarsi che queste strutture hanno anche bisogno di qualcosa. L'ultimissima cosa, e poi chiudo, volevo lasciarvi col pensiero di una mela e di due mele. Se io ho una mela e tu hai una mela, andiamo a casa ognuno con una mela, ma se tu hai un'idea e io ho un'idea, andiamo a casa con due idee, per cui grazie per questo scambio. Grazie. Allora, ringrazio le tre amministratrici, chiedo al Presidente Dalla Valentina di stare al tavolo e spiego il perché. Presidente Scebetta, mi hanno chiesto di cambiare un po' la scaletta per gli impegni che ci sono sempre alla fine di chiusura di mandato, di treni che partono per chi viene da fuori. Perciò, siccome il Presidente del Distretto 4, poi insieme al Presidente della Conferenza e Presidente 1 e 2 e Vicepresidente della Conferenza e Presidente del Distretto 3 parleranno del tema del passaggio dall'attuale situazione al nuovo modello organizzativo per i LEPS, mi viene chiesto da parte della Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali regionali, siccome ha un treno impellente alle ore 17, è già stata gentile di essere qui con noi da questa mattina e tra l'altro la ringraziamo perché ha concesso anche il patrocinio e tante sono le iniziative che ci legano all'Ordine degli Assistenti Sociali e tra l'altro avete sentito anche stamane
gli assistenti sociali, il ruolo strategico che hanno. Volevo dare un'altra garanzia che mi ha chiesto più di una persona, che l'impegno è di chiudere per le 17, perché qualcuno ha i treni, perciò so che io ho questo ruolo indelicato, abbiamo 40 minuti, perciò per i restanti relatori. Prego. Grazie di nuovo. Allora passiamo appunto al tema che ho appena anticipato, dall'attuale assetto organizzativo al nuovo modello per l'attuazione dell'EPS. Gli assistenti sociali già attualmente, ma abbiamo sentito dai vari interventi, avranno un ruolo strategico all'interno anche di questo nuovo modello. È una sfida in tutto e per tutto. Prego, Presidente. Grazie. Allora io non voglio ripetere cose già dette molto bene, e soprattutto in questa giornata ci sono stati davvero diversi protagonisti e soggetti significativi che potranno, ecco, contribuire a un cambiamento e a un miglioramento. Quindi insomma complimenti per questo importante appuntamento. Ma anche la figura degli assistenti sociali stanno diventando importanti nella rete dei servizi, perché sono stati riconosciuti a livello ministeriale come l'EPSE, come livello essenziale, ci sono stati finanziamenti. E quindi già anche nella nostra regione, io rimango e sono nel nostro Veneto, ci sono stati molteplici concorsi per le assunzioni negli ambiti, grazie ai fondi ministeriali, per raggiungere quel livello di presenza nel territorio con un parametro di 1 ogni 5.000 abitanti, ma arrivando anche a 1 ogni 4.000 abitanti per portare avanti progettualità importanti e significative. Il tutto perché ci sono tantissimi bisogni sempre più complessi da affrontare, e si è verificato che una presenza più costante e una presenza nel territorio di una figura così come è l'assistente sociale, che ha la formazione per un lavoro di comunità, per un lavoro di rete, proprio lo facciamo con momenti di formazione universitari, e poi anche nelle esperienze di lavoro continuiamo a sperimentarle. Ecco, questa figura, se presente in maniera più costante e non con continui cambiamenti, perché magari soltanto a progetto oppure a ore attraverso le cooperative, ecco, rischiava di non portare avanti quello che invece tutta la pianificazione del piano dei servizi sociali del Ministero e poi anche del PNRR ci sta chiedendo. Ecco, la nostra collaborazione quindi c'è. Come ordine stiamo seguendo con molta attenzione tutta l'applicazione dei fondi PNRR del Ministero per la supervisione, che significa qualità, significa affrontare insieme anche in maniera integrata, quindi arrivo anche ai temi della giornata, le situazioni complesse, e quindi la supervisione tra assistenti sociali che affrontano le situazioni che arrivano in emergenza, abbiamo sentito, ai comuni, ma anche tutte le situazioni complesse che vedono le equipe integrate, le equipe multidisciplinari dell'ASL lavorare in maniera congiunta con gli assistenti sociali dei territori dei comuni, e quindi già stiamo parlando di quella necessaria collaborazione. Le UVMD, veniva detto prima, sono uno strumento importante che già da tempo il Veneto porta avanti. Il modello in questi cambiamenti non è da modificare, ma è da salvaguardare in questa integrazione importante che vuole affrontare la complessità dei bisogni dei cittadini in maniera integrata tra il sociale e sanitario e tutta la complessità che ciò porta. Gli esempi dei servizi sono stati citati, ma ci sono delle progettualità che sono proprio attive in questo territorio veneto, che riguardano per esempio il progetto Pippi, finanziato, che coinvolge molti operatori nel lavorare in prevenzione degli allontanamenti, questo è lo specifica azione, con le famiglie e quindi con le situazioni di criticità, e quindi un investimento economico per la formazione, ma anche sulla rigenerazione. Io amo anche usare questo termine con i colleghi, perché formarsi, cominciare a adottare magari modalità migliori per affrontare le complessità, gli interventi, le situazioni di violenza nelle famiglie che esistono, questo riqualifica, rigenera anche gli operatori che da tanto tempo stanno lavorando e che magari si erano anche sfiduciati per una serie di complessità nell'affrontare queste situazioni umane molto gravi. Quindi ecco, è tutto un investimento,
uso proprio questo termine, che permetterà ai nostri servizi di rispondere meglio e quindi agli amministratori e responsabili delle nostre comunità di poter avere dei servizi che meglio rispondano ai bisogni con maggiore tempestività. Questi sono gli obiettivi dei processi di formazione. Anche tutti i progetti sulle dimissioni protette, pensando al collegamento tra l'ospedale, i servizi sanitari, il territorio, gli ospedali di comunità, che cominciano a essere una risposta molto interessante. E poi ecco tutto il tema dei progetti che si stanno realizzando nei territori anche del dopo di noi, e che vede coinvolte le famiglie e i genitori in percorsi di formazione molto spesso accompagnati anche da figure di assistenti sociali, che all'interno dei servizi incontra anche il bisogno delle famiglie e cerca di accompagnarli in un percorso di preparazione anche a queste situazioni, appunto dopo di noi, nelle situazioni di ragazzi con disabilità. Io voglio poi sottolineare un aspetto interessante, e cioè nell'organizzazione delle ASL, che manterranno le competenze in primis delle tossicodipendenze, della salute mentale, dei consultori familiari, probabilmente le deleghe o le convenzioni sulla gestione della tutela minori, questa già è un po' differenziata, potrebbe passare nelle situazioni dei nuovi ambiti agli ambiti organizzati. La disabilità è un tema che ha una valenza fortemente sanitaria, socioassistenziale, ma potrebbe anche avere questo intreccio forte con appunto le competenze delle ATS dei comuni, e quindi tutte quelle risposte del punto unico di accesso della casa della comunità saranno sicuramente luoghi, spazi in cui questa integrazione si potrà realizzare. Hanno bisogno di un percorso, un processo che anche nell'audizione che abbiamo fatto come ordine alla 5ª Commissione, nel progetto di legge abbiamo inserito che ha bisogno di step, di un percorso e non una realizzazione magari rigida, perché ogni territorio ha le sue fisionomie e anche delle buone prassi o comunque delle progettualità importanti che vanno a valorizzare le realtà presenti, le risorse, e a risolvere quei problemi tipici di quella realtà. Quindi ecco, la visione e la proposta che abbiamo fatto è quella di un processo magari che possa accompagnare e possa magari differenziare le realtà più grosse dai piccoli comuni che hanno bisogno di lavorare insieme. L'ultima osservazione è questa: nella ricognizione anche a livello nazionale che abbiamo fatto come ordine, ci sono proprio le spinte a creare anche nel servizio sociale professionale le apicalità, le dirigenze sia all'interno delle ASL sia all'interno degli ambiti. Ci sono delle regioni che hanno già deliberato in questo senso, il Piemonte, la Toscana, avevano già deliberato una delibera regionale aveva istituito il servizio sociale professionale su una indicazione del Ministero all'interno la costituzione dell'area. Dopo un po' di tempo adesso anche le ASL del Piemonte, della Toscana avevano già cominciato, hanno fatto bandi di direzione, di dirigenza degli assistenti sociali, e quindi ecco, questo è importante perché allora meglio si organizzano le risorse, i bisogni, le progettualità, i finanziamenti che abbiamo sentito arrivano da vari rivoli per convogliare e meglio organizzarsi con anche tutto l'ambito o gli ambiti che si stanno organizzando per gestire competenze e finanziamenti. Anche il Friuli, più vicino a noi, ha una legge che istituisce gli ambiti e individua come apicalità e come direzione la figura del servizio sociale, insomma della laurea specialistica in servizio sociale. E non avendo la legge regionale così come in altre regioni, se non c'è stata la legge regionale che ha istituito nella sanità l'area professionale, diverse ASL hanno fatto concorsi per dirigenza facendo riferimento all'articolo 15 SEPT e quindi facendo degli incarichi e creando quindi quelle strutture apicali che davvero, andando a visitare alcuni territori del Friuli, stanno realizzando concretamente l'integrazione, perché poi viene declinato una struttura di coordinamenti dei territori che bene riesce ad essere efficace e a coinvolgere i vari professionisti delle due realtà più grosse.
L'ultimo riferimento è anche alla forte risorsa importante della coprogettazione. Molti colleghi hanno già cominciato, si sono formati e hanno affrontato questa che è una sfida alla normativa sugli appalti, ecco, e stanno lavorando con il processo della coprogrammazione con tavoli, ma anche con la programmazione, coprogettazione, e in questo caso si sono valorizzati tantissimo le risorse del terzo settore, che conoscono bene i bisogni di quella realtà e possono quindi avere quel valore aggiunto da mettere sul tavolo e realizzare le progettualità più vicine ai bisogni. Ci sono delle linee guida regionali che si stanno realizzando sul welfare generativo, credo che lì avremo tutti spazio per creare, organizzarsi e mettere e sfidare sempre a rialzo tutte le nostre professioni per avvicinarsi ai bisogni delle famiglie. Quindi buon lavoro a tutti noi. Grazie. Grazie Presidente. Allora chiederei di salire alla Presidente Ceni, al Presidente Pasini e nel frattempo, anche se può salire per un saluto istituzionale, il Presidente di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, Dottor Napoli, che è anche lui qui da stamane e ci fa piacere il suo saluto. Presidente Pasini. Prego, Presidente. Intanto grazie dell'ospitalità, sono con voi qui oggi assieme al Vicepresidente Marco Terenzi e devo dire la verità che non mi sono annoiato. Siamo arrivati qui stamattina, abbiamo ascoltato con grande interesse le cose che sono state dette qui e la prima cosa che mi sento di dire è un apprezzamento, complimentarvi evidentemente con Domenico Scibetta, ma anche con tutta l'organizzazione, quindi evito di citare per non sbagliare, perché secondo me oggi voi qui avete riportato dal vivo, come diceva qualcuno stamattina, una cosa che in qualche maniera ci eravamo persi. Talmente presi dal dopo Covid che ormai tutte le nostre iniziative le facciamo quasi tutte in video, spersonalizzando anche le cose. Quella di oggi è stata una bellissima esperienza dal punto di vista della partecipazione, dai contenuti assolutamente interessanti, una serie di buone pratiche che serviranno, lo dico ai relatori, serviranno anche nelle altre regioni e noi che siamo vicini a voi. In realtà quando si parla del Veneto noi ci sentiamo, come dire, molto attratti. Abbiamo proprio in programma il 1° marzo a Sacile, che è la città più veneta che abbiamo in Friuli, al confine proprio con la vostra regione. Abbiamo un'iniziativa che rientra nel solco di queste iniziative per parlare anche noi di quello che è il laboratorio nostro, della nostra regione. Presenteremo 6 buone pratiche, ma non per implementare il registro delle buone pratiche, di cui evidentemente abbiamo piacere di leggere, ma abbiamo più necessità invece di capire e di vedere qual è la possibilità del trasferimento di queste buone pratiche in maniera intelligente e opportuna nelle altre realtà. A me non resta che ringraziarvi, vi ho rubato un po' di tempo, ma mi rendo conto che iniziative come queste, anche se sforano, lo dico agli organizzatori, c'è il rischio quando si organizza di non riuscire a tenere i tempi. Il problema non è tenere i tempi, il problema è che dentro questo contenitore ci siano contenuti. Se quello che avete fatto ha contenuti, e secondo me sì, il tempo non è sprecato, è guadagnato. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Pino. Allora, Presidente Dalla Valentina, che ha detto che faceva da ponte da questo passaggio tra i relatori precedenti. Io, per cortesia istituzionale, lascerei la Presidente Ceni. No, per davvero. Allora, Presidente Ceni, tra l'altro ha inviato delle slide, se per cortesia. Allora riprendiamo il tema, che è quello dall'attuale assetto, il nuovo modello. Sì, allora, anche perché ATS 2020 Verona abbiamo avuto
appunto l'intervento che mi ha preceduto della collega Sterchele, che è l'altra parte del nostro ATS. Cosa dire? Allora, quali sono le cose che vogliamo, quali sono gli ambiti che dobbiamo esaminare? Allora, come è fatta geograficamente il nostro ATS 2020? Qual è la sua costituzione demografica? Come è politicamente costituita e qual è l'assetto amministrativo? Qui per andare avanti, eccolo qua, esattamente questo. Ha già fatto vedere questa slide, solo una cosa faccio notare: il Comune di Verona, perché in questo caso io sono presidente del comitato, quindi dell'ATS 2020, del comitato dei sindaci, sono comunque presidente della conferenza dei sindaci di turno, e qui ho i colleghi, ma sono l'assessore delle politiche sociali del Comune di Verona, quindi partiamo dal piccolo per poi avere la visione su tutto. Il Comune di Verona, in questa diapositiva, voi lo vedete spacchettato in due, perché una parte, il distretto, si è parlato dei distretti sanitari, dell'importanza di ridisegnare i distretti per poter poi frazionare nei due ATS. In questo momento il Comune di Verona è, con il Comune di Padova, un comune che ha il territorio diviso su due distretti sanitari. Questo è una criticità, è la criticità che impediva, e con questo è stato un lungo lavoro fatto con la Regione, di riuscire ad ottenere di avere la distribuzione di un unico distretto, in modo poi di poter passare alla successiva separazione di due ATS, proprio perché il Comune di Verona è un comune che ha comunque 270.000 abitanti, quindi è un comune decisamente pesante in numero di abitanti e anche come criticità, perché ha una serie di problematiche che effettivamente si riscontrano sempre maggiormente nei comuni capoluoghi, nei comuni più grossi. Vedete anche come sono fatte le ATS della provincia di Verona, quindi in questo momento sono 3, anche se appunto la nostra in prospettiva diventeranno 2, e vi rendete subito conto della popolosità della nostra e anche della superficie enorme, nonché della disomogeneità dei comuni che la compongono, come ben è stato detto dalla mia collega prima. Qui abbiamo fatto, ecco, quella è quello che sarà, questo è com'è adesso, eccoli qui i due distretti, e voi vedete che nei due distretti una parte del Comune di Verona è nel distretto 1, Verona città, e una parte è nel distretto 2, quindi alcuni quartieri rientrano in un altro distretto sanitario. Abbiamo fatto poi una distribuzione anche della popolazione, vedete che la maggior parte della popolazione si colloca tra i 20 e i 64 anni, ma questi sono tutti dati statistici, ma per capire, perché poi dobbiamo ci rivolgiamo con gli interventi a delle persone, non stiamo parlando di aria. Quali sono le persone a rischio povertà? E qui si fanno delle scoperte interessanti analizzando i numeri. Le persone più a rischio risultano essere le donne, e questa è una notizia abbastanza pesante, perché vuol dire che ancora siamo lontani da un recupero, da una parità. Abbiamo una fascia della popolazione che è comunque a rischio, quindi la componente femminile è in crescita. Se in linea di massima abbiamo un calo del rischio della povertà, la popolazione femminile a rischio povertà aumenta la popolazione femminile e aumentano i minori. Quindi questo ci deve fare anche riflettere, perché vuol dire che c'è tutta una parte di lavoro che ci aspetta e che dobbiamo prendere in considerazione. Le analisi che facciamo, secondo me, servono per capire che l'amministratore, visto che noi stiamo parlando come amministratori, devono avere ben presente le persone a cui si rivolgono. Io lo dico sempre nella mia gestione amministrativa, che ci rivolgiamo a persone. Questi sono numeri, ma sono persone. Ognuno di questi numeri individua una persona con una storia, una vita, e che quindi è quella a cui ci rivolgiamo come servizi sociali. Adesso vado velocemente perché appunto per non rubare. Quali sono poi le altre fasce della popolazione? Sono i minori, 0-14, con una particolare attenzione sullo 0-3, i primi anni di vita, i primi 1000 giorni, gli stranieri, gli anziani e la grave marginalità. Ecco, ad esempio, parlando di grave marginalità, qui sono chiaramente più uomini di solito. È chiaro che su una città questo impatta maggiormente rispetto a paesi più piccoli, un po' quello che si parlava prima dell'idraulico quando ci
cioè chiamano il sindaco. Ecco, a Verona forse non chiamano il sindaco, si fa più fatica a chiamare il sindaco perché è più grande, la dimensione è più importante, però ci sono appunto molte più marginalità, molti più quelli che chiamiamo i barboni, cioè ci sono problematiche diverse. Chiaro che questo più aumenta la dimensione della città, più questo ha un impatto grande, perché poi diventano anche le città attrattori di queste gravi marginalità, anche perché facciamo l'esempio dei dormitori. È chiaro che una città come Verona è più in grado di rispondere a un bisogno di questo tipo. Le mense sono organizzate maggiormente sul territorio comunale, quindi alcune risposte sociali immediate sono più facili sulla città. Cosa vuol dire assetto politico? Bene, vuol dire che la problematica dell'inclusione sociale e del contrasto alla povertà è complessa, non possiamo liquidarla con due parole, perché parliamo di povertà, ma non soltanto di povertà economica, parliamo di povertà educativa, parliamo anche di salute fisica, salute psichica, parliamo anche della mobilità, quindi disagio abitativo, disoccupazione, sottoccupazione, etnia, genere, ci sono un sacco di problematiche sociali non sono una sola di queste, sono sempre di più di una di queste. Nelle persone non era difficile trovare un'unica problematica, le troviamo spesso insieme e saperle affrontare tutte nella complessità non è facile, non è una cosa da poco. Abbiamo detto che appunto anche qui andiamo avanti sui target specifici, nel senso che una volta era più semplice, man mano che passano gli anni il target sociale è sempre più complesso, ci sono più richieste, più persone difficili. L'esclusione sociale riguarda disabili, adulti, minori, vittime di violenza, le minoranze, l'LGBTQ, senza fissa dimora e avanti. Cioè, una volta era semplice, si parlava solo delle disabilità, adesso si parla di una molteplicità di bisogni. E poi ecco, poi arriviamo all'organizzazione territoriale sfidante. Qui abbiamo un problema. Perché in un ATS come il nostro ci sono troppi comuni, sono 36 in questo momento, poi quando saranno divisi Verona ne avrà 12, però ripeto, con una popolazione che avete visto prima enorme comunque, perché resteranno 330.000 abitanti contro i 125.000 di quello che sarà l'ambito del Verona Est, per intenderci. E poi abbiamo dimensioni, grandi disparità comunque delle dimensioni e delle problematiche dei comuni, quindi avremo comuni piccolissimi e comuni molto più grandi. Anche qui non vorrei saltare a quella successiva, che era, allora non era qui, era indietro forse, dove si vedevano le dimensioni dei comuni, da qualche parte ce l'avevo, vabbè, non importa. Vediamo se la trovo, non la trovo più. Vabbè, non importa. Allora andiamo avanti, andiamo all'assetto amministrativo. Allora, quali sono le competenze che attualmente su cui stiamo lavorando come ATS 2020, quindi per tutti i 36 comuni in questo momento? Abbiamo in applicazione dei LEPS, quindi stiamo portando avanti, è chiaro, il comune capofila è il comune di Verona che sta facendo un grande lavoro per tutti. Noi non siamo ancora in convenzione, non abbiamo ancora la convenzione, stiamo cercando di farla, è un lavoraccio ed è un lavoraccio che stiamo portando a terra, però è quanto mai urgente per noi in questo momento, dove per il momento stiamo facendo tutto il lavoro sul segretariato sociale, l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà, il servizio sociale professionale per beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà, il PIPPI, il progetto Crescere Insieme, i tutori volontari, i servizi adulti in grave marginalità, le supervisioni degli assistenti sociali, il PUA e anche poi tutte le impegnative che abbiamo come tutti i comuni. Quindi un grande lavoro che stiamo portando avanti in questo momento, soprattutto come Comune di Verona, però supportando davvero, sono misure d'ambito, lo diciamo sempre, e poi implementiamo quello che viene fatto da Verona, viene poi distribuito su tutto il territorio e di questo infatti con i colleghi di solito non ci sono mai stati problemi in questo senso.
quanti sono poi su questo cosa gestiamo, quali sono le risorse anche che gestiamo. In questo momento abbiamo 10 progetti di PNRR per 7 milioni e passa, il fondo della non autosufficienza, i 2 fondi povertà, quello del 2022 e ancora quello del 2021, il fondo povertà estrema, e avanti sono tutti dettagliati. In cui mancano tutta la parte che riguardano l'istruzione, perché li gestisce un altro assessorato. Questo è il fatto di non gestirlo tutto unitariamente. Questa è la cosa che forse ci interessa di più. Quali sono le difficoltà e le opportunità? Beh, ce ne sono tantissime. Io quella che vorrei sottolineare, al di là di tutte le slide che ci sono, è che credo che sia importante lasciare ai comuni autonomia nel governo delle politiche sociali del territorio. Cioè non possiamo togliere al comune la possibilità di approcciare il suo territorio, perché l'idraulico lo voglio per casa mia, non voglio l'idraulico per casa di quello che sta in fianco, non so se mi spiego. Cioè il problema ce l'ho sul territorio, ce l'ho in quel territorio lì che io conosco bene. Questo non vuol dire che io non possa trovare delle uniformità, che io non possa dare dei minimi requisiti, questo d'accordo, ma lasciate al comune governare il suo territorio, perché altrimenti si spersonalizza, e questo io lo trovo comunque poco vicino alle persone che dobbiamo aiutare. Le risorse sono un altro grosso problema. Sulle risorse intanto credo che proprio perché non c'è un'omogeneità, le risorse vadano parametrate al numero degli abitanti, devono essere distribuite sulla base degli abitanti, non si possono semplicemente distribuire sulla base degli ATS, non è equo, cioè è chiaro che non è equo. Un ATS di 300.000 abitanti non è un ATS da 100.000 abitanti, c'è poco da fare, questo è indubbio, e quindi le risorse vanno ripartite in maniera equa. Io credo di aver detto tutto quello che dovevo, se vorrei non andare oltre, grazie. Grazie Presidente. Prego. No, eccolo qua, va. Allora, ha delle slide anche il Presidente Dalla Valentina. Sì, allora ringrazio Federsanità Veneta col dottor Scibetta, il dottor Facincani e il dottor Girardi per l'invito e l'opportunità di portare qui la mia esperienza di sindaco e anche di presidente del comitato del distretto 4. Io sarò un po' meno political correct rispetto a qualche intervento precedente. Rispondere ai bisogni della comunità è un bellissimo pensiero, assolutamente, che condividiamo. Ma per parafrasare quanto diceva il dottor Herinkens stamattina, noi siamo qui perché ci crediamo, ma ci si crede veramente tutti, perché poi sicuramente in questo bellissimo teatro, in questa bellissima sala siamo qui tutti e perché ci crediamo, ma realtà sopra le nostre, realtà regionali, realtà statali, credono veramente nei bisogni, nelle risposte da dare ai bisogni della comunità. Stamattina si è spesso citato la figura del sindaco. Un po' tutti lo citavano, lo reclamavano, perché poi alla fine siamo noi sindaci che siamo sul territorio, siamo noi che siamo in trincea, siamo noi che rispondiamo alle esigenze, alla prima richiesta dei cittadini. Solo in un momento successivo va all'USL o in provincia, o qualcuno ogni tanto va anche dal prefetto a chiedere qualcosa. Capita un po' di tutto, però in primis vanno dal sindaco. La giornata di un sindaco parte alle 8:30 la mattina e fa un appuntamento ogni mezz'ora, termina alle 6 della sera, e ogni mezz'ora trova qualcuno che tra le tante cose ti chiede un aiuto per pagare la bolletta del gas, ti dice che ha problemi col trasporto scolastico, che vuole un aiuto per la mensa, se non portare l'anziano a fare la dialisi al primo ospedale utile. Quindi noi vogliamo dare le risposte al nostro territorio, alla nostra comunità, ma ci devono essere date degli strumenti per farlo. Io dissento da un intervento di questa mattina dove si è detto che non bisogna pensare alle risorse, ma bisogna rivedere l'aspetto organizzativo. Noi siamo in grado di organizzare e lo stiamo dimostrando con i nostri esempi e quello che poi io vi presenterò.
Quello che ci mancano sono le risorse. Se io vi prendo sempre il caso dell'anziano che deve andare a fare le dialisi all'ospedale che sta distante dal luogo di residenza, io il volontario lo trovo, non è un problema di trovare il volontario, perché abbiamo una realtà del terzo settore che ci aiuta sempre e comunque, e che anche qui bisognerebbe fosse valorizzata. Ma il problema poi è trovare il mezzo, pagare la benzina, pagare l'assicurazione. E queste sono risorse, quindi non è il modello e l'aspetto organizzativo, ma sono le risorse. Noi, come presidenti dei comitati, ci troviamo adesso a dover approvare il bilancio per le spese sociali. Io ho fatto tutta una serie di passaggi con i sindaci, noi siamo in 37 comuni, 300.000 abitanti, quindi non siamo pochi. Perché di anno in anno ci troviamo ad affrontare un incremento della spesa per il sociale, e queste sono spese che dobbiamo affrontare noi comuni, noi cittadini, perché poi alla fine il sindaco sta davanti, ma siamo tutti cittadini di un qualche comune. Quindi andiamo ad incrementare delle spese che possiamo prendere soltanto da un determinato capitolo di bilancio, che è il titolo 1, e sul quale non abbiamo grandi risorse, perché se io vado e prendo il caso della spesa per l'integrazione, il servizio di integrazione scolastica, che mi sta aumentando sul distretto alla media di 300.000 euro all'anno, ma non aumenta perché non siamo noi in grado di organizzare, aumenta perché abbiamo sempre più bambini, ragazzini certificati, perché probabilmente la società che abbiamo una società che è riuscita a riconoscere tutta una serie di patologie, o forse perché ci sono i bambini che dopo il Covid hanno risentito di particolari situazioni di stress. Io non ho le conoscenze, però non dipende dal nostro modello organizzativo, dipende dai numeri. E se io ogni anno mi ritrovo con 300.000 euro, io o gli altri presidenti qui accanto a me si ritrovano con 300.000 euro di spesa per il solo servizio di integrazione scolastica, è un problema. Noi abbiamo bisogno di risorse, perché da soli i comuni non possono farcela. Quindi rispondere ai bisogni della comunità non è un problema organizzativo, ma è anche un problema organizzativo, ma è anche e soprattutto un problema di risorse. Io presiedo e vado alla prima slide, altrimenti la tiro troppo lunga, sul chi siamo, da dove veniamo e da dove vogliamo andare. Io presiedo un comitato di sindaci, un ambito territoriale che da sempre crede nel lavoro di rete. È iniziato ancora, eccolo qui, stiamo parlando dell'ex US 22 che è la parte ovest di Verona, ci sono 1, 2, 3, 4, c'erano 5 ospedali, 300.000 abitanti, una realtà molto complessa, una realtà che ha cominciato negli anni '80 a lavorare in sinergia e per lavorare assieme all'USL. Comunque, giusto per identificarvelo da un punto di vista strettamente geografico, noi siamo 37 comuni, che è l'ex USL 22, che è confluita poi nell'USL Nova Scaligera, 2017, non 2027. 300.000 abitanti, il sesto ambito del Veneto. Abbiamo diversi comuni, di cui uno da 33.000 abitanti, due da intorno ai 20.000, Bussolengo e Sona, dove io sono il sindaco di Sona e siamo capofila, e altri comuni da 10 o da 5.000 abitanti. Prendiamo tutta una fascia di territorio importante che va dalla città di Verona al lago di Garda. Come dicevo, la nostra è una tradizione di delega che parte, la prima delega è del 1983 e riguarda i servizi socio-educativi, quindi noi è da 40 anni che lavoriamo su un modello organizzativo di deleghe, che cerchiamo di lavorare insieme, di far rete. Però dobbiamo, torno alla mia premessa, dobbiamo avere degli aiuti, delle semplificazioni, anche delle semplificazioni procedurali, perché diceva benissimo il sindaco di Carpi questa mattina, non possiamo far diventare un qualsiasi cosa, un qualsiasi affidamento, anche semplicemente del trasporto di un anziano, un problema per il quale io devo andare in MEPA. Io ho qui il responsabile dei miei servizi sociali, e lui ogni volta diventa matto per andare a dare delle risposte ai cittadini, ma il tempo che io vado a fare
che vado in MEPA, che cerco l'azienda o che faccio una gara, come diceva sempre il sindaco di Carpi, il problema si è macerato, non esiste più. Quindi io devo dare delle risposte immediate ai miei cittadini, noi sindaci, ma proprio perché ci crediamo alla necessità di dare delle risposte. Però non dobbiamo vivere su convegni, perdonatemi sempre il non political correct, su convegni di parole molto sofisticate, acronimi impronunciabili, che a me sono molto difficili perché è un'altra formazione professionale. Dobbiamo portare avanti dei casi concreti, dobbiamo semplificare, facilitare chi per primo vive sul territorio. Vado avanti. Abbiamo quindi delegato sin dal 1983 i servizi soci educativi, mentre con assistenti sociali ed educatori assunti dall'USL, che vengono distribuiti ai comuni anche in quelli piccoli con figure di scavalco. Si parlava prima con la collega sindaca, parlava che aveva un assistente sociale. Noi con questo sistema di deleghe riusciamo a garantire, abbiamo su tutto il distretto abbiamo un rapporto di un assistente sociale a ogni 5.000 come previsto dalla norma, e riusciamo a garantirle anche ai comuni più piccoli. Nel mio distretto c'è un comune di 267 abitanti nel periodo estivo, nel periodo invernale diventano 60. Io comunque riesco a garantire, attraverso il sistema della rete del distretto, riesco a garantire la presenza una volta alla settimana di un assistente sociale. E questo è partito ancora 40 anni fa. Negli altri anni sono stati delegati i servizi per gli stranieri, e il servizio civile, che abbiamo fatto un anniversario qualche tempo fa, la tutela minori, la protezione sociale e il piano di zona. Nel 2021 abbiamo firmato la convenzione dell'ATS del distretto Ovest, che prevede anche la gestione associata delle politiche per il lavoro, casa e giovani. Scusate, non vi avevo fatto vedere la slide, sono andato avanti come un treno e eccola qua. Quindi questo è quanto vi ho appena riportato. Questo è per dire, a noi piace comunque ragionare anche su delle immagini che sintetizzano un po' il nostro processo mentale. Quindi noi abbiamo queste tre colonne, arriviamo a queste tre colonne, che è una delega dai comuni all'USL per tutti i servizi che vi dicevo prima. C'è una governance con un comitato di sindaci, un esecutivo, dove noi ci ritroviamo come sindaci una volta, come esecutivo, scusatemi, una volta ogni 15 giorni, come comitato una volta al mese, ma mi piace anche sottolineare la collaborazione con gli altri presidenti nel trovarci e pianificare in rete a livello di provincia di Verona per avere omogeneità a livello territoriale. E abbiamo... Il dottor Girardi mi suggerisce di andare veloce. No. Ho detto la collaborazione è con l'UNS, ovviamente. Sì, certo. Certamente, la collaborazione c'è, però lui doveva ancora arrivare, l'ho ringraziato già dall'inizio. Okay. Abbiamo avuto, e mi piace anche ringraziarlo anche da qua, una grandissima collaborazione dal dottor Grottola, scusate, e ora dal dottor Facincani, che partecipano ad ogni nostra riunione sia di esecutivo che di comitato. Quali sono i punti di forza di questa collaborazione che abbiamo tra comuni? Scusate, ma con gli occhiali vedo da vicino ma non vedo lontano, quindi non capisco le slide quando stanno andando avanti. Quindi... Scusate. Quindi riusciamo a garantire una copertura capillare dei servizi sociali nei comuni di prossimità. Quanto vi dicevo prima, noi riusciamo a garantire la presenza dappertutto. Questi servizi di prossimità ci danno anche il sensore dei problemi della nostra popolazione e ci danno anche una prima risposta alle problematiche emergenti. Poi, attraverso la collaborazione con l'USL, riusciamo a garantire anche il livello superiore. Abbiamo un coordinamento centrale e della formazione, con le riunioni che vi dicevo prima, un'integrazione sociosanitaria, perché proprio tante deleghe
se prendo anche la delega della disabilità, può essere in parte seguita dal sociale e molta parte seguita dal sanitario, quindi anche questa è una forma di integrazione e di collaborazione tra enti. Ovviamente riusciamo ad avere delle economie di scala e condividere progetti e buone pratiche. Grazie Luisa. Il territorio dell'Ovest veronese sta garantendo i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla legge. Ora proviamo a guardare. Il PUA, punto unico d'accesso, luogo dell'accoglienza sociale e sociosanitaria, deve essere inteso come un luogo fisico e come modalità organizzativa, come approccio multiprofessionale ed integrato ai problemi del cittadino e di interfaccia con la rete dei servizi. Ora io penso a come siamo strutturati noi, anche fisicamente. Noi abbiamo una struttura dove abbiamo diciamo un presidio con 4 assistenti sociali ad un piano, al piano inferiore abbiamo i medici e su un'altra stanza abbiamo il nostro responsabile di servizi sociali, noi che siamo capofila dell'ambito. Quindi abbiamo questa continua interazione, abbiamo questo punto unico accesso dove riusciamo a distribuire tutti i diversi servizi in risposta alle esigenze dell'utente. Servizio sociale professionale di base. Servizio sociale di base delegato all'USL, gestito a livello centralizzato. Abbiamo complessivamente nel distretto 72 assistenti sociali, presenti in tutti i 37 comuni, con rapporto che vi dicevo prima 1 a 5.000, come previsto dalla norma. Svolgiamo tutte le competenze per i minori, area minori, famiglia, anziani, disagi adulti, disabilità, con l'integrazione sociosanitaria. Abbiamo anche un servizio educativo territoriale unico nel Veneto, con 46 educatori e educatrici presenti in tutti i comuni, il rapporto è 1 a 10.000, lavora con gli assistenti sociali per progetti di comunità e di prevenzione sul territorio. Questo servizio, insieme alla tutela minori, alle equipe territoriali, risponde all'EPS di prevenzione dall'allontanamento familiare. Sappiamo quanti casi abbiamo di bambini poco seguiti dalle famiglie, quindi per noi è un'attenzione particolare questa. Servizi integrati vicini al cittadino. Il cittadino che ha bisogno va nel suo comune. È quello che vi dicevo prima, vengono tutti dal sindaco o dall'assessore al sociale, perché siamo quelli più vicini. Noi ci trovano la mattina finché beviamo il caffè, ci fermano al funerale per chiederci degli aiuti, per dirvi. E noi vorremmo dar sempre quelle risposte. Il Comune ha a disposizione l'assistenza sociale per tutte le necessità, il punto unico d'accesso, per anziani, minori, disagi, adulti, disabilità. L'assistente sociale è collegato in rete, integrato con l'USL, è proprio nel nostro caso è dipendente USL. Nel nostro distretto sono tutti dipendenti o quasi tutti dipendenti USL e quindi c'è questa forma di integrazione importante anche con l'azienda sanitaria ed è in grado di inviare i servizi di secondo livello o di attivare i servizi di prossimità, anche per la presenza, come vi dicevo, dei medici. Vado veloce qui, altrimenti prendo tutto il tempo io. Allora, il punto unico d'accesso con l'assistente sociale in ogni comune con tutte le competenze, educatori professionali per la prevenzione e allontanamento familiare e per le dimissioni protette. Si diceva sempre stamattina che stiamo diventando delle comunità sempre più vecchie, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo sì la popolazione anziana, ma abbiamo anche la popolazione giovanile che ha sempre più problemi ai quali dobbiamo far fronte. Conclusione, ma non è proprio conclusa, abbiamo un modello organizzativo che funziona, è migliorabile ovviamente dal confronto e ben vengano situazioni come queste. L'USL svolge la funzione di gestione associata con le deleghe, il comitato di sindaci e l'esecutive svolge la funzione di governance e l'ambito con il comune capofila, che è il comune di Sona, nella fattispecie, gestisce tutti i fondi sovracomunali come piano povertà, PNRR e il PON. Allora, passato e futuro, va bene, a noi piacciono sempre queste immagini, siamo insomma in prossimità della Valpolicella, quindi abbiamo la Valpolicella, quindi il bicchiere di vino con il buon contenuto ce l'abbiamo, dobbiamo definire bene il contenitore che sarà
per come la vediamo noi, insomma questo è il nostro modello organizzativo che proponiamo, è quello strutturato in un ente giuridico autonomo nella forma di azienda consortile di servizi alla persona, perché la troviamo una struttura, vedo qua il dissenso da parte della Presidente Ceni, una struttura flessibile e agile, dove l'user rimarrà comunque l'interlocutore privilegiato e via via l'ambito acquisirà un po' alla volta la gestione dei servizi sociali. Basta, lascio la parola agli altri. Grazie. Grazie Presidente. E ora Presidente Pasini, prego. Buonasera a tutti. Io non ho slide, però mi piaceva quella vostra dell'inizio, questa qua. Quella lì. No, il bicchiere di vino anche, però questa qua. Ecco, questa potrebbe essere la mia slide ipotetica, quindi complimenti intanto per l'organizzazione di questo convegno molto interessante, complimenti anche per la scelta dei relatori e per il tema che è sicuramente di attualità. Perché dico mi piace questa foto? Perché racchiude tutto lì, abbiamo due mani, allora mettiamo la mano sopra, sono i sindaci, amministratori, sindaci, addetti al sociale, la parte sotto gli assistenti sociali del territorio e ci metterei anche l'ULS. In mezzo, è significativa in mezzo abbiamo due persone col bastone, un altro fragile perché abbiamo detto no, dai 0 a 3 anni è fragile anche il bambino, e una coppia. Quindi lì si spera che la coppia lavorano tutti e due, così pagano anche un po' di tasse a noi amministratori, giusto? Che altrimenti come facciamo a sostenere un livello sociale di questo tipo? Diventa difficile, cioè più andiamo avanti e più avremo carenza di servizi perché avremo sempre più necessità da parte di fragili di essere assistiti. Questo è il succo del discorso. Allora io non è che ho una soluzione a questa problematica, però posso dire la mia, e dicendo la mia dico, se i sindaci prendono coscienza, e qua faccio una critica a me per primo e a tutti i sindaci, prendono coscienza di quelli che sono i bisogni del territorio, i bisogni delle persone, mettendo sempre al centro la persona, perché dobbiamo ricordarci che il nostro ruolo, il nostro scopo è quello di soddisfare le esigenze dei cittadini e quindi mettendo al centro la persona soprattutto si mette al centro chi? Il più fragile. Quindi a questo punto la nostra diventa una vera e propria mission. Sono d'accordo anch'io che ti fermano la mattina, 1000 cose, però è una mission. Se ci sta bene è così, se no anziché fare i sindaci facciamo qualcos'altro e nessuno ci obbliga. Allora, siccome abbiamo accettato il ruolo, accettiamo anche di vedere quelle che sono le necessità più urgenti. E tra quelle più urgenti sono dare una mano anche ai piccoli comuni che altrimenti da soli non ce la farebbero. Cioè, i comuni medi e di grandi dimensioni devono mettersi nell'ordine di idee che bisogna aiutare anche quelli più piccoli, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Quindi le ATS serviranno anche per questo, per rendere tutti quanti sullo stesso piano e dare la possibilità, anche non faccio i nomi dei piccoli comuni, perché già li conosciamo, ci sono comuni nelle nostre zone e anche montane che hanno 500 abitanti, 400, 300. Come fanno a dare assistenza a un fragile? Non hanno i mezzi, non hanno il personale, non hanno niente. Quindi alla fine o diciamo a queste comunità montane, piccoli paesi sperduti anche nelle nostre valli, andate tutti ad abitare in città, allora la Ceni qua presente mi ha tanto contenta perché aumenta da 270 e arriva a 500.000. Oppure rimanete nel vostro territorio perché l'assistenza noi ve la garantiamo ugualmente. Noi siamo consapevoli che abbiamo un ruolo difficile, ma facendo squadra e rimanendo uniti riusciamo a soddisfare anche le vostre esigenze. E tu, sindaco di un piccolo comune, se rimani nella nostra squadra ti viene garantito un servizio. Questo è. Quindi rete, solidarietà tra sindaci e solidarietà, e qui siete in tanti, anche tra assistenti sociali, perché voi siete quelli che portate a noi le problematiche, che ci dite cosa serve se una cosa è più urgente di un'altra, e noi cerchiamo di soddisfare le vostre esigenze, perché soddisfando le vostre esigenze soddisfiamo quelle dei nostri concittadini e soprattutto quelle dei più fragili. Ecco perché per me quella foto
è emblematica, anzi me la porto anche via così me la tengo come ricordo, e soprattutto ne darei una a tutti i sindaci perché devono capire, e chiudo, che è vero che si prendono i voti asfaltando la strada, illuminandola e accendendo un lampione, ma è anche vero che l'esigenza principale e tanti soldi dei nostri bilanci vanno al sociale, quindi bisogna che si interessino del sociale e non che vengano alle riunioni distrattamente, ma sì, è il sociale, demo che è un altro. I servizi sociali non so cosa siano. L'assessore sociale è il ruolo più sfigato. No, il sociale arriva dopo lo sport. No, però che lo sport non è sfigato, intendiamoci. Però non è attrattivo. Ecco, allora il nostro compito, e il mio lo è finché rimarrò nella mia posizione, è quella di incentivare il dialogo, di rimanere uniti. Sono sicuro che l'Italia è un paese grande, il Veneto è la regione fra le più grandi che abbiamo, quindi ce la faremo anche qui. L'importante è collaborare, l'importante è rendersi conto della situazione e quei fragili bisogna aiutarli. Quindi facciamo squadra, rimaniamo uniti e ce la faremo anche questo giro. Grazie, buona serata a tutti. Grazie ai tre presidenti. Direi che da loro sono emersi spunti sicuramente d'attualità interessanti, però durante la giornata, prima di passare agli ultimi tre interventi, li ringraziamo. Io mi permetto di cogliere magari alcune riflessioni per chi farà le conclusioni, che saranno il presidente Scibetta e il dottor Girardi. Stamattina un relatore ha detto che sono le persone che fanno la differenza. Perché io insomma da un po' di anni ormai i capelli grigi, ma più di uno ce li ha come me, ho fatto anche l'amministratore, spesso sentiamo queste considerazioni e si vede che nonostante le evoluzioni della normativa... Aspetta, che do una sveglia a qualcuno, magari, ma non ho capito il discorso dei capelli. Sono bianco-neri ormai. Ma una battuta importante, io penso che avete lanciato un invito che è quello di far rete, dicevamo in apertura stamattina, di fare squadra nella qualità anche delle persone e dei rapporti, perché i problemi sono atavici, nonostante i cambiamenti legislativi, e vedo che Agenas conferma, ci ritroviamo, io mi ricordo un convegno analogo 30 anni fa, io ero presidente dell'ANCI, 25, si dicevano le stesse cose. Cosa vuol dire? Che la marcia diversa la fanno le persone che lavorano nei servizi, chi amministra, chi all'interno delle istituzioni dell'US, trovando la lealtà di parlarsi, perché si diceva anche prima per strada che i servizi di interesse al cittadino non hanno colore politico, non sono simpatie, non sono scelte delle persone perché ci piacciono di più, rispondono alla cortesia, voi le affrontate quotidianamente. Io penso che queste riflessioni fatte dai presidenti siano le attese e le aspettative di tutti coloro che con funzioni diverse tutti i giorni hanno davanti una sfida complessa che è quello del sociale, ancora di più adesso che ci sarà questo percorso di integrazione. E io ricordo che si parla di 2 anni nella proposta di legge, ma sarà un grande impegno trovare la sinergia anche per storicità diversa dei territori, organizzazioni diverse, deleghe diverse e modo di rapportarsi diversi lì. Passerei la parola adesso agli ultimi 3 relatori e poi ci sono le conclusioni. Grazie di cuore ai 3 presidenti. Invito sopra il presidente dell'ordine provinciale dei medici, dottor Rugiu, che ringraziamo anche perché ha patrocinato la giornata, anche lui paziente, presente in attesa, e poi una realtà fondamentale che c'era scritta, quella dei distretti sociosanitari. Abbiamo con noi il dottor Luciano Pletti, che è il vicepresidente di CARD, che rappresenta le associazioni regionali dei distretti, e il nostro direttore della funzione territoriale, la dottoressa Cofele. A loro, oltre che un grande grazie al presidente provinciale, perché le figure del medico all'interno non solo dei servizi territoriali ma di tutti i servizi aziendali è una figura strategica, ancora di più per dare risposte di qualità ai bisogni di salute. E poi dei distretti non ne ho bisogno io certamente di parlare, ci diranno loro perché sono da sempre strategici, oggi ancora di più in futuro. Prego presidente Rugiu. Grazie dell'invito all'ULSS 9 e all'ANCI per questa giornata di lavori che l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha patrocinato. Io porto a tutti voi il saluto del Consiglio che ho il piacere di rappresentare. Mi ero anche preparato una relazione che ho qui, ma vista la presenza modesta in aula quantitativamente, non qualitativamente,
direi per rispetto di chi è rimasto e per rispetto dei miei iscritti, vi porto semplicemente il saluto dei miei iscritti e lascio la parola agli altri relatori, vista l'ora tarda. Grazie. Grazie Presidente. Comunque ribadiamo intanto un grande grazie per la disponibilità data da subito al Presidente, e questo capite quanto è importante negli impegni che ci prendiamo la presenza fino al fondo, perché altrimenti i relatori che parlano per ultimi rischiano sempre di avere una platea minore, e non è giusto e non è corretto, perché i relatori hanno di tutti. Non rischiano, è vero. È vero, certo. Non dovrebbe essere così, ma non per loro. Prego, dottor Plet. Grazie e buonasera a tutti i resistenti dell'ultima fase di questa bellissima giornata. Io ringrazio gli organizzatori, ringrazio il dottor Scibetta che mi ha invitato, il direttore Girardi e naturalmente ANCI Federsanità di questa opportunità, prima di tutto di imparare, di apprendere, di crescere, e poi se possibile di dare la mia disponibilità quando serve per un contributo. Io intanto mi presento, sono vicepresidente della CARD. La CARD è una società scientifica nazionale che è anche una confederazione delle associazioni regionali degli operatori dei distretti, non solo dei direttori, dei dirigenti dei distretti, ma degli operatori. Quindi è una società scientifica particolare perché accoglie tutte le professionalità presenti nel distretto. E noi siamo attivi da tantissimi anni. Diciamo che il nostro impegno, il nostro sforzo è stato sempre quello di creare incontri e scambi di buone pratiche, appunto di esperienze, di proposte, di occasioni anche formative. Comincio questo mio intervento riprendendo il gioco che era cominciato all'inizio di questa giornata, di cercare di sostituire le parole del titolo. A me piacerebbe sostituire invece del sostantivo la preposizione articolata della comunità con la comunità, che mi pare che sia un po' una sintesi di tante cose che sono state dette anche oggi. Perché oggi siamo in un'epoca di welfare community, non è più l'epoca del welfare state in cui le istituzioni decidevano cosa dover dare ai propri cittadini, che tipo di offerta garantire. Siamo passati poi alla welfare society, in cui si è cominciato a parlare di governance e quindi a mettere insieme la partecipazione di tanti portatori di interesse, di tanti partner, fino a questo concetto di welfare community, in cui è la comunità che collabora, che crea un contesto sano, in questo caso si parla di salute, e in che modo? Dei modi che sono stati detti. Abbiamo parlato di coprogettazione, si è parlato di cogestione, e si è parlato soprattutto, e questo sintetizza un po' il concetto, di corresponsabilità. Molte volte sono state citate le organizzazioni di volontariato, gli enti del terzo settore, del loro ruolo. I sindaci lo hanno riconosciuto più volte, ripetutamente in questo caso, ma soprattutto sappiamo che la salute si costruisce soprattutto nei luoghi in cui le persone vivono e quindi dove hanno le loro relazioni e dove praticamente costruiscono un po' tutti gli aspetti di relazionalità, di opportunità che rendono la vita sana, cioè in condizioni di benessere, come era la definizione dell'OMS, ma forse con una definizione un po' più moderna, rendono le persone capaci di adattarsi a tutte le situazioni che via via nel corso della vita incontrano, quindi una sorta di capacità di resilienza. Al distretto è stato affidato un ruolo importantissimo nel DM 77 e quindi a valle dei finanziamenti messi a disposizione dal PNRR, dalle indicazioni del PNRR volte appunto a sviluppare la sanità territoriale. Purtroppo non c'è stato parimenti nel successivo allegato al DM un vincolo più forte per
per le aziende a riconoscere appunto questo ruolo del distretto. Questo alla CARD naturalmente dispiace, lo sottolinea ogni volta, però nell'incontro di oggi è parso evidente come ci sia la necessità di una funzione che è in grado di gestire l'integrazione, di gestire i rapporti, di far valorizzare tutte le risorse che sono messe in campo. Ripeto, uno dei principali obiettivi di CARD è quello di valorizzare l'assistenza domiciliare, quindi di riconoscere il luogo di vita come luogo di cura, che qualche volta è l'abitazione, in molti altri casi può essere una residenza. Nell'ultima sollecitazione che CARD ha fatto al Presidente del Consiglio in osservazione all'attuazione dei decreti delegati della legge 33 a cui CARD ha collaborato nelle associazioni che hanno partecipato al patto per la non autosufficienza, e si è sottolineato questo aspetto, cioè il fatto di devono essere rivalorizzate e riviste le situazioni di residenzialità, soprattutto per gli anziani non autosufficienti. Questo è un altro aspetto importante, in modo da renderli effettivamente luoghi di vita e non soltanto luoghi di deposito in un certo senso. L'attività nel territorio è importante l'attività con le comunità, perché sono le comunità che fanno salute. Basti pensare che, lo si è detto più volte, la fascia anziana della nostra popolazione sta crescendo inesorabilmente, l'Italia è uno dei paesi più anziani, l'aspettativa di vita a 65 anni è di circa 20 anni e di questi circa la metà, solo la metà in condizioni di salute, forse anche un po' di meno, e quindi quello su cui dobbiamo lavorare è un'attività di valorizzare tutte quelle condizioni, quindi gli stili di vita in particolare, che permettano di allungare questo periodo di vita in buona salute e di accorciare invece quello in non autosufficienza. Si è parlato molto di integrazione. L'integrazione è spesso ripetuto quasi come un mantra e molto spesso si fa molta difficoltà a realizzarlo, e ricordo che il dottor Enriquez ha ricordato la scansione in integrazione istituzionale, gestionale e professionale, dove gestionale a noi piace pensarla realizzata nel budget di salute, che è quello che potrebbe effettivamente mettere insieme il mondo della sanità e del sociale e costruire sulla persona delle risposte personalizzate che riescono a valorizzare tutte le risorse messe a disposizione da qualunque fonte esse provengano. E l'integrazione professionale, che è necessaria, è stato detto oggi, è impossibile non fare integrazione se non c'è un'integrazione professionale sul piano operativo. L'ha esemplificato molto bene il sindaco di Carpi stamattina. Che altro dire? Un altro accenno che mi viene da dire è sull'apparente contraddizione fra personalizzazione delle cure e standardizzazione delle cure. La necessità di standardizzare gli interventi sicuramente c'è, nel mondo sanitario parliamo di PDTA, ma abbiamo anche l'esigenza di personalizzare, quindi di creare questi piani assistenziali individualizzati, che sono il modo per contrastare, secondo me, il rischio di creare un prestazionificio, cioè di tradurre l'attività che la sanità soprattutto fa, ma con i LEPS c'è il pericolo anche che avvenga nel mondo del sociale, che ci si misuri sulle prestazioni piuttosto che su quello che si riesce a ottenere, quindi sugli esiti, e soprattutto su una caratteristica della modalità, dello stile di prestazione di cura che noi vorremmo, che è quello relazionale piuttosto di quello prestazionale. Perché relazionale? Perché chiama in causa direttamente la persona che gli sta intorno, rendendola capace di far fronte ai problemi e quindi di contribuire con i propri mezzi in maniera corretta e adeguata e sentirsi effettivamente efficace. Immaginate le persone che assistono a una persona a fine vita, riuscire a realizzare degli atti e assumere dei comportamenti che siano adeguati a vivere quel periodo della vita del loro congiunto nella maniera più serena è qualcosa che cambia la realtà in maniera drastica. La stessa cosa si può dire per le situazioni di disabilità.
E, ultima cosa, per concludere, si è parlato di 116-117, di COT, di PUA, di UVM, sono tutte sovrastrutture importanti. È stato ribadito che il punto di contatto è uno degli aspetti più importanti anche fra i principi che regolano l'assistenza primaria. L'assistenza primaria è il terreno di gioco un po' del distretto e anche dei medici di medicina generale che con noi collaborano. E nella primary health care quello che è uno dei fondamentali è proprio la capacità di dare il primo contatto. E questo un po' mi porta a dire che qualche volta il PUA, più che un luogo fisico, dovrebbe essere un punto di una rete di contatti fatta da chi sta appunto nei luoghi dove le persone vivono, quindi può essere l'infermiere di comunità, può essere l'assistente sociale del comune, possono essere altri soggetti presenti che raccolgono i problemi, li intercettano precocemente. Pensiamo di nuovo all'esempio delle persone fragili che magari non hanno delle malattie eclatanti in cura, ma che sono isolati, che sono ad alto rischio di precipitare in una situazione di non autosufficienza. La COT, secondo che è una struttura con cui si collegano gli operatori sanitari in particolare, deve essere strettamente connessa con i PUA e quindi questa è un'altra chiave di funzionamento che spero si possa realizzare nel tempo. E così si può dire del 116-117 che pur essendo il punto di primo, anch'esso un punto di primo contatto telefonico del cittadino che ha dei bisogni impellenti anche se non urgenti, deve funzionare in stretta correlazione con questi presidi del territorio che saranno, speriamo nel miglior modo, sviluppati nei distretti sociosanitari. Grazie dell'attenzione. Grazie Presidente, direi che molto sinteticamente ha fatto un quadro della strategicità dei distretti di oggi, ma soprattutto delle grandi sfide del prossimo futuro. Dottoressa Koffele, prego. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io vorrei sintetizzare alcuni concetti che sono passati molte volte grazie agli interventi a cui abbiamo assistito. Vorrei sintetizzarli e poi mi spiego anche. Tutti gli interventi a cui noi abbiamo assistito in alcuni momenti mi sembravano interventi che potevano essere considerati come diffusori, anzi disseminatori di grandi dubbi, di grandi perplessità. Poi in realtà, pensandoci bene anche all'ultimo intervento, in realtà sono stati anche diffusori di certezze. Certezze che c'è una grandissima volontà di rispondere ai bisogni di salute della comunità. Vorrei riprendere alcuni concetti fondamentali. Partiamo dal concetto di salute, un concetto, mi viene da dire, vecchissimo. Si parlava già tantissimi anni fa a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, salute fisica, salute mentale, salute sociale. Quindi non c'è soltanto una salute perché c'è l'assenza di malattia, ma definire lo stato di salute significa anche conoscere i nostri cittadini, i nostri utenti, le famiglie, l'intera comunità. Significa sviluppare anche le competenze del personale deputato a leggere questi bisogni, ad interpretarli correttamente. Abbiamo parlato di stili di vita. Noi dobbiamo intervenire non soltanto per curare, noi dobbiamo intervenire e valorizzare cosa significa anche prevenire, garantire una salute che duri nel tempo. Nel caso in cui sia intervenuta una malattia, pensate agli anziani, pensate ai disabili, pensate anche ai minori con patologie, garantire loro una dignità, una qualità di vita. Sono passati i concetti di risposte integrate. Soltanto con l'integrazione noi riusciamo a prendere in carico questi soggetti. L'assessore Lanzarin stamattina parlava di presa in carico e continuità delle cure nel passaggio attraverso i diversi setting assistenziali. Questo significa integrazione. Questo significa dare una risposta al cittadino che arriva al distretto, il distretto lo prende in carico, comunica, informa e lo accompagna. Cosa significa accompagnare? Significa tracciare un percorso di presa in carico. Questo percorso preclude un'equipe multiprofessionale, ognuno per il proprio ambito. Qui interviene l'integrazione sociale,
con l'integrazione sanitaria, quindi una risposta socio-assistenziale e una risposta sanitaria, ognuno per la propria competenza. Noi oggi siamo di fronte ad una popolazione che ha sviluppato patologie che impegnano notevolmente a sedersi allo stesso tavolo attori diversi. Per lo stesso paziente interviene la salute mentale, ma interviene anche l'unità disabilità non autosufficienza, come può intervenire l'infanzia, adolescenza, famiglia o il consultorio. Questo significa oggi dare una risposta ai bisogni di salute della nostra comunità. Questo significa superare il confine, come dicevano stamattina più di un relatore, tra sociale e sanitario. Soltanto superando questo confine netto noi riusciamo ad integrarci. Da ultimo, parole chiavi che mi porto a casa, dette anche dalla dottoressa Midena e mi piacciono molto. La responsabilità nell'integrazione, nel dare una corretta risposta, formazione. Formazione anche di cosa significa governance, non soltanto la formazione specifica, io sono un medico laureato, specializzato, no, significa anche capacità di governare i processi, le varie fasi che costituiscono il processo, la presa in carico non per singola prestazione, ma per processo. Vado a valutare gli esiti del mio intervento, devo mettere in atto delle azioni di miglioramento se gli esiti attesi non hanno portato a quel risultato. E quindi l'assistenza per prossimità. L'assistenza sanitaria oggi si parla di medicina di prossimità, medicina di iniziativa, io direi assistenza di prossimità, assistenza di iniziativa. Soltanto il connubio sociale e sanitario può erogare effettivamente una buona risposta ai bisogni dei cittadini. E questo ci porta al welfare di comunità, ci porta a dare una risposta di equità, di efficienza e di efficacia, che sono un po' i concetti che sono ricorsi oggi più frequentemente. Grazie. Grazie dottoressa Coffele, siamo arrivati in fondo. Prima delle conclusioni finali io vorrei nuovamente ringraziare tutti coloro che intanto hanno avuto la pazienza di restare fino all'ultimo. Prima, quando giustamente il presidente Ruggio ha detto, ho contato 78 presenze, vuol dire 78 meritevoli in modo straordinario di ringraziamento. Raramente nei convegni alla mattina ci sono così tante persone, non eravamo i 350 di iscritti, che anche questo è stato un successo che c'era in mattina, ma penso che la vostra attenzione ha nobilitato giustamente i relatori nello stesso modo. Grazie ai relatori da questa mattina a questa sera, ma soprattutto permettetemi un grazie a chi spesso si ringrazia poco, che fa il lato oscuro perché un convegno funzioni. Chi era detto all'audio, alle luci, alle riprese, alle trasmissioni, ai contatti di questi giorni, credetemi, perciò a tutti i colleghi sia dell'ULSS che di Federsanità e del Ristori, perché spesso dietro a un'organizzazione ci stanno persone che fanno una funzione oscura, oltre a tutti quelli che lavorano all'interno del territorio, comuni e ULSS, fondamentali per fare bene e portare avanti questa tematica. Presidente Scibetta e dottor Girardi per le conclusioni. Grazie. Anche io mi associo naturalmente a tutti quanti i ringraziamenti e aggiungo questo: tutte le parole che ha detto il dottor Fancincani danno la dimostrazione che se si vuole si riesce a lavorare bene insieme e riuscire a lavorare bene insieme è un po' la chiave di lettura di tutti i discorsi che sono stati fatti oggi, perché abbiamo parlato di organizzazione, abbiamo parlato di silos, tutti questi ragionamenti sono validi se si riesce a lavorare bene insieme, come diceva il mio vecchio direttore generale, magari anche in allegria, perché così si lavora veramente meglio. Sì, prima della parola al presidente Scibetta sono stato richiamato dal dottor Enriquez, che mi dice ringrazia anche chi ha organizzato il light lunch, che era meraviglioso, l'ha già detto stamattina il dottor Girardi e l'Istituto Gressner, che tra l'altro ha la presenza di persone diversamente abili. Sarebbe sbagliato pensare di poter trarre conclusioni dalla giornata di oggi, perché se abbiamo veramente incarnato lo spirito con cui l'abbiamo organizzata, oggi nel nostro intento era il primum movens, il avviare un confronto, un dibattito tra chi poi deve realizzare quelle cose che il progetto di legge 200, i decreti delegati, eccetera, scriveranno e che poi noi siamo chiamati a realizzare nel territorio. Non possono esserci conclusioni, ma solo spunti, stimoli di riflessione. Ciascuno di noi
porta a casa oggi un patrimonio di parole chiave, di messaggi, di stimoli di riflessione, ed era questo il nostro intento. Avremmo voluto approfondire tanti altri temi relativamente agli ambiti territoriali e sociali, per esempio le forme giuridiche di gestione associata. Sono almeno 7 quelle elencate dalla normativa, ognuna delle quali ha delle peculiarità, dei vantaggi e degli svantaggi, ma siamo arrivati a fine giornata così tardi e abbiamo affrontato solo una parte dei temi relativi agli ATS. Questo significa che ci diamo appuntamento, sempre in Veneto ma in altre province del Veneto, con un percorso itinerante di approfondimento del tema degli ambiti territoriali e sociali, sperando di poter contare ancora sulle numerosissime adesioni e iscrizioni che ci hanno sorpreso, per dire, perché noi abituati ormai a partecipare in remoto dalla comodità dei nostri uffici o in call conference, il fatto di poter ripristinare una modalità a me cara, perché appartengo a quella categoria di umarell in pensione, cioè il confronto, il guardarsi, il parlarsi. Ecco, per noi oggi è stato un grandissimo successo, al di là dei contenuti che sono stati di notevole livello, grazie ai relatori che hanno partecipato sia stamattina che oggi pomeriggio. Forse molti abbiamo dovuto comprimere i tempi, non ci siamo neanche riusciti, ma non siamo perfetti. Quindi ci riproponiamo di migliorare l'organizzazione nella prossima occasione e già vi invito per la prossima tappa di questo percorso che Federsanità, insieme ad ANCI, insieme alle aziende sanitarie che Federsanità rappresenta, i vertici di ANCI Veneto mi hanno ribadito oggi il loro interesse a proseguire questo tipo di approfondimento, perché abbiamo bisogno di crescita culturale. E io ce l'ho fissa con il discorso delle competenze, dei ruoli, eccetera. Dobbiamo in fretta acquisire quelle competenze nuove, diverse da prima, diverse da quelle a cui siamo abituati da 30-40 anni a questa parte, perché il mondo è cambiato radicalmente, ci richiede competenze e quindi presuppongono una cultura nuova. Un cambiamento culturale è un percorso non facile e a volte richiede tempi lunghi, ma i tempi, la clessidra si sta esaurendo, per cui continueremo, noi ci impegneremo in questo percorso col supporto di Agenas, per dire, che ci ha dato un grande stimolo e anche una metodologia, che ovviamente Agenas è da tempo, da innumerevoli anni, esperta nelle modalità di studio, di elaborazione di temi, di modelli. Quindi gioco di squadra, approfondimento di ulteriori temi. Io vi congedo stasera dicendovi alla prossima. Grazie.